te. Allora, è cominciata la diretta, io direi apriamo l'audio, sentiamo Paolo Borchia, capo delegazione della Lega all'Europarlamento. Riccardi, Stancanelli, Patriciello, Vannacci, in lotta per cambiare un sistema che non funziona. I mercati insegneranno agli italiani come si vota. Qualcuno se la ricorda. Parole del 2018, parole attuali che ci spiegano ancora che aria tira a Bruxelles. Parole arroganti, inopportune. Si chiamava Oettinger, commissario al bilancio di Juncker. E vi cito tanti anni dopo queste parole perché la musica stiamo cercando di cambiarla, ma l'ambiente è questo. Poi, diciamocelo, Juncker non vi andava bene e gli hanno dato von der Leyen. Poi, in Europa, dici che le sanzioni non stanno funzionando. Sei russofilo. Dici che l'Europa è al collasso. Ti danno del fascista, anti-europeista, ma noi questo sistema lo cambiamo insieme, lo cambiamo con voi. Perché il sogno della tecnocrazia di Bruxelles è quello di liberarsi di noi, di voi, perché siamo abituati ad ascoltare la gente, a rispondere ai territori e non a rispondere alle lobby delle armi, alle lobby miliardarie, alle logiche da 800 miliardi. Perché se ti dicono che non ci sono i soldi per alzare gli stipendi, per alzare le pensioni, ma ci sono 800 miliardi per le armi, allora significa che hai tradito lo spirito di chi l'Europa l'ha fondata. E noi nel centrodestra siamo stati orgogliosamente convinti gli unici a dire no. Poi se il segretario federale me lo consente, io vorrei proporre di fare la tessera della Lega a Mario Draghi, perché alcuni giorni fa testualmente, no, ve la cito testualmente, dice che non ci sono i presupposti per vendere solo auto elettriche dal 2035, tutti a spellarsi le mani. Ben svegliati, perché la Lega è da anni che lo sta dicendo, è da anni che sta dicendo che questa cosa non sta in piedi. E vi parlo di auto elettrica per parlarvi di case green, per parlarvi di armamenti. Popolo di Pontida, noi pensiamo che oggi sia giusto anche prendersi un minuto per ricordare un ragazzo, un papà. Non c'è più perché l'hanno ammazzato perché aveva un difetto. La pensava diversamente dagli altri e gli hanno sparato. E 2 settimane fa a Strasburgo la Lega, i patrioti, i nostri alleati, abbiamo chiesto un minuto di silenzio, un simbolo per ricordarlo. Ce l'hanno negato tra gli applausi della sinistra, i vomitevoli applausi della sinistra. Disumani, perché parlano di fascismo, parlano di totalitarismi, ma poi sono i primi che, se non ci sei più e la pensavi diversamente da loro, va meglio così, perché non c'è una voce contraria in meno, una voce dissonante. Io chiudo con una riflessione. Io penso che abbiamo tanto da lavorare, abbiamo tanto da migliorare, ma dobbiamo essere fieri di quello che siamo. Dobbiamo essere orgogliosi di essere su questo pratone, orgogliosi di chi tanti anni fa ha iniziato la tradizione di Pontida. E quindi, senza polemiche, ma dico ai pessimisti, ai melagrami, ai portasfiga, ma aspettateci dalla parte di là della strada, perché qua c'è spazio per chi ha voglia di lavorare, per chi ha entusiasmo, per chi ha idee, per chi si arrotola le mani, per chi magari a volte
si incazza perché la Lega vuole bene. Popolo di Pontida, ricordati, se siamo schiavi di Bruxelles non esiste domani, non esiste speranza. Se siamo schiavi di Bruxelles, senza sovranità nazionale non esiste autonomia. Evviva la Lega, evviva i militanti, evviva Pontida! Un intervento molto sentito, quello di Paolo Borchia, schiavi di Bruxelles, non c'è futuro, il ricordo di Charlie Kirk, il ricordo di questo giovane padre, il rispetto nei confronti di questo giovane padre, la libertà di parola. Qui c'è spazio per chi vuole lavorare. Questa è la parte, ecco adesso Massimiliano Romeo, capogruppo alla Camera. Charlie Kirk, il ricordo di questo giovane libertà di parola, il rispetto qui c'è nei spazio per chi vuole lavorare. Giovane padre, la libertà di parola, adesso Massimiliano Romeo, capogruppo alla Camera. Charlie Kirk, il ricordo di questo giovane libertà di parola, il rispetto qui c'è sempre una posizione molto chiara, saldamente legata alla NATO, saldamente legata al blocco occidentale, ma al lavoro per la pace. Questo è quello che abbiamo fatto dal primo giorno e per questo sosteniamo convintamente gli sforzi del nuovo presidente statunitense Donald Trump, che dopo 3 anni di retorica bellicista con fatica sta cercando di trovare una mediazione per risolvere il conflitto in Ucraina. E prendiamo lentamente le distanze da qualche piccolo leader europeo che, visto che non ha più consenso a casa propria e che la guerra ormai ce l'ha in strada a casa propria, vorrebbe trascinare tutti quanti noi in guerra. Ogni riferimento rispettare gli obblighi che abbiamo col nostro blocco, con l'Occidente, con la NATO, significherà anche che dovremo aumentare le spese militari. Lo sapete, so che è una cosa impopolare. La Lega dice con chiarezza una cosa: rispettiamo gli accordi, siamo da questa parte del mondo, però bisogna capire questi soldi come vogliamo spenderli. Bene, allora la Lega ritiene, questo è il messaggio che vogliamo dare ai nostri alleati di governo, se c'è un'emergenza sicurezza in questo paese oggi, la prima emergenza sicurezza è nelle nostre strade, è nelle stazioni, è nei nostri confini. Aumentiamo il personale delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza nelle nostre città, perché la gente per bene che lavora e paga le tasse si è rotta i coglioni di non poter uscire di casa alle 7 di sera. Vedi, non so se mi vedi. Ti avviso io quando questa è la prima emergenza sicurezza che abbiamo, e se dobbiamo capire dove tirarli fuori questi soldi, anche qua abbiamo un'idea molto chiara. Certamente per la Lega non si taglia la spesa sociale, non si taglia la sanità, non si aumentano le tasse. Abbiamo un'idea. In questo anno c'è chi, grazie alla stabilità di questo governo e alla credibilità sui mercati di questo governo, ha fatto più di 40 miliardi di utili, di extra profitto. Noi pensiamo che debbano essere le banche e le assicurazioni a dare un contributo al paese per coprire le spese militari e che non si debbano andare a prendere i soldi in tasca ai cittadini e ai lavoratori. E questa maggiore sicurezza sui mercati come l'abbiamo ottenuta? Questo è uno dei grandi meriti che si prende il governo Meloni, ma noi dobbiamo andare a testa alta, perché questo merito viene da un ragazzo che è cresciuto su questo prato insieme a noi, un figlio della Lega, un militante della Lega, il ministro Giancarlo Giorgetti, che ha riportato questo paese all'onore del mondo e ha dimostrato, rispetto ai dettami dell'austerità europea, che si può essere credibili sui mercati tagliando gli sprechi, non tagliando i servizi come ha fatto Monti e il Partito Democratico per anni. Questo è un governo che ha aumentato gli stipendi agli operai, è un governo che ha fatto la flat tax, è un governo che grazie a Matteo Salvini ha reso l'Italia un grande cantiere con opere che erano ferme da decenni. In questo paese si è discusso per anni se fare i trafori, se fare l'alta velocità, se fare i ponti. È dovuto arrivare Matteo Salvini per farli, quindi si possono tenere i conti in ordine anche spendendo. Noi i tagli li abbiamo fatti sugli sprechi,
Noi i tagli li abbiamo fatti utilizzando quei miliardi buttati del reddito di cittadinanza, non per fare stare la gente a casa sul divano, ma per creare posti di lavoro. E se oggi abbiamo il livello massimo di occupazione della storia repubblicana è grazie a questo provvedimento fortemente voluto dalla Lega, ricordiamocelo. E se è fallito il referendum sul lavoro di Schlein e della CGIL, sapete perché? È perché i lavoratori non ce l'hanno l'anello al naso, lo sanno chi ha messo mano al Jobs Act, lo sanno chi ha dato più soldi in busta paga e lo sanno chi ai tempi non ha protestato perché era più comodo farsi fare gli articoli sui giornali del gruppo Gedi. Parlo del segretario Landini. Per chiudere, un altro grande risultato che abbiamo ottenuto è la riduzione dell'immigrazione clandestina. Anche qua è un risultato della Lega. C'era chi aveva fatto roboanti promesse su questo tema. Per avere meno 65% di sbarchi abbiamo dovuto riapprovare i decreti sicurezza che ha voluto Matteo Salvini nel 2018. Gli stessi per cui oggi rischia una condanna penale per aver fatto il suo dovere. Anche questo è un merito della Lega. Come aver dato più potere alle forze dell'ordine con i decreti sicurezza. Per la sinistra il debole è quello che aggredisce il poliziotto e gli sputa addosso o quello che ti occupa la casa. Per noi il debole è l'uomo in divisa che per 2 soldi garantisce la nostra sicurezza e deve essere tutelato. Per noi il debole è l'anziano a cui viene occupata la casa e che grazie al decreto sicurezza può riaverla in 48 ore. Bene, il manifesto che abbiamo scelto per questa Pontida è quello della prima, del 90, e questo ci dà una strada molto chiara su dove dobbiamo andare. Noi dobbiamo andare dove siamo sempre stati. La Lega non ha bisogno di nessun cambiamento né di rifarsi a simbologie e ideologie che non c'entrano con la nostra storia. Noi siamo quelli di Alberto da Giussano con la spada sguainata, quelli che sono nati per trasformare questo paese in uno Stato federale. E guardate, se questo partito ha più di 30 anni, non è perché è vecchio. Questo partito ha più di 30 anni perché la nostra battaglia e le nostre idee sono talmente giuste che sopravviveranno fino a quando non ce l'avremo fatta, fino a quando non avremo liberato le nostre terre, fino a quando non avremo abbattuto l'Europa burocratica e avremo creato un'Europa dei popoli. Finché c'è questo bisogno, ci sarà bisogno dell'Alberto da Giussano, ci sarà bisogno della Lega. Viva Pontida! Viva la Lega! Viva Matteo Salvini! Grazie Riccardo! Un intervento molto duro, quello di Molinari, Riccardo Molinari, capogruppo appunto alla Camera, sull'identità. Alberto da Giussano: non abbiamo bisogno di altre ideologie, non abbiamo bisogno di altro che del nostro Alberto da Giussano. Adesso Massimiliano Romeo, capogruppo Lega al Senato. Un applauso per tutte le battaglie che portiamo avanti con fatica. Oggi siamo qui ovviamente per rinnovare il nostro impegno, la nostra identità, il nostro sogno di libertà e il nostro sostegno ancora una volta al segretario Matteo Salvini, perché difendere i confini non è reato. Ed è proprio sul tema della sicurezza che possiamo dire a gran voce che nessuno in questo paese ha fatto meglio della Lega. Negli ultimi 28 anni, se andiamo a vedere i dati del Ministero dell'Interno, ci sono state 3 annualità nelle quali abbiamo avuto meno sbarchi e di conseguenza meno morti sul tema del contrasto all'immigrazione clandestina. E sapete chi c'era al Viminale? C'erano ministri del Ministero dell'Interno. Ci sono state 3 annualità nelle quali abbiamo avuto meno sbarchi e di conseguenza meno morti sul tema del contrasto all'immigrazione clandestina. E sapete chi c'era al Viminale? C'erano ministri del Ministero dell'Interno. Ci sono state 3 annualità nelle quali abbiamo avuto meno sbarchi e di conseguenza meno morti sul tema del contrasto all'immigrazione clandestina. E sapete chi c'era al Viminale? C'erano ministri del Ministero dell'Interno. Ci sono state 3 annualità nelle quali abbiamo avuto meno sbarchi
e di conseguenza meno morti sul tema del contrasto all'immigrazione clandestina. E sapete chi c'era al Viminale? C'erano ministri del Ministero dell'Interno. Ci sono state 3 annualità nelle quali abbiamo avuto meno sbarchi e di conseguenza meno morti sul tema del contrasto all'immigrazione clandestina. E sapete chi c'era al Viminale? C'erano ministri del Ministero dell'Interno. Ci sono state 3 annualità nelle quali abbiamo avuto meno sbarchi e di conseguenza meno morti sul tema del contrasto all'immigrazione clandestina. E sapete chi c'era al Viminale? C'erano ministri del Ministero dell'Interno. Ci sono state 3 annualità nelle quali abbiamo avuto meno sbarchi e di conseguenza meno morti sul tema del contrasto all'immigrazione clandestina. E sapete chi c'era al Viminale? C'erano ministri del Ministero dell'Interno. Ci sono state 3 annualità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Guardate, è vero che il federalismo non sarà mai, non è di moda come lo era probabilmente 30 anni fa, ma tornerà a essere protagonista. E mi avvio alla chiusura su questo, perché se vogliamo davvero, quantomeno contro questo impero centralista del pensiero unico dominante, che arriva addirittura a uccidere pur di tappare la bocca a uno che non si adegua, e qui ricordiamo Charlie Kirk, la vera resistenza la faranno i popoli, le comunità e i territori che noi vogliamo valorizzare e che devono essere valorizzate, perché identità è futuro. L'abbiamo votato tutti al Congresso federale, quella mozione portata avanti da Alberto Stefani, a cui vanno i nostri auguri perché sia lui il presidente della Regione Veneto. Ecco perché è importante rafforzare le identità, motivo per cui in Lombardia abbiamo lanciato la Carta della Lombardia, ma non solo per la Lombardia. Ogni regione dovrà avere la sua carta, perché la Lega è un partito sì nazionale, ma dalle forti identità territoriali. È giusto accostare a temi importanti anche a livello internazionale quelle che sono rivendicazioni territoriali di tutti i territori del nord, del centro e del sud, perché questa è la nostra forza. Noi la differenza anche alle urne, anche con i nostri alleati, la facciamo con la forza dei territori. Se non c'è quella, è dura. Poi è chiaro che ci sono battaglie importanti che dobbiamo portare avanti e accogliamo anche chi dall'altra parte ovviamente porta un contributo e un valore aggiunto, e naturalmente tutto questo deve avvenire come avviene in una civile convivenza, con rispetto di tutte quelle che sono le sensibilità che ci sono all'interno del nostro movimento, tutti uniti con quell'obiettivo, senza perdere certi valori che anche in una Lega nazionale come questa bisogna mantenere e portare avanti con grande forza. Quindi, viva la Lega, viva Pontida, sempre al fianco di Matteo Salvini, sempre leali al fianco di Matteo Salvini, liberi, forti e liberi di pensare. Viva la Lega!
Grazie Max! Anche da Massimiliano Romeo delle parole molto chiare su identità, libertà di parola e una Pontida molto forte. Adesso Luca Toccalini. Rappresentano il futuro della Lega. Tra loro è cresciuto anche Matteo Salvini. I giovani della Lega sono un nostro patrimonio. Pontida saluta il coordinatore federale Luca Toccalini! Ciao Pontida, è sempre un'emozione essere qui con tanti giovani da tutta Italia che anche ieri hanno vissuto le emozioni di essere qui per la prima volta su questo prato, e ci eravamo lasciati l'anno scorso con delle promesse che oggi con orgoglio possiamo dire di avere mantenuto, perché vedete, non basta dire ai giovani di credere nei loro sogni. La Lega ha il compito anche di metterli nelle condizioni di realizzarli questi sogni, e penso ai tanti giovani che per anni hanno voluto fare i medici, ma gli è stato impedito da una legge assurda che metteva il numero chiuso di medicina. Dopo tanti anni, grazie alla Lega, abbiamo avuto lo stop al numero chiuso di medicina, e tra qualche anno sui nostri territori, nei nostri ospedali, avremo ragazze e ragazzi che cureranno i nostri cittadini. Così come penso e ringrazio il ministro Valditara per il grande lavoro che ha fatto per aver messo lo studente al centro dell'agenda politica del governo. Basta vedere solo quegli studenti che sfasciano le vetrine, si sdraiano in mezzo alla strada per impedire ai cittadini di passare, o che magari occupano abusivamente e illegalmente delle cose private dei cittadini. Io ringrazio il governo e il lavoro che è stato fatto, perché finalmente è stato sgomberato dopo 30 anni il leoncavallo, fuori dalle palle chi occupa abusivamente. I nostri giovani sono e saranno sempre l'alternativa a questo mondo. Sono l'alternativa a chi si riempie la bocca della parola antifascismo e della parola democrazia e poi ti impedisce di parlare fuori dalle università e fuori dalle scuole solo e esclusivamente perché non la pensi come loro. La sinistra democratica è solo e esclusivamente fascismo rosso, di questo ne stiamo parlando. E noi non abbiamo paura perché a partire da questa settimana saremo davanti a tutte le scuole, a tutte le università, per raccontare i nostri sogni, per raccontare le nostre idee, anche per omaggiare un ragazzo di 31 anni che è stato vigliaccamente assassinato perché aveva il coraggio di dire quello che pensava, ma soprattutto di confrontarsi con chi non la pensava come lui. Quindi sulla idea e sulle proposte di Charlie Kirk noi saremo ovunque, se ne faccia una ragione questa sinistra che in queste settimane ci ha regalato vergognose dichiarazioni sulla morte di questo ragazzo. Penso a Roberto Saviano, per citarne uno, uno che si è fatto paladino dell'umanità, paladino del pacifismo, che ha osato dire che non tutte le vite vanno rispettate. Vergognati! Tutte le vite meritano rispetto, non solo di quelle che la pensano come te. È da vigliacchi fare certi discorsi, così come grandi intellettuali, penso a Dodi Freddi, che ci sono morti di Serie A e morti di Serie B. Fate schifo, tutti hanno il diritto di dire quello che pensano in questo paese, siamo in una democrazia. E chiudo ringraziando il nostro segretario Matteo Salvini, ancora sotto processo perché qualche giudice non è stato contento della soluzione in primo grado di qualche collega, ma ancora una volta
i giovani, la Lega sarà al suo fianco, perché siamo il partito più attaccato, il partito più insultato, il partito più indagato, ma questo ci rende orgogliosi perché siamo l'unico partito controcorrente. Viva la Lega, viva Pontida e grazie per quello che fate. Allora, la Lega, unico partito controcorrente, l'elogio per lo sgombero del Leoncavallo, la presa di posizione sulle parole francamente disgustose di Saviano e di Freddi su Charlie Kirk, e adesso sempre a Pontida dovrebbero parlare alcuni oratori. Vediamo a chi tocca adesso. Io in scaletta vedo Ara Borselli, vediamo un attimo. Sul palco tante voci coraggiose. Un forte applauso per la giornalista Ara Borselli. Ecco appunto Ara Borselli, collega de Il Giornale. Buongiorno a tutti e grazie. Grazie a tutti voi, grazie a Matteo Salvini che mi ha dato l'opportunità di essere qui questa mattina. Io sono felice di essere qui questa mattina insieme a voi. Sono qui perché qui c'è un popolo e io credo che proprio su questo prato ci sia l'anima vera del popolo d'Italia. Io ho visto tante stagioni della politica, mi sono rimaste chiare in testa solo due cose: libertà e coraggio. Io credo che non possa esistere la politica senza ideali e senza capacità di sfida, senza coraggio. La politica che non ha ideali è solo ricerca del potere. Tutti gli ideali possibili si radunano intorno a questa parola, la libertà. E oggi i nostri ideali sono attaccati fortemente perché vogliono riprendersi la nostra libertà e lo fanno con la censura, lo fanno con il politically correct, vogliono riprendersi la nostra libertà per una ragione molto semplice: dove c'è libertà, dove c'è dialogo, dove c'è serenità, dove la violenza non è ammessa, la sinistra perde. La sinistra vive di conflitto, di nemici, di odio e per vincere sottomette e censura. Guardate che cosa succede qui da noi. Un pugno di giornali liberi accerchiati da un esercito di giornali agli ordini della sinistra. Sui grandi giornali una sola parola d'ordine: attaccare il governo. L'informazione è diventata il piedistallo della sinistra e continuamente viene messa in discussione la libertà di opinione. Con le leggi, pensate alla legge Zan, voleva imporci il linguaggio da usare in campo sessuale, o con le censure. Tu non puoi scrivere un ragazzo del Marocco ieri ha stuprato una ragazza, devi scrivere un ragazzo ha stuprato una ragazza, se no vieni tacciato per essere razzista. E se un ladro uccide un poliziotto, la notizia va in cronaca, va nascosta. Se invece un poliziotto uccide un ladro che lo ha aggredito, è il finimondo. Prime pagine, editoriali, titoli, copertine. Se uno straniero affronta con un'ascia dei cittadini indifesi, devi scrivere che è uno fuori di testa. E se invece un gruppo di attivisti di sinistra attacca la polizia e la polizia si difende e distribuisce anche manganellate se sono necessarie, devi scrivere che la polizia è violenta e va disarmata. La sinistra è questo: intolleranza e censura. Guardate cosa succede nelle università. Puoi parlare solo se ti dichiari di sinistra o sei pro PAL. E se nella flottilla scoprono che c'è un giornalista indipendente, lo buttano fuori. Persino nel Parlamento la sinistra è così. Ti aggredisce perché sei felice di aver fatto passare una riforma costituzionale che finalmente separa le carriere degli accusatori da quelli dei giudici, e ti aggrediscono. E nei tribunali hanno processato Matteo Salvini perché si era impegnato a difendere i nostri confini.
Hanno chiesto ai giudici che fosse messo in galera, 6 anni di galera. Hanno dichiarato apertamente che in questo paese la libertà politica non può esistere e che anche il governo, se vuole vivere indisturbato, deve sottomettersi alla sinistra, alla magistratura, ai grandi giornali. Io faccio la giornalista e questo attacco continuo me lo sento addosso. Per dire cose di destra devi sfidare il gotha del giornalismo. Vieni indicato come un ignorante per definizione, vieni accusato, vieni insultato. Devi esporti se vuoi parlare, devi rischiare, devi accettare insulti, continuamente insulti. La sinistra vince solo dove mette fuori legge gli avversari, vieta le sue opinioni, perché non sopporta la libertà di opinione. Invece la libertà di opinione è la madre di tutte le libertà, perché la vita civile nasce dal pensiero, non può esserci senza libertà. Negli Stati Uniti è successo quello che potevamo aspettarci. Un ragazzo istigato dall'odio che la sinistra distribuisce come carburante per la sua politica ha deciso di uccidere un attivista di destra perché non condivideva le sue idee. E non sarà l'unico se non li fermiamo. La sinistra è incompatibile con la libertà e questa è la sua caratteristica essenziale. Ma noi dobbiamo avere paura, ve lo chiedo a voi, dobbiamo avere paura. Io vi guardo e dico che vinceremo noi, perché siamo tanti e soprattutto siamo liberi. E abbiamo ragione, la ragione sta dalla nostra parte. Se loro ci insultano, rispondiamo con un sorriso e poi gli sussurriamo una parola che non dimenticheremo mai. Kirk, Charles Kirk, questo gli ripeteremo. Grazie a tutti voi. Grazie Oara! Se ci insultano risponderemo ricordando Charlie Kirk o Ara Borselli che descrive un giornalismo evidentemente ideologizzato a sinistra e la difficoltà di poter parlare da destra. Ecco, adesso tocca a Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. Grazie a Matteo Salvini, grazie a ognuna e ognuno di voi. Grazie per il vostro affetto. Non fatemi arrossire. Grazie per l'invito a portare questa testimonianza breve ma molto sentita. Il brutale assassinio di Charlie Kirk non è stato un incidente, una fatalità, un'evenienza imprevedibile. È stata la logica e perversa conseguenza di una lunga campagna di demonizzazione e di mostrificazione. La macchina dell'odio funziona così. Dicono ora che c'è odio anche da destra. È vero, a volte c'è odio anche da destra, ma da sinistra verso destra, e badate bene, non c'è una regia, viene tutto spontaneo ed è un aggravante, quella macchina è oliata e funziona in modo matematico. Dapprima c'è un sistema mediatico che individua il bersaglio, che lo isola, che lo tratta come un mostro, che lo tratta da fascista. Poi arriva qualcuno che passa ai fatti, nel caso di Berlusconi tirandogli una statuetta in faccia, nel caso di Charlie Kirk sparandogli un proiettile nella gola. Poi la macchina continua a lavorare, c'è una folla che festeggia, guardateli sui social e non solo, quelli che ancora celebrano la morte di un ragazzo di 31 anni, padre, che peraltro magari tra 10 anni avremmo visto in corsa per la Casa Bianca e sarebbe stato uno straordinario presidente. E infine
Come si chiude questo cerchio? Torna in campo la stessa macchina mediatica di prima, con i suoi intellettuali celebrati, che dicono, beh, se l'era cercata la vittima, è un po' colpa sua, e cominciano a dare le pagelle ai morti, i morti buoni e i morti meno buoni, i morti cattivi, i morti che devono essere sfregiati perfino quando il cadavere è ancora caldo. Tutto questo fa orrore, sì, fa orrore, ma fatemi dire una cosa, per noi che dobbiamo mantenere il sorriso e la calma, il cuore caldo ma la testa fredda, perfino questa atroce tragedia ci porta a un insegnamento. Oggi anche il più distratto di noi, anche l'amico o l'amica più lontana dalla politica, ora sa, vedendo alcuni politici, vedendo alcuni commentatori, vedendo quelli del mi dispiace ma è morto però, anche il più distratto di noi vede che i lupi sono scesi, le maschere sono cadute, le belve sono visibili. Le belve sono visibili quelli per i quali la sicurezza fisica e la vita stessa dell'avversario non sono più qualcosa di sacro come è per ciascuno di noi. E allora fatemi dedicare l'ultimo minuto a un altro ricordo, a un altro martire, perché non c'è solo il 10 settembre 2025 la morte di Charlie Kirk, ma c'è un'altra data tragica, il 6 maggio 2002. Vedo tanti volti giovani, qualcuno non era nemmeno nato. E che cos'era questo 6 maggio 2002? Si era, pensate, a 9 giorni da un voto importante in Olanda, ci sarebbero state le elezioni politiche. E secondo tutti i sondaggi quelle elezioni sarebbero state stravinte da un signore che si chiamava Pim Fortuyn, aveva già vinto a Rotterdam, tutti i sondaggi lo davano in testa, era un eccezionale leader di destra liberale e laica. Dal punto di vista personale, questo non importa, era anche una persona omosessuale. Si era impegnato contro l'immigrazione incontrollata e a favore dell'immigrazione legale, limitata e controllata. Si era schierato contro l'integralismo islamista e lo faceva non con argomenti razzisti che respingeva, ma diceva: guarda che se abbiamo l'immigrazione fuori controllo e se abbiamo l'islamismo integralista saranno a rischio le nostre libertà, le libertà occidentali, le libertà delle donne, le libertà di ognuno di noi. Fu trattato come un mostro, aggredito dal ceto politico ufficiale, aggredito dalla sinistra di base, aggredito dalle comunità islamiste. Negli ultimi mesi della sua vita gli tirarono in faccia una torta piena di escrementi da sinistra. Le comunità islamiste dissero che era inferiore a un maiale essendo un omosessuale, figurarsi. E poi, il 6 maggio 2002, un estremista ambientalista lo ha ucciso, perché l'avversario non deve vivere, deve essere ammazzato. Io vi chiedo di ricordare anche Pim Fortuyn e di ricordare il monumento alla sua memoria che sta a Rotterdam. Lui amava l'Italia, è sepolto poco lontano da qui, in Friuli Venezia Giulia, ma a Rotterdam c'è un monumento con 3 parole: loquendi libertatem custodiamus. Custodiamo la libertà di parola. È quello che dobbiamo fare anche noi. Forza e grazie. Un mandato molto chiaro, quello dello splendido intervento di Daniele Capezzone, tutela della libertà di parola e la condanna alla macchina del fango, attuata da sinistra. Attenzione, perché ora le belve sono visibili, il momento più coinvolgente del suo intervento. Adesso tocca ai governatori, Fedriga, Fontana e naturalmente Zaia e... Vediamo adesso chi salirà sul palco. Vediamo un po' a chi tocca.
molto probabilmente si era già visto. Tra l'altro, mentre parlava Capezzone, si è visto un attento Matteo Salvini molto, molto concentrato. Molto bello anche il ricordo di Pin for Twin. I nostri amministratori sono incarnati dai governatori. Il popolo di Pontida li saluta con orgoglio. Massimiliano Federica, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un grande applauso per Massimiliano Federica! Ecco il governatore del Friuli Venezia Giulia. Oggi penso che siamo di fronte a una Pontida storica e ne ho la consapevolezza che ogni anno questo appuntamento è importantissimo. Ma la parola che leggiamo dietro di noi, liberi, oggi deve avere un significato ancora più forte. E guardate, sarebbe semplice raccontare solo le limitazioni di libertà che esistono non soltanto nelle dittature in qualche parte del mondo, ma anche in Occidente. È stato citato più volte un ragazzo ammazzato perché voleva esprimere le sue idee. È stato impedito a un professore, semplicemente per la sua religione, di svolgere una lezione all'interno dell'università. Però dicevo, sarebbe semplice, ma io vi dico di più, la responsabilità è anche nostra. Siamo i primi a dover dimostrare che chiunque può esprimere le sue idee anche se diverse dalle nostre, perché noi siamo diversi dagli altri che vogliono tappare la bocca o magari vediamo in alcune parti mettere in galera chi dice qualcosa di diverso. Non dobbiamo imitarli, dobbiamo dimostrare cosa vuol dire democrazia e libertà. E sulla parte amministrativa, libertà, e parlo da presidente del Friuli Venezia Giulia, parlo da qui all'onore di coordinare la conferenza delle regioni, vuol dire anche libertà di un territorio di amministrarti ed esercitare competenze. Libertà vuol dire anche autonomia. Perché se non c'è autonomia non c'è libertà. E allora dico a qualcuno, è un po' troppo semplice parlare delle libertà quando è la libertà di se stessi, ma bisogna parlare di libertà soprattutto quando è libertà degli altri. È un po' troppo semplice parlare di libertà nella pubblica amministrazione, ma dopo quando si governa essere biecamente centralisti. Ed è questa la Lega, ed è questa la storia della Lega che ha sempre portato a Pontida, la libertà delle persone e la libertà dei territori. Su questo serve sempre di più una grande spinta che viene dal basso, perché io ringrazio del lavoro straordinario che stanno facendo i nostri ministri e i risultati che stiamo vedendo sono grazie a quel lavoro. Ringrazio del lavoro straordinario e dell'impegno anche personale, l'abbiamo visto in questi giorni, che ci mette quotidianamente il segretario della Lega Matteo Salvini. Grazie. Grazie a tutti i consiglieri regionali, qui sono con me quelli del Friuli Venezia Giulia che ringrazio del lavoro che fanno, gli assessori. Ma senza la forza della gente queste battaglie non vengono portate a casa. Quindi deve essere l'impegno di ognuno di noi, ogni giorno, di dimostrare e di difendere la libertà. Perché da noi della Lega dicono ogni cosa, ma la verità è che noi siamo quel movimento democratico che difende la libertà di parola, che difende la libertà di espressioni, che difende la libertà dei nostri territori. Forza Lega, forza Pontida, fino alla libertà. Grazie. Un Federica molto attento al tema dell'autonomia, come avete ascoltato, democrazia e libertà, libertà del territorio, soprattutto di amministrarsi. Ecco Attilio Fontana, il presidente della Lombardia.
scusa. Sì. Grande, grande Lombardia! Buongiorno a tutti, popolo di Pontida. Oggi è come sempre una grande giornata e prima cosa è la giornata dell'orgoglio, l'orgoglio di essere leghisti, l'orgoglio, consentitemi, anche di essere lombardi, perché io credo che il nostro popolo debba riconoscere e ritrovare questo orgoglio fino in fondo. Siamo la regione che è la locomotiva d'Italia, siamo la regione che raggiunge i migliori risultati a livello europeo, siamo la regione che ha avuto il più alto dopo il Covid, siamo la regione più importante a livello manifatturiero. E allora noi dobbiamo continuare su questa strada. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ma buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà, eccolo qua, mamma mia, io vi vedo con gli occhi al cielo, mamma mia, che amore qua ancora Alberto Acerbis. Abbiate pazienza, un minuto, visitate olioacerbis.com, andate nel reparto dell'integrazione, troverete in modo particolare, questo è il momento, Bronco Free. Cos'è che ski? Bronco Free noi lo proponiamo su questa emittente da 23 anni. Matteo si ricorda. Perché è importante Bronco Free? Perché in maniera naturale e non chimica calma tosse grassa, tosse secca, fluidifica il catarro in eccesso per facilitare l'espettorazione. Ok, parlo difficile. Per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, altea, papavero, marrubio e verbena, che sono calmanti, coadiuvanti anche della tosse, cioè la calmano. Quindi la bava di lumaca fluidifica il catarro. Timo, verbena, papavero, marrubio calmano la tosse. Alla mattina vi svegliate, pantofolina, zec, 2 bei colpi di tosse e vi liberate, è importante. Guardate che non contiene né glutine, né saccarosio, lattosio, OGM coloranti, possono prendere anche i piccini. Chiaramente però non è una cosa industriale, quindi velocemente, se volete prenotarlo, 59 euro, 3 flaconi, 3. olioacerbis.com, sezione integrazione, oppure se volete farlo stamattina, chiamate, per informazioni c'è Miriam, 030 68 40 408. Ma andate a visitare il sito, non perdiamoci di vista. Dite come ci è conosciuto Radio Padania, un regalo per voi. Radio Libertà, ho sbagliato, sarò nostalgico. Vabbè, olioacerbis.com, vi voglio bene. Anzi, dobbiamo migliorare questa strada, dobbiamo assolutamente continuare ad essere la locomotiva d'Italia e la locomotiva d'Europa, ma per fare questo noi abbiamo bisogno che ci vengano concesse più autonomie, più libertà dalla burocrazia romana, dal potere centralistico romano, perché altrimenti non riusciamo a correre. I nostri imprenditori oggi corrono con le mani legate dietro la schiena. La Lombardia vuole liberarsi da questi vincoli, vuole liberarsi da questi inghippi che sono la prova di un potere centralistico che tarda a venire meno, non capisce questo potere centralistico che il mondo sta cambiando, che il mondo deve cambiare, andrà in quella direzione, amici. Il futuro sta nel rilancio dei territori. Quindi quando parliamo di questi argomenti non parliamo del passato, noi parliamo del futuro. Questa è la cosa più importante. E oggi allora il nostro segretario nazionale, Massimiliano Romeo, ha depositato una carta, la carta della Lombardia. E vi dico una cosa che credo sia entusiasmante. Il primo firmatario di questa carta è stato Umberto Bossi. E quindi per Umberto un grande applauso. Lui è ancora con noi, lui è ancora combattente per la causa dell'autonomia e per la causa del federalismo.
E cosa dice la Carta dell'autonomia? Dice che noi per continuare a correre abbiamo bisogno subito di alcune misure, non possiamo aspettare l'autonomia. Il ministro Calderoli sta svolgendo un lavoro eccezionale, sta facendo un lavoro disumano, ma la palude romana cerca di rallentare il suo lavoro, la palude burocratica dei ministeri cerca di rallentare il suo lavoro. Allora noi dobbiamo chiedere subito qualcosa. Ma cosa dobbiamo chiedere? Elementi di buonsenso, nulla di eccezionale. Non vogliamo avere dei privilegi. Vi sembra logico che la Regione Lombardia formi il 18% degli studenti universitari e abbia soltanto l'8% delle risorse per le borse di studio? Vi sembra logico che per quanto riguarda il trasporto pubblico locale la Regione Lombardia riceve dallo Stato un contributo pari al 53%, mentre ci sono alcune regioni che vanno al di là del 100%? No, non possiamo andare avanti così. Vi pare logico che non abbiamo la possibilità di spendere i fondi della sanità, che già non sono tanti, che ci vengono trasferiti da Roma e che non possiamo utilizzarli come vogliamo? Noi abbiamo bisogno di assumere nuovi medici, abbiamo bisogno di diversificare gli stipendi, abbiamo bisogno di dare incentivi e non lo possiamo fare perché Roma ce lo impedisce. Ma vi pare logico che gli stipendi della Regione Lombardia, dove la vita è più alta che in tante altre regioni, invece siano equiparati e non ci sia la possibilità di incentivare chi viene a lavorare in Regione Lombardia? Ma vi sembra logico che i fondi della coesione europea dal 2027 dovrebbero essere gestiti centralisticamente da Roma? No, non mi sembra assolutamente logico, perché con quei fondi noi facciamo la nostra politica industriale, noi sosteniamo le nostre scuole professionali. Se verranno gestiti da Roma, io non lo so cosa succederà, io non lo so come verranno indirizzati, come verranno utilizzati. E allora, amici, noi invitiamo tutti i presenti a sottoscrivere la Carta del Nord, a sottoscriverla anche chi non è lombardo, perché può diventare un modello per le altre regioni, può diventare un mezzo attraverso il quale ogni territorio faccia valere le proprie esigenze, le proprie situazioni più gravi, più ingiuste. E oltre a quello, io credo che sia veramente giusto il momento di guardare al futuro con grande determinazione, a fianco della Lega, a fianco di Matteo Salvini, a fianco soprattutto di quei valori che ci rendono unici e che ci consentono di essere il partito più vero, più antico e con più prospettiva, perché il futuro sta nei territori, il futuro sta nel federalismo, il futuro sta nell'autonomia. Io credo che tutti insieme dobbiamo combattere in questa direzione, perché noi dobbiamo poter sempre avere un unico messaggio da portare avanti: padroni a casa nostra. Evviva la Lega, evviva Pontida, evviva Matteo Salvini ed evviva la Lombardia! Padroni a casa nostra, un Attilio Fontana a tutto campo sulla Carta della Lombardia, autonomia, rilancio dei territori, che significa anche rilancio economico, significa un vantaggio e una ricaduta per tutti. Bello anche il bandierone con Alberto da Giussano e la Rosa Camuna che è stata sciorinata dalla Lombardia. Adesso Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento. Ai trentini che stamattina sono partiti presto per essere presenti sul sacro suolo di Pontida. Pontida, dove sono nati gli ideali di autonomia, di autogoverno, di federalismo della Lega, che Umberto Bossi, che nei giorni scorsi ha compiuto 84 anni, gli mandiamo gli auguri di buon compleanno al caro Umberto, ha voluto far nascere su questo prato. Quegli ideali che ancora fanno parte
dell'autogoverno delle comunità e dei territori dove la Lega è fortemente presente. Nascemmo qui dicendo che l'autogoverno e l'autonomia sono principalmente anticomunisti e antifascisti. Questi sono i principi che stanno alla base di chi ama il proprio territorio e di chi ne chiede il rispetto. Ringraziamo e siamo vicini a Matteo Salvini per il processo ingiusto che sta avendo, perché ha avuto il coraggio di difendere i confini del nostro Paese. Per essere riuscito a fare questo, oggi rischia un processo difficile. La Lega, il popolo di Pontida è vicina a Matteo Salvini e ne sostiene l'impegno che ha avuto in quel frangente. Noi proveniamo dal Trentino, una terra che non era mai stata governata dalla Lega. Ci siamo riusciti per la seconda volta, non era scontato nemmeno quello. Ma guardando cosa accade anche negli altri territori dove governa la Lega, vediamo che veniamo riconfermati perché ci occupiamo dei problemi della gente, perché probabilmente sappiamo occuparci dei problemi della gente, perché probabilmente interpretiamo i problemi della gente, altrimenti i governatori che vedete qua non sarebbero stati riconfermati. E facciamo questo perché tutti i giorni ci occupiamo di sanità, di scuola, di opere pubbliche, di sociale, di autonomia dei comuni, di autonomia dei territori. Ci occupiamo di quelli che sono i problemi della gente. Certo, a livello internazionale i problemi sono altri, probabilmente sicuramente più grandi, e di questo si stanno occupando i nostri ministri, i nostri europarlamentari, coloro che si occupano delle materie di quel governo e di quegli organi dove sono stati eletti. Ma per essere rieletti sui territori serve occuparsi dei problemi della gente, serve occuparsi dei problemi che la gente ha quotidianamente. Troppo facile non occuparsi di quelli e magari parlare d'altro. La Lega è questo: il rispetto dei territori, il rispetto della sensibilità dei cittadini ed avere una classe dirigente che lo sa interpretare. Continuando su questa strada, Pontida sarà sempre grande, come la Lega è stata grande, come la Lega è grande e la Lega sarà grande, perché è sempre stato così. Viva Pontida, viva il Trentino, viva Matteo Salvini. Il pensiero affettuoso di Fugatti per Bossi, così come anche da parte di Fontana. Essere rieletti ci rieleggono perché noi ascoltiamo le esigenze del popolo. L'autonomia è anticomunista e antifascista. E adesso lui, il Doge, Luca Zaia, il presidente del Veneto. Di protesi. Allora, intanto volevo ringraziare Trenitalia, ho dovuto fare un treno speciale per portare tutti i consiglieri. Salutateli i nostri consiglieri del Veneto. E un grande applauso lo facciamo anche a tutti quelli che anche quest'anno, non pagati da volontari, hanno lavorato per Pontida. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questa Pontida. E direi, fatemi chiarire subito una cosa, lì c'è un capannone,
ai giornalisti che domani non si legga che il capannone è stato messo per riempire lo spazio. Andate a vederlo, è strapieno, da qui si vede, è strapieno di signore e signori che stanno lì all'ombra. Un saluto anche a quelli che sono dentro al capannone. Allora, brevissimamente, ma ve lo dico anche come risposta ai tanti che ci chiedono il senso della Lega, potremmo dire a tutti benvenuti nel movimento della libertà, dove la libertà significa che la tua libertà finisce dove inizia la mia. Questo è il movimento della libertà. Benvenuti anche nel movimento della tolleranza, dove si rispettano le idee degli altri, ma vogliamo che siano rispettate le nostre idee. Benvenuti anche nel movimento della legalità, dove noi ancora amiamo dire che ci sono i delinquenti e le persone per bene, dove amiamo dire che non esiste la microcriminalità, ma esistono i criminali, dove se le carceri sono affollate chiediamo che se ne facciano di più. Adesso arrivo. Benvenuti anche, non mi sono dimenticato, benvenuti anche nel movimento della pace, aprite la bandiera. Guardatelo il leone, questa bandiera ha 1100 anni di storia ed è l'unica bandiera al mondo che porta al suo interno la parola pace, in un momento nel quale ci sono 60 conflitti nel mondo, in un momento nel quale è inaccettabile vedere bimbi che vengono ammazzati, donne, civili, e quindi noi non siamo per la guerra, siamo per la pace. La diplomazia riprende in mano i dialoghi, perché un mondo in guerra non fa bene a nessuno e noi non possiamo restare inermi davanti a un mondo in guerra. E quindi questo è anche il movimento della pace. Ed infine, ma non infine, è il movimento del federalismo e dell'autonomia. A questo governo vorremmo dire che la Costituzione è chiara. Einaudi diceva che a ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. E allora diamo questa autonomia a chi la chiede l'autonomia, caro governo. L'autonomia o la facciamo oggi per scelta o la dovremmo fare tra qualche anno per necessità. Io non trovo normale che in questo paese ci siano cittadini costretti a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione. Non trovo normale che in questo paese i bimbi, in base a dove nascono, avranno un futuro diverso. Non trovo normale che in questo paese ci sia l'Italia a due velocità. Ma non è per colpa dell'autonomia, è per colpa di un modello di gestione di questo paese che ha letteralmente fallito, perché l'autonomia è responsabilità e noi vogliamo che questo paese diventi responsabile. Noi il progetto l'abbiamo presentato dell'autonomia. Guardate, questo è il paese più bello al mondo. Abbiamo il 70% dei beni culturali del mondo, abbiamo 4.500 prodotti tipici, la biodiversità, il turismo, tutto quello che vi viene in mente. I musei del mondo, pensate al Prado di Madrid, al Louvre di Parigi, chiuderebbero se togliessimo tutte le opere degli italiani. Ma nonostante questo, questo è ancora un paese spaccato in due. È vero che esiste una questione meridionale, è innegabile che debba essere recuperata la situazione di quei territori in questo paese che non hanno risposta e che hanno bisogni e necessità reali, ma è altrettanto vero che in questo paese esiste anche una questione settentrionale che è innegabile. Io penso che noi dovremmo coniugare queste due istanze. Penso che questo paese, che è, ripeto, il paese più bello del mondo, ha soprattutto una via di uscita che è quella dell'autonomia. Non è vero che l'autonomia fa male al sud, questa è una narrazione che comunque giorno dopo giorno verrà smontata, però è altrettanto vero che questo paese con un colpo di reni le riforme, quelle vere, quelle dell'autonomia, del federalismo fiscale, le deve affrontare.
perché non si può vivere sempre di vecchi ricordi e di rendite di posizione. Sentite, io penso che il federalismo debba lambire tutto questo paese, magari anche i partiti. Se lo chiedete a me, io penso che il modello della CSU, della CDU in Germania, dove la Baviera porta le istanze dei suoi territori, dovrebbe essere un modello da calare anche nel nostro paese, anche nei partiti. Io chiudo perché mi sono stati dati 5 minuti per ringraziarvi di cuore. Ringrazio tutta la mia squadra. Voi sapete che in Veneto noi abbiamo 34 consiglieri Lega e 43 del centrodestra. E allora, mentre parla Luca Zaia e parla di questione meridionale, e questione settentrionale, chiede l'intervento del governo per l'autonomia, per renderla realtà, noi ci portiamo subito al gazebo Giulio Cainarca e Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno a entrambi. Buongiorno, un saluto a tutti. Ben trovati. Buongiorno Antonino. Prego Giulio. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Riccardo, la cifra caratteristica di questa Pontida, se dovessi riassumerla in poche parole? Beh, la scelta del manifesto è indicativo. Abbiamo scelto il manifesto della prima Pontida, quella di 35 anni fa, lo slogan liberi e forti, e quindi è un ritorno al futuro. Il futuro della Lega nelle sue origini è per la battaglia per il federalismo e per l'Europa dei popoli. Ecco, la Lega Lombarda ha presentato una carta delle autonomie che credo possa valere anche per le altre regioni sostanzialmente, no? Come si coniuga questa carta delle autonomie con il percorso di autonomia governato da Roma? Beh, sì, l'ho letta e tra l'altro i contenuti sono già oggetto di tutta una serie di proposte di legge della Lega che sono state depositate alla Camera e al Senato, quindi un vero e proprio programma politico, e uno degli aspetti, che è quello sulla possibilità di spendere risorse sanitarie per le regioni in equilibrio di bilancio senza i vincoli dati da Roma, è proprio uno degli oggetti delle intese che dobbiamo chiudere al più presto fra le 4 regioni che hanno chiesto l'autonomia e lo Stato centrale. Quindi la competenza sulla sanità è proprio quello che è contenuto in quel documento. Ecco, sarà possibile comunicare ai cittadini delle rispettive regioni in maniera chiara questo percorso? Perché finora è rimasto un po' oscuro. Beh, diciamo che noi della Lega ci proviamo appunto dal 90, quindi da 35 anni. È chiaro che c'è uno Stato centrale che non vuole mollare potere e non vuole avvicinare le decisioni dei cittadini, però il compito della Lega è questo, è far capire che l'autonomia non toglie niente a nessuno, ma valorizza chi sa amministrare meglio e responsabilizza quegli amministratori dei territori dove le cose vanno male. E forse questo è il motivo per cui alcuni territori, alcune amministrazioni sono così fortemente contrarie all'autonomia. È molto più facile dare sempre la colpa a qualcun altro col famoso chiagni e futti, come si dice, piuttosto che rimboccarsi le maniche e dimostrare di saper fare. Un'ultima cosa su scala più internazionale, anzi europea. Spirano venti di guerra. Secondo te questi venti di guerra preludono a qualcosa di pericoloso o no? Il crinale è molto pericoloso perché le provocazioni continue, penso al confine orientale della NATO, quindi droni sconfinati, la Polonia che porta l'esercito al confine, le esercitazioni militari russe e bielorusse al confine con la Polonia. Io penso che nessuno voglia fare una guerra tra NATO e Russia. Il problema è che l'incidente può sempre capitare e anche se non si vuole fare la guerra rischia che poi ci finisca dentro. E per questo è necessario sostenere con forza il lavoro che sta facendo il presidente Trump, che non è stata capace di fare l'Europa, per arrivare a un cessate il fuoco immediato in Ucraina, in modo da evitare anche che da queste provocazioni, da questa tensione possa sfociare un conflitto maggiore. L'ultima cosa, visto che è anche una Pontida all'insegna della libertà di espressione dopo l'omicidio Kirk negli Stati Uniti, tu intravedi in base alla tua sensibilità politica un rischio reale per la libertà di espressione in Italia? Mi pare che ci sia in tutto l'Occidente un rischio reale. Purtroppo anche dopo l'assassinio di Kirk abbiamo assistito, ed è una cosa disgustosa, non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Italia e in Europa, a una serie di prese di posizione da parte del mondo culturale e politico della sinistra, non tutta ovviamente, mai generalizzare, ma alcuni singoli, alcuni movimenti che hanno detto chiaramente che fondamentalmente ammazzare qualcuno che ha delle idee così indigeribili tutto sommato è meno grave che ammazzare qualcun altro, e questo è intollerabile.
Cioè, il principio su cui si basa l'Occidente sono i principi della rivoluzione francese, della separazione dei poteri, della libertà di parola, il principio per cui si può non condividere nulla del pensiero di un altro, ma si deve essere disposti a dare la vita per permettergli di esprimerlo. Questo è l'Occidente. Nel momento in cui ragioniamo come i fondamentalisti islamici, per cui chi dice una cosa che non ci piace merita di morire, è la morte dell'Occidente. Quindi io sono molto preoccupato e penso che si debba essere determinati nel ribadire questi principi, che non significa per forza condividere tutto quello che diceva Charlie Kirk. Peraltro io lo seguivo e non diceva nulla delle cose che hanno scritto molti giornali. Ce le ha dette, le avrà dette in frasi fuori contesto, perché era un ragazzo che, come tra l'altro tanti di noi qualche anno fa, girava alle scuole e all'università e si confrontava con i cittadini. La cosa che a me ha impressionato è che quel ragazzo lì potevo essere io, poteva essere chiunque di noi in tanti dei dibattiti che abbiamo fatto in giro, ed è una cosa agghiacciante. Il fatto che da parte di una certa sinistra non ci sia empatia anche davanti a una situazione del genere lo trovo disgustoso e pericoloso. C'è da dire che la catena di violenze negli Stati Uniti, a metterle in fila tutte, è molto più nutrita che non la nostra, per fortuna. Fortunatamente sì, anche perché c'è una diversa normativa sulla circolazione delle armi, e io trovo anche su questo una cosa paradossale, che qualcuno ha usato proprio questo argomento anche per dire che Charlie Kirk se l'è andata a cercare, ma questo è un ragionamento che non ha nessun senso. È come accusare un italiano di essere contro il diritto al lavoro. Il diritto al lavoro è in Costituzione, nella Costituzione americana c'è i armi. Quindi questo è l'errore di giudicare con i nostri concetti, i nostri valori e riferimenti normativi quello che è un altro mondo. Lui esprimeva delle idee che possiamo non condividere da europei, ma certamente questo non legittima qualcun altro ad ammazzarlo. Un'ultima opzione delle carriere tra magistrati dell'accusa, o meglio requirenti, pubblici ministeri e giudici, giudicanti. Che riflessi pratici potrà avere secondo te sull'amministrazione quotidiana della giustizia? Questa è una riforma che si aspettava dall'88, da quando c'è stata la riforma della procedura penale siamo passati dal processo inquisitorio al processo accusatorio. In tutti i paesi del mondo dove c'è questo sistema, la magistratura ha un ordinamento separato tra chi accusa e chi giudica, perché i due ruoli sono diversi e perché chi accusa deve essere messo sullo stesso livello di chi si difende, quindi dell'avvocato. Quella dell'Italia era oggettivamente un'anomalia e quindi si va a sanare un'anomalia, ma poi il punto principale è il fatto che si supera il sistema delle correnti, perché l'altro punto della riforma è che ci sarà l'estrazione dei vertici del CSM e questo in qualche modo speriamo ci faccia lasciare alle spalle esperienze come quelle che abbiamo letto sul libro di Paramara. Grazie Riccardo Molinari. Grazie, un saluto a tutti, buona Pontida. Giulio. Ciao ragazzi. Perfetto, allora riprendiamo la linea. Intanto grazie a Giulio Cainarca e all'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Torniamo sul Pratone perché ci sono i ministri, ha già parlato il ministro Alessandra Locatelli per la disabilità, adesso sta parlando Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito. Cosa di utile per la società, vadano a lavorare applicando l'articolo 4 della Costituzione. Poi anche qua 7-8 ragazzi hanno deciso di non presentarsi all'orale o di boicottare l'orale alla maturità. 500.000 studenti si sono presentati, si sono dati da fare, 7-8 hanno deciso di contestare la valutazione, di contestare il merito. Noi siamo per il merito e riteniamo che la scuola debba eliminare gli ostacoli, aiutare i ragazzi a risolvere i problemi, non ad aggirarli, non a negarli. Ma qua voglio ricordare quei ragazzi che ho incontrato e che ho conosciuto e che domani con il Presidente della Repubblica celebreremo. Quei ragazzi che hanno fatto la scuola in ospedale, ragazzi che a 18 anni, magari in un reparto di oncologia, hanno voluto studiare per farcela, per avere futuro, guardando alla vita, esempi straordinari, e sono usciti con 100 e 100 lode talvolta. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Una grande volontà di farcela. Anche qua 2 esempi, un esempio di maturità e di responsabilità, dall'altra eroi che in realtà non sono eroi.
Vi voglio raccontare un episodio. Qua appena sono diventato ministro, una professoressa mi chiama l'altro giorno, una ragazza ha acceso il cellulare in classe, le ho detto spegni il cellulare per favore, dai fastidio ai tuoi compagni. Lei mi ha risposto non riconosco la tua autorità. L'insegnante è andata dal preside, il preside ha detto faccia quello che può. Ecco, in quel faccia quello che può c'è il fallimento della nostra società. Io non voglio più sentir dire faccia quello che può. Ecco perché le norme sulla condotta, ecco perché per noi responsabilità individuale, rispetto verso l'autorità. Fra l'altro qua ringrazio tutti i docenti, ma anche tutte le autorità, anche quei carabinieri che l'altro giorno, quei poliziotti, quella guardia di finanza che l'altro giorno ha difeso la mia macchina dal tentativo di assalto di quei militanti. E poi ancora, pensate che abbiamo vissuto 25 anni fa l'abolizione del concetto di maturità, ma anche l'idea dello spontaneismo espressivo. Ecco, ancora una volta la negazione delle regole. Noi invece abbiamo voluto che la nostra lingua venisse rispettata, che si studi più italiano, più grammatica, che si studi più sintassi, che si studino le poesie a memoria, perché la memoria è importante. Abbiamo voluto anche reintrodurre quel concetto di maturità che è fondamentale e abbiamo voluto ripensare la storia, perché sono stanco di vedere i nostri giovani, i nostri bambini dedicare tanto del loro tempo ad animali preistorici e poco tempo ad Atene, Roma, il cristianesimo, la storia dei nostri comuni, della nostra Italia. L'ultima parola ad un ragazzo, Paolo. Voglio ricordare anche Leonardo, voglio ricordare anche Andrea. Lotta dura contro il bullismo. Voglio dire a tutti voi che il Ministero sta seguendo molto attentamente la vicenda di Latina. Gli ispettori stanno facendo un lavoro approfondito, perché per noi il rispetto è prima di ogni altra cosa, il rispetto verso chiunque. Noi vogliamo una società gentile, una società piena di amore verso il prossimo. Consentitemi se uso questa parola così propria della nostra civiltà, la civiltà cristiana, di amore, di condivisione, di rispetto, di fratellanza. Compagno di banco significa mangiare il pane insieme, cioè costruirsi un futuro insieme. Noi non possiamo tollerare la violenza, la prepotenza. Andiamo avanti per questa strada. Questa è la radice della Lega, questa è la radice di noi tutti che crediamo in un'Italia forte, prospera, in un'Italia libera, per dare un futuro a tutti i nostri giovani. Un bellissimo intervento quello di Valditara, la scuola dove la maturità è maturità vera, dove si studia per davvero, dove si lotta contro il bullismo e dove si cresce e si impara qualcosa. Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Buongiorno a tutti. Io lo scorso anno, da questo palco, ho detto che il 2025 sarebbe stato l'anno dell'autonomia. Ieri e oggi tutti a domandarmi autonomia. Io sono sempre abituato a guardare le cose in faccia. Se devo dire il bicchiere com'è, oggi è mezzo pieno. Se Pontida l'avessimo fatta a dicembre, probabilmente, come vi racconterò, il bicchiere sarebbe stato pieno. Dicembre 2025. L'anno scorso abbiamo festeggiato l'approvazione della legge dell'autonomia, le richieste delle prime 4 regioni, poi però la sinistra, che non riesce a batterti elettoralmente o in Parlamento, usa le armi non convenzionali. Prima hanno tentato con un referendum bocciato, non gliel'hanno accolto, poi ha messo di mezzo la Corte Costituzionale. La Suprema Corte, parte terza, imparziale, come sempre. Io dico solo che 5 vengono indicati dal Presidente della Repubblica, 5 dai magistrati stessi e 5 eletti in Parlamento, quindi sicuramente imparziali. Hanno dovuto dire che la legge è costituzionale, però hanno messo tutta una serie di vincoli, paletti,
che a un certo punto mi sembrava che la sua realizzazione fosse diventata quasi impossibile. Perché lo dico chiaro e tondo, a un certo punto mi era venuta voglia di mollare tutto e dire non si potrà mai fare. Però io mi sono ricordato di quel quasi impossibile, e quando c'è un quasi mi è venuta in mente la frase di Bossi di un tempo: mai mulà, e io non ho mollato e sono andato avanti. Volevano i LEP, ho scritto la legge sui LEP che verrà esaminata proprio già da settembre da parte del Senato. Ho proseguito i negoziati con Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria su 3 materie non LEP, a partire dalla protezione civile. Io sarò orgoglioso il giorno che, se c'è una calamità, sarà il governatore il giorno dopo a dichiarare lo stato di emergenza e non lo Stato centrale dopo 6 mesi. E finalmente, grazie a Giancarlo, abbiamo messo anche i soldi nel fondo delle emergenze regionali, le professioni, la previdenza complementare integrativa, perché tutti fingono di dimenticarsi che senza quella terza gamba che non è mai partita, che io voglio invece parta dalle regioni, finalmente quei ragazzi che saranno i futuri pensionati non abbiano col sistema contributivo una vera miseria. È giusto che uno vada in pensione con una pensione degna della propria vita. I governatori mi hanno detto di sì, però a condizione che ci fosse anche la sanità. Io sono assolutamente d'accordo con loro. È assurdo che quel riparto del fondo, su cui devono trovare l'intesa tutti i presidenti di regioni, poi ti venga a essere usato con altri parametri che ti impone ancora lo Stato. Lasciateci usare i nostri soldi e finalmente finiranno le liste d'attesa. Io ho avuto l'ok dei governatori, ho avuto l'ok da 13 ministeri e 13 ministri e siamo andati al tavolo di maggioranza con la Meloni, Tajani, Salvini ed altri. Mi hanno detto: van bene le materie, va bene il metodo che hai seguito, van bene i contenuti, quindi noi un testo di una preintesa l'abbiamo predisposto. Quando la Meloni mi ha detto quando dovremmo sottoscrivere la preintesa, e gli ho detto oggi, sicuramente questa settimana. Poi ovviamente non sono mica scemo, lo sapevo che magari la bandiera da mettere qui con la preintesa firmata non me la lasciavano fare, non potevo ignorare che ci sono 7 regioni al voto, di cui 3 avrebbero strumentalizzato l'autonomia perché non hanno ancora capito di capirla o soprattutto non l'hanno mai letta. E quindi abbiamo accettato, c'era Matteo, c'era Giancarlo, c'ero io, e si sono impegnati a sottoscrivere non le preintese ma le intese per il dicembre 2025. Abbiamo accettato con una condizione, perché io nel 2009 avevo fatto approvare il federalismo fiscale, una legge delega, e non sono mai arrivati i decreti attuativi di quel federalismo, e abbiamo avuto il sì e il via libera che fra legge di bilancio e decreto legislativo entro la fine dell'anno intese e federalismo fiscale. Chiudo parlando di un fiore all'occhiello che mi sono messo ieri, perché ieri è stata pubblicata la legge sulla montagna. L'ho scritta io, mi hanno aiutato in tanti e ringrazio tutti, ma finalmente le terre alte avranno 200 milioni che vanno alle vere terre alte e non a quelli che non c'entra niente con la montagna, a partire da quelli che sono i servizi essenziali, la sanità, la scuola, la famiglia, il fare impresa e anche un angolino per i cacciatori. Si apre oggi la stagione venatoria, abbiamo messo la possibilità di controllare il numero dei lupi, degli orsi, e soprattutto si può ripartire con la caccia non agli uccelli migratori ma per tutte le altre specie nei valichi montani
dove un TAR della Lombardia li aveva bloccati completamente. Chiudo dandovi un benvenuto come bergamasco, orgoglioso di esserlo. Un grazie agli organizzatori del Provinciale di Bergamo, della Lombarda, e un grazie a tutti voi, popolo di Pontida, perché, e chiudo, veramente per me la Lega non è un partito, non è un movimento. Per me la Lega è un sogno, è una fede, è un credo. E io sono sicuro che queste cose non vengano dalla testa, ma vengano anche dal cuore. Manzoni diceva di Don Abbondio: il coraggio o uno ce l'ha o non se lo può dare. Non è vero, caro Manzoni, voi solo il coraggio non solo ce l'avete, ma riuscite anche a darcelo. E ricordo due uomini di grande cuore e coraggio, a uno Umberto per fargli gli auguri che ho fatto direttamente per il suo compleanno, e un altro uomo di cuore di cui purtroppo l'altro ieri è mancata la sua presenza. Ieri sono andato al suo funerale, si chiamava Ettore Pirovano, un grande leghista. Buon viaggio Ettore e viva Pontida! Ciao! Grazie anche Alberto. qui l'affetto di Calderoli per Bossi e per Ettore Pirovano, ci uniamo in questo abbraccio. L'autonomia ormai insomma è a buon punto nelle parole del ministro, ma adesso tocca al titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti. Per Giancarlo Giorgetti. Grazie, mi devo confessare che è sempre un'emozione parlare da questo palco, e adesso da ministro vi dico che non posso dimenticare l'emozione che la prima volta ho provato arrivando a Pontida, l'emozione di vedere tutte le bandiere che sventolavano, sventolate le bandiere, perché sono la testimonianza della diversità, e che la diversità come valore da difendere nell'autonomia, nel federalismo. E naturalmente per chi fa il ministro occorre distinguere quello che è cuore e quello che mente. Il cuore che ci insegna e che batte forte qui a Pontida, che ci lega alle nostre radici, alle nostre tradizioni, al nostro essere che continua e dura nel tempo, come lo testimoniano i tanti anziani, reduci, ma i tanti giovani, anche i tanti bambini che sono presenti su questo prato. Radici che però, ci insegna Pontida, possono sopravvivere e durare soltanto se abbiamo presente i valori di un movimento come ci sono stati insegnati proprio qui su questo palco, che può vivere e sopravvivere soltanto se ha soltanto un capo nazionale, un capo regionale, un capo provinciale, un capo a livello di comune. E ci vuole rispetto per la gerarchia, perché altrimenti finiremo come tutti gli altri che sono scomparsi nel nulla. E questo cuore si confronta ogni giorno, ve lo dice chi fa il ministro dell'economia e delle finanze, con la mente, con la razionalità, con il dovere svolgere il proprio ruolo in modo responsabile. E questo è un termine che si coniuga e si collega bene anche questo con l'autonomia che chiediamo. Avendo ben presente che ogni euro che spendiamo è un euro che deve essere chiesto in termini di tasse ai nostri cittadini, e quindi la responsabilità ci impone di essere molto rigorosi su come si spendono i soldi, e quel successo di questo governo è perché ha messo fine a sprechi e sperperi. E naturalmente l'obiettivo nostro è quello di ridurre il carico fiscale, quello di arrivare anche alla pace con i contribuenti
non ce lo dimentichiamo, non dimentichiamo gli impegni e le promesse che abbiamo fatto qui su questo prato. E anche la responsabilità, una responsabilità pesante, quella di custodire i vostri risparmi, perché chi ha dato fiducia allo Stato e ha messo i risparmi nei BTP, nei bot, in qualche modo confida che ci sia un governo responsabile che li possa tenere protetti. Ecco, queste sono le responsabilità ed è un peso, ve lo posso dire tranquillamente, è un peso che grava ogni giorno su chi ha queste responsabilità. Per andare avanti bisogna essere a posto con la propria coscienza. E bisogna essere a posto con la propria coscienza e con la coscienza di Pontida, e cioè della promessa a giuramento che abbiamo fatto a tanta gente che su questo palco è venuto. E tra le poesie da imparare a memoria, caro il mio ministro dell'istruzione, c'è anche il giuramento di Pontida del Berchet. Impariamolo a memoria, che con le nostre bandiere ci darà la carica, perché lo slogan di quest'anno di Pontida è quello, diciamo così, scontato di liberi e forti, ma si potrà essere liberi soltanto se saremo forti. Senza forza non ci sarà libertà. Viva Pontida, viva la Lega! Il bellissimo ricordo del giuramento di Pontida del Berchet, il concetto di rispetto da parte dei ministri e soprattutto del ministro dell'economia per i fondi, per i soldi dei contribuenti, la serietà di tenere in piedi i conti dello Stato, il no agli sprechi. Adesso tocca ai vice segretari. Affiancano Matteo Salvini nel compito esaltante di guidare la nostra Lega, sempre in direzione ostinata e contraria. Un saluto ai nostri fantastici 4, un saluto ai vice segretari. È da sempre in prima linea per pensioni eque. È una forza della natura che spaventa soprattutto la CGIL. L'applauso per Claudio Durigon. Ciao Pontida! È bellissimo vedervi da qui. Sono senza voce, ma non potevo mancare a salutarvi, a darvi con orgoglio la mia presenza. È la mia prima esperienza da questo palco. È la mia prima esperienza di vice segretario, a cui va il merito a tutti quei militanti, dirigenti, amministratori che hanno dato insieme a tutti quanti noi la forza di avere anche me in questo partito come vice segretario. Vengo da una famiglia del nord, una famiglia veneta. Oggi, quando sentivo Luca Zaia parlare di territorio, parlare di scelta che noi abbiamo fatto per difendere il nostro territorio, era per me un orgoglio, era ricordare i miei nonni, ricordare ciò che hanno fatto. E allora credo che siamo in un momento storico importante. La Lega sta facendo grandissimi passi in avanti. Ieri, mentre venivamo a Pontida, ho scritto un messaggio nella nostra chat dove sinceramente volevo ringraziare per quello che oggi viviamo la nostra comunità del Lazio, da cui io provengo. E quindi grazie Lazio, grazie Latina. Ma oggi un saluto lo voglio fare ai tanti militanti, ai tanti dirigenti, vi perdonerete, che vengono da tanti chilometri di strada, da tante ore, che sono qui per testimoniare la voglia di andare avanti. Provo ancora ad andare avanti perché ci tengo davvero a raccontarvi ciò che per noi è. Vengo da un weekend molto importante fatto a Cosenza per trainare la Lega della Calabria. Vedrete che grandi risultati porteremo in queste elezioni regionali. Saremo
sicuramente una grande sorpresa, la sorpresa che ci darà forza ancora di più per andare a conquistare le battaglie storiche della Lega, perché la Lega è una e che insieme tutti quanti possono dare risposte al proprio territorio. E allora, ringraziando quei ragazzi che vengono dal sud, laboriosi e silenziosi, voglio oggi firmare anch'io la carta della Lombardia, perché quella non è soltanto la carta della Lombardia, è la carta del buon governo, è la carta della buona amministrazione che dobbiamo trasmettere a tutti quanti noi. Ricordo a tutti, quando andiamo girando per le nostre scorribande elettorali, sanno tutti cosa significa il buon governo della Lega, sanno tutti cosa significa il buon governo del Veneto, e credo che il Veneto oggi ha ancora una forza in più, ringraziando Zaia per tutto quello che ha fatto, ma oggi abbiamo Alberto Stefani che potrà sicuramente continuare quel percorso. Nella mia presentazione si parlava delle pensioni eque. Io entro nella Lega per un sogno che mi hanno trasmesso due uomini, uno Giancarlo Giorgetti e l'altro è Matteo Salvini, di dare risposte ai lavoratori. Ho preso l'impegno e questo lo porteremo avanti. Scalzeremo la legge Fornero, l'abbiamo già fatto con la quota 100, daremo ancora impulso a una pensione equa. Non riesco ad andare avanti per la voce, ma vi dico viva la Lega, viva Matteo Salvini, viva il popolo di Pontida. Grazie. Un appassionato Roberto Durigon, Claudio Durigon, che naturalmente da sottosegretario al lavoro e politiche sociali non può non sottolineare l'impegno per delle pensioni eque. Firmerà anche lui la carta della Lombardia, perché è la carta del buon governo leghista. E adesso Silvia Sardone. Grazie, ciao a tutti! È un'emozione per me parlare da questo prato oggi, è un'emozione anche perché questa è la prima Pontida senza mio suocero Bruno Caparini, che la Lega l'ha fondata, e lui che ha fondato la Lega Nord, quando ha saputo che oltre ad avere origini trentine, e saluto i trentini qua presenti, avevo anche origini pugliesi, mi rispose dicendo: pugliesi, grandi lavoratori, e questa è la Lega unita da nord a sud in nome della libertà. Questa è una Pontida particolare, è una Pontida per la libertà. Dovete sapere che questa settimana in un municipio a Milano il Partito Democratico ha negato il minuto di silenzio per Charlie Kirk paragonandolo alle Brigate Rosse. Ma vi rendete conto? Sono sempre i soliti comunisti analfabeti di libertà. Ci insultano, ma non ci pieghiamo. Ci minacciano di morte, ma ci fanno solo capire che siamo dalla parte giusta. Noi non abbiamo paura. Noi non abbiamo paura. Io credo fermamente che la battaglia più grande che dobbiamo portare avanti nei prossimi anni sia quella contro l'islamizzazione dell'Europa e del nostro paese. Solo la Lega lotta contro il pericolo islamico. E allora dobbiamo dirlo chiaramente. Noi non vogliamo i veli islamici ovunque, anche sulle bambine. Noi non vogliamo la Sharia, la legge dello Stato è una sola. Noi non vogliamo le moschee abusive, noi non vogliamo il richiamo del muezzin delle nostre città, noi non vogliamo vedere minareti ovunque, noi non vogliamo i matrimoni combinati, noi non vogliamo manifestazioni islamiche nelle nostre strade dove le donne vengono chiuse nei recinti. Noi non vogliamo che una donna per uscire di casa debba chiedere il permesso al marito. Aspetta.
Noi non vogliamo la chiusura delle scuole per il Ramadan. Noi non vogliamo che i nostri figli vengano mandati in gita scolastica dove? Ma in una moschea, ma per favore. Noi non vogliamo togliere il crocifisso dalle aule delle nostre classi scolastiche. Noi non vogliamo rinunciare al presepe. Noi non vogliamo rinunciare ai canti di Natale. Ci siamo rotti i coglioni. Ma chi è che si deve integrare? Noi o loro? Noi o loro? Quando la storia ci ha chiamati, noi ci siamo sempre stati. Noi siamo il popolo di Lepanto, noi siamo il popolo di Pontida e ci saremo tutte le volte in cui qualcuno oserà mettere in discussione la nostra identità, i nostri valori, la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra libertà. Noi non siamo come la sinistra che in cambio di una manciata dei voti della comunità islamica svende ciò che siamo. Non un solo centesimo sarà concesso loro senza un accordo con lo Stato. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare. Faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria. Dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro. Potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono immaturi della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene e elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia. Perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. L'Islam radicale è la spada che la sinistra vuole usare per tagliare la gola all'Occidente e noi non glielo permetteremo. E poi dobbiamo essere chiari, questo è un popolo unito, siamo tra amici, c'è ancora un grande problema, l'immigrazione irregolare. Dobbiamo agire, basta compromessi. Governiamo in tante città, in alcune regioni, siamo al governo nazionale. Abbiamo dimostrato con Matteo Salvini che sappiamo gestire il problema. E allora dobbiamo agire ora, se non ora, quando?
dobbiamo farlo noi. E dobbiamo farlo nonostante i no della sinistra e anche il mal di pancia di qualche alleato. Dobbiamo farlo per il nostro presente e per il futuro dei nostri figli. Confini chiusi, nazione sicura, basta clandestini! Io non credo, come dice la Boldrini, che tutti gli immigrati siano delle risorse che ci pagheranno le pensioni. Anche perché, diciamolo chiaramente, tutti i sussidi, il welfare vanno solo a loro. Che non ci prendano per il culo. Abbiamo troppi stranieri che delinquono nelle strade, abbiamo le baby gang, abbiamo i Maranza che insultano le forze dell'ordine. E allora dobbiamo essere chiari. Se vieni qua e insulti la polizia, insulti il nostro paese, non puoi stare qua, torni a casa tua. I primi a non volerli sono i tanti immigrati per bene che pagano le tasse, che non li sopportano più. E allora io vi chiedo, questi delinquenti stranieri dobbiamo mandarli a casa, sì o no? Sì o no? Fatevi sentire, dobbiamo mandarli a casa, sì o no? E allora la parola è una sola: remigrazione! 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 Dobbiamo avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome. È in atto una vera e propria sostituzione. E io non voglio che il popolo di Pontida venga sostituito. Non voglio che gli uomini di Pontida vengano sostituiti da 4 Mao Mao con la barba lunga. Non voglio che le donne di Pontida vengano sostituite da gente che va in giro con un sacco della spazzatura addosso. Saremo ovunque, contro chiunque, per difendere la nostra libertà, perché siamo leghisti, perché siamo la Lega, perché siamo il movimento di lotta e di libertà. E quindi viva la libertà, viva la nostra cultura, viva la nostra identità, viva le nostre tradizioni e viva la Lega! Grazie Silvia! Silvia Sardone, molto sentita, molto sostenuta, molto chiara anche a tutto campo, no all'islamizzazione, sì però all'intesa tra lo Stato e la religione islamica. Avete sentito? Una società nella quale le radici cristiane, la propria identità, siamo il popolo di Lepanto, addirittura il 7 ottobre del 1571 viene evocato. E adesso Alberto Stefani. Grazie a tutti, mi perdonerete un po' di emozione, questa è la prima volta che parlo da questo palco e per 20 anni, fin da bambino, sono stato su quel pratone con la mia bandiera, con la bandiera della mia regione in mano, perché questa è la Lega, comunità, generazione per generazione, e questo deve continuare ad essere la Lega. E questo valore, questo modello di partito è quello che ci ha permesso di superare attacchi, strumentalizzazioni, attacchi di ogni tipo. E noi dobbiamo continuare con il coraggio nel cuore, con il coraggio di essere leghisti. Noi siamo la comunità delle persone semplici, delle persone umili, delle persone che tutti i giorni lavorano e combattono per fare qualcosa di bene per sé e per gli altri. Non siamo come qualche sedicente democratico che pensa sempre di avere la verità in tasca e pensa sempre di avere ragione. Siamo la comunità delle differenze territoriali e questo è l'unico prato su cui tutte le regioni possono orgogliosamente sventolare la propria bandiera con le proprie specificità, con le proprie tradizioni. Questa è la Lega che noi dobbiamo difendere e dobbiamo tutelare, la Lega delle differenze, delle territorialità e delle autonomie. Siamo una comunità che alle volte si appassiona, alle volte si incendia, alle volte magari si scalda,
ma siamo una comunità che non conosce nel suo passato, nel suo presente, nel suo futuro, non conosce odio e non conosce violenza. L'odio e la violenza sono da un'altra parte e lì devono restare. Noi dimostreremo che la forza delle idee vincerà sempre sull'intolleranza e sulla pochezza della violenza. E quando qualcuno in televisione difende un assassino di un ragazzo di 31 anni, quella è la vera intolleranza. Quello è quello che noi dobbiamo combattere. Lasciamo agli altri l'odio. Lasciamo agli altri, gli odiatori da social network che pensano di passare le proprie giornate ad insultare gli altri, ad insultare i partiti e i movimenti come il nostro che cercano di fare qualcosa di bene per gli altri. Lasciamo agli altri l'intolleranza. Noi prendiamoci la parte migliore della società, la parte migliore della società civile. Chi lavora, chi produce, i tanti giovani che non sono solo perditempo, ci sono tantissimi giovani che tutti i giorni studiano, lavorano, si impegnano nella scuola, nell'università, nel lavoro, nel volontariato. Questi dobbiamo rappresentare. Siamo la comunità che difende il lavoro, chi produce lavoro, chi tutela il lavoro, non come qualche altro movimento che nei programmi delle elezioni regionali sta lanciando il reddito di cittadinanza regionale. Queste sono offese per i territori come i nostri. Noi siamo la comunità di chi sa assumersi responsabilità, delle persone a cui la responsabilità non fa paura, ai tanti amministratori, ai tanti assessori, ai tanti sindaci, al nostro governo tutto, ai presidenti di regione, uno tra tutti, Luca Zaia, che ha preso per mano questa regione e l'ha resa grande per 15 anni e per tutti gli anni che verranno. A noi la responsabilità non fa paura e la nostra sfida è proprio questa, quella della responsabilità, quella di chi ci mette la faccia, quella di chi non si nasconde, perché ci sono due modi di fare politica: chi si adegua sempre, chi si conforma, chi si nasconde e chi invece la strada di chi non vuole conformarsi la vuole percorrere. Sa che ci saranno dei rischi, sa che ci saranno dei pericoli, ma quella è l'unica strada che ci permette di difendere i valori per cui siamo nati e per cui siamo qui da anni, e noi quella strada la percorreremo con orgoglio. Siamo la comunità delle radici profonde, delle specificità, delle tradizioni. Siamo una comunità che si prende per mano e che lascia da parte le normali incomprensioni che possono esserci tra di noi. Quelle non esistono, perché c'è un fine più grande, c'è un fine ultimo, che è difendere i valori delle nostre terre, che è difendere la nostra gente, che è difendere chi produce, che è assumersi delle responsabilità, che è difendere i nostri valori cristiani. Questo è quello per cui noi dobbiamo combattere. E allora in un mondo in continua evoluzione, ma soprattutto in una società in cui vige odio, intolleranza, in cui guerra e violenza fanno da padrone, in cui ancora adesso, tutti i giorni, subiamo l'intolleranza di chi pensa di avere sempre la verità in tasca, c'è una comunità che non molla mai, c'è una comunità libera, c'è una comunità che vuole assumersi delle responsabilità, c'è una comunità coraggiosa che non molla mai, e questa comunità si chiama Lega. E questa comunità ha ancora tanta voglia di sognare, ha ancora tanta voglia di vincere. Grazie a tutti, viva la Lega, viva la libertà, viva il coraggio e viva San Marco! Grazie Alberto!
Anche qui Alberto Stefani, acclamato tra l'altro alla folla che gli grida presidente, presidente, e adesso il generale Roberto Vannacci. Generali, l'applauso per Roberto Vannacci! Ciao popolo della Lega! Ciao, ciao Pontida! Ciao a tutti voi! Chi nell'ora dei rischi è codardo, più da voi non isperi uno sguardo e senza nozze consumi i suoi dì. Così si esprimeva il Berchet, grande poeta nazionale, in riferimento a quei giovani, forti e coraggiosi che 850 anni fa si sono riuniti su questo stesso pratone e hanno giurato fedeltà contro lo straniero. E oggi noi rinnoviamo questo giuramento. Ma lo straniero non è quello che ci vogliono far credere alcuni telegiornali e alcune testate giornalistiche. Non è quello per cui ci vorrebbero far spendere 800 miliardi in armi. Lo straniero purtroppo è già tra di noi, ci ha già invaso. È lo straniero dei porti aperti, è lo straniero che invade le nostre città, che purtroppo molto di frequente stupra, violenta, ruba, rapina e che ci vuole imporre la propria cultura alla nostra cultura millenaria. Quello è lo straniero ed è oggi che noi qua con la stessa fiducia e con la stessa forza rinnoviamo questo giuramento. Perché, vedete, c'è un altro grande poeta che è stato futurista ed è il grande Alessandro Manzoni e che in una frase di un suo poema ha espresso esattamente la situazione che stiamo vivendo oggi. Il Manzoni diceva, riferito all'Italia, che non disse al germano giammai: va, raccogli ove arato non hai, l'Italia ti do. Oggi il germano non c'è, ma sostituiamo quella parola. Che non disse al musulmano giammai: va, raccogli ove arato non hai, l'Italia ti do. E vedete come quel poeta è stato estremamente premonitore su quello che sta succedendo oggi in Italia. E noi ci siamo stancati, non vogliamo regalare più nulla a nessuno, non vogliamo cedere quello che a noi è costato sangue, sudore, fatica, lavoro, sacrificio, a chi non riconosce la nostra civiltà, anzi a chi vuole imporre le proprie tradizioni e la propria cosiddetta cultura sulla nostra. E se ne facciano una ragione, perché a questi signori che non rispettano le nostre norme, che non rispettano le nostre leggi e che entrano illegalmente nei nostri confini, per questi signori c'è solo un futuro e si chiama remigrazione! Remigrazione! E ci chiamano e vi chiamano estremisti e ce ne freghiamo se ci chiamano estremisti. Loro chiamano a noi estremisti perché diciamo che chi entra illegalmente nei nostri confini debba essere rispedito a casa. Loro chiamano noi estremisti perché diciamo che chi delinque e chi non rispetta le nostre leggi deve finire in galera. E se non ci sono abbastanza posti ne costruiamo altre di galere. Loro ci chiamano estremisti perché non ci arrendiamo e non giustifichiamo il reddito di cittadinanza, perché secondo noi il pane ce lo guadagniamo con il lavoro, ce lo guadagniamo con il sacrificio, ce lo guadagniamo con il sudore e con tanta passione. Loro ci chiamano estremisti, ma i veri estremisti sono loro. E oggi è una giornata bellissima per riproporre questo giuramento, perché oggi è l'equinozio d'autunno, è il momento in cui il giorno è uguale alla notte e la voce di ognuno di voi è uguale alla voce di questi che ci chiamano estremisti. Perché nella realtà siamo noi la vera cuore di questa società. I veri estremisti sono loro. Sono loro che pretendono di accogliere tutti i disperati della terra. Sono loro che giustificano ogni criminalità con la scusa della giustizia sociale
e dell'iniqua distribuzione della ricchezza. Sono loro gli estremisti che ci vogliono imporre di non servire più il prosciutto nelle nostre mense scolastiche e il cibo con cui sono cresciuti milioni di italiani perché non aggrada a qualche straniero. Sono loro gli estremisti perché non accettano alcuna forma di progresso e di tradizione. No TAV, no TAP, no trivelle, no ponte, no caccia, no motori. Loro sono gli estremisti. E sono loro gli estremisti che chiamano risorse persone che non pagano un euro di tasse e che si appropriano di quello Stato sociale che noi abbiamo costruito con la nostra fatica. E in ultimo, sono loro gli estremisti che attribuiscono un valore diverso alla vita delle persone in base alle idee che queste persone promuovono, come hanno fatto con Charlie Kirk, recentemente vilmente assassinato negli Stati Uniti. Noi oggi ripetiamo questo giuramento e siamo convinti, nel ripetere questo impegno, che le leggi che vengono promulgate da un Parlamento eletto dal popolo italiano non possono essere sconvolte da 4 giudici che poggiano le loro naticucce sulle poltrone comode di Bruxelles. Questo è il vero sovranismo. Il vero giuramento che noi facciamo qua è padroni a casa nostra. Padroni a casa nostra. E oggi qua io non vedo solo un popolo della Lega, vedo una generazione. La generazione di quelli che pensano che gli italiani abbiano sempre regalato al mondo bellezza, genio, progresso, arte, saper fare. Degli italiani che non si arrendano, degli italiani che cascano ma si rialzano più forti di prima, degli italiani che vogliono andare avanti, che superano le difficoltà, degli italiani del Tasi e tira. E non ci arrendiamo noi di questa generazione alla società multiculturale imposta. Non ci rassegniamo alla società meticcia che vorrebbe qualcuno. E non ci rassegniamo all'islamizzazione delle nostre città. Noi andiamo avanti. Eccola la generazione di Pontida, ecco la generazione dei padroni a casa nostra. Grazie Pontida! Grazie generale! E allora, remigrazione, padroni a casa nostra, la citazione di marzo 1821 di Alessandro Manzoni. Adesso c'è un messaggio da parte di Santiago Abascal, il presidente di Vox dalla Spagna. In molti guardano Pontida con speranza, non solo dall'Italia, anche dall'estero. Non ha potuto essere fisicamente qui con noi, ma ci ha tenuto a mandarci un messaggio. Pontida saluta il leader di Vox, Santiago Abascal. Mi sarebbe piaciuto partecipare di persona, dice Abascal, ma come sapete un contrattempo dell'ultimo minuto mi ha impedito di stare con voi e conoscere in prima persona il famoso evento annuale della Lega e godere insieme a voi di quell'atmosfera di patrioti italiani. Questo è il cammino, quello della collaborazione, cooperazione, alleanza tra tutte le forze patriottiche, cercare accordi sulle differenze per difendere la sovranità nazionale. Questo è il cammino, anche se sarà molto difficile, perché vogliono finirci, cercheranno di intimidirci con la persecuzione, con minacce e violenza. Lo abbiamo visto nelle ultime settimane, ricorrono a tutto questo perché sono incapaci di controbattere le nostre idee. Per questo possono solo demonizzarci e disumanizzarci. Caro Matteo, cari amici della Lega,
Grazie per il vostro invito, grazie per la vostra accoglienza, grazie per essere rimasti fedeli all'Europa delle patrie, grazie per aver combattuto perché l'Italia rimanga Italia e rendere così grande il nostro continente. L'islamismo non può avere alcun rifugio in Europa, né quartier generale. Coloro che vengono a imporre una religione, quelli che vengono a maltrattare le donne. Ma mentre parla Pascal, noi abbiamo il generale Vannacci al gazebo, quindi apriamo la linea. Pronto? Pronto Antonino, buongiorno. Sì, Giulio, eccoci. Il generale Vannacci è qui con me, naturalmente lo ringraziamo. Buongiorno Grazie. generale. No, grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori in questa bellissima giornata del popolo di Pontida. Allora, abbiamo appena ascoltato il suo intervento dal palco. Se dovesse riassumere complessivamente questa giornata di Pontida, all'insegna di quale cifra caratteristica dal suo punto di vista? Ma intanto la giornata di Pontida è una giornata identitaria, una giornata in cui il popolo di Pontida rinnova quel giuramento fatto 850 anni fa da altri grandi coraggiosi che lottavano contro uno straniero, lottavano per la loro sopravvivenza, lottavano per la loro identità e lottavano per la loro cultura. Ed è questo quello che ogni anno qua a Pontida si rinnova. È chiaro che ha delle declinazioni diverse. Noi oggi ci troviamo a combattere uno straniero, ma lo straniero non è quello per cui ci vorrebbero far spendere 800 miliardi di euro in armi. Lo straniero purtroppo ce l'abbiamo già in casa e ne subiamo le conseguenze ogni giorno, quando sentiamo di stupri, di violenze, di rapine, di furti, di appropriazione indebita e soprattutto di tanta gente che vuole imporre la loro cultura sulla nostra. Allora noi non vogliamo negare l'accoglienza a nessuno, ma chi viene a casa nostra si deve adeguare alle nostre norme, alle nostre leggi, alle nostre tradizioni e alla nostra cultura. E questo è quello che chiediamo. E questo non solo ha un riverbero sulla politica che noi vogliamo portare avanti, ma un riverbero anche sull'aspetto sociale. Questi stranieri che arrivano a grandi quantità nel nostro paese stanno erodendo quel poco di stato sociale che è rimasto. Questo stato sociale che gli italiani si sono costruiti con il sudore, i sacrifici, il sangue dei propri nonni, dei propri padri e che a noi non ha regalato nessuno. E invece oggi noi lo regaliamo ai disperati della terra. È l'ora di finirla, dobbiamo arrivare a bloccare l'immigrazione clandestina, dobbiamo accettare a casa nostra solo quelle persone che rappresentano un valore aggiunto per la società. E poi dobbiamo lottare anche per altre storture del nostro sistema, il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo sempre pensato che il pane ce lo guadagniamo con il lavoro e con il sacrificio e con tanta passione e che non possiamo regalare risorse a chi invece sta seduto su un divano. E noi dobbiamo anche reclamare la nostra sovranità al tavolo europeo dove io siedo e dove continuamente si stanno erodendo fette di sovranità nazionale a discapito degli Stati membri. Anche sull'aspetto giuridico, le leggi votate nel Parlamento italiano, Parlamento eletto da un popolo italiano, non possono essere stravolte dai giudici europei che siedono a Bruxelles, perché questo vuol dire cedere la nostra sovranità e la sovranità del popolo a qualcun altro. E non può esistere una democrazia senza sovranità popolare. Ecco, a proposito di questo, generale, io volevo chiederle proprio, visto che lei siede anche nell'Europarlamento, e visto che Pontida è anche il luogo dove tradizionalmente i territori chiedono più autonomia, come è successo con la presentazione della carta alla Lista Lombarda, no, da parte della Lega Lombarda. Ecco, qual è il livello più opportuno per dare efficacia alle battaglie di cui lei ci ha appena parlato? Che forza può avere il territorio, la regione rispetto allo Stato centrale e a sua volta lo Stato centrale quanto è condizionato da quello che viene dall'Europa? La risposta lei c'è dentro? Certo, no, ma io ha fatto un'idea di gerarchia, di peso. Io rispondo anche portando qualche cosa dalla mia precedente esperienza. Ogni livello ha la sua importanza, il livello strategico, il livello operativo, il livello tattico. Quindi le battaglie vanno portate in maniera sincronizzata e contemporanea a tutti i livelli. È chiaro che il livello europeo è quello che secondo me ha un peso maggiore. Pensiamo solamente che da un punto di vista giuridico-legislativo il 70% del lavoro fatto in Italia deriva proprio dall'implementazione delle normative e delle leggi di Bruxelles. E questo però è un po', riguarda tutti i settori. Pensiamo alla politica agricola, pensiamo all'industria, pensiamo alle altre imprese. E poi la battaglia che noi conduciamo a Bruxelles deve avere il suo ritorno a livello sia nazionale, quindi il Parlamento, il Senato, e anche regionale, e anche comunale. Deve essere un'attività sincronizzata per raggiungere il massimo risultato utilizzando al meglio le forze a disposizione. L'ultima cosa,
Lei ha accennato prima al disegno di utilizzare 800 miliardi per le armi, per la guerra. È il suo campo, è la sua vita. Oltre alla sua esperienza, alla sua sensibilità, cosa le dice? Stiamo andando incontro a scenari di guerra reali o sono pericoli che si possono ancora evitare? No, io sono convinto che siano pericoli che si debbano evitare e che siamo ancora in tempo per evitarli. Oggi noi dobbiamo ricercare la pace, invece in Europa c'è una commissione, una von der Leyen che ci propone una guerra ad oltranza. I rischi li evitiamo trovando una situazione di pace. E vedo che ormai anche altre persone che hanno un'idea diversa dalla mia stanno raggiungendo i miei stessi propositi e le mie stesse proposte. Ieri ho letto un articolo addirittura di Amato che sta dicendo che attualmente l'unica soluzione è trovare una pace oggi, perché la pace di domani ci costerà maggiormente rispetto a quella che riusciremo a concludere oggi. Riguardo la guerra tra Russia e Ucraina, l'esercito russo continua inesorabilmente ad avanzare sul territorio ucraino e a meno di non scatenare una guerra tra la NATO e la Russia, cosa che ci porterebbe sull'orlo del baratro della distruzione termonucleare, noi oggi dobbiamo cercare un negoziato, dobbiamo cercare una pace, dobbiamo cercare una cessazione della conflittualità. Ci costerà qualcosa, ma ci costerà meno che aspettare. Qual è il suo parere generale tecnico, mi viene da dire, su quel che è accaduto in Polonia, in Estonia? La Russia provoca, la Russia sconfina, fa scattare la reazione della NATO. Guardi, per rispondere con consapevolezza a quello che mi ha chiesto dovrei avere accesso a tanti dati informativi ai quali non ho accesso. Però leggendo su fonti aperte di quello che si è trattato, la cosa è stata totalmente ridimensionata. Intanto non si è trattato di un attacco armato. Sembra che ci sia stato uno sconfinamento, ma questo può essere prodotto da tante circostanze, non ultima il fatto che questi droni possano essere stati disturbati e quindi aver perso la loro rotta iniziale. Fatto sta che i danni sul suolo polacco sono stati causati da un missile lanciato da un F-16 polacco per abbattere uno di questi droni. Quindi non si può trattare di attacco armato. È chiaro che in prossimità di una zona di conflitto ci sono dei rischi perché ci sono delle forze che opposte a stretto contatto e per evitare questi rischi l'unico modo per agire è cercare la pace e cercare di non far spiralizzare questo conflitto, di abbassare il livello conflittuale e di raggiungere finalmente una pace. Purtroppo in Europa della pace non ne parla nessuno. Ci hanno ubriacato col concetto della pace giusta che non è mai esistita nella storia dell'umanità. Invece noi dobbiamo conseguire la pace ragionevole. E gli unici che parlano di pace oggi sono Trump e Putin. L'Europa continua a parlare di guerra a oltranza. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Varato il 19° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia e non abbiamo ancora capito che queste sanzioni non hanno ottenuto ad oggi alcun risultato. Ecco, su questo tema le rubo proprio un minuto. Il supremo capo del nostro Consiglio di Difesa, cioè il Presidente della Repubblica, ha detto siamo in una situazione nella quale basta, come nel 1914, una pistolettata, un errore, un qualsiasi avvenimento per scatenare la guerra. Lei la vede così? Io credo che il pericolo ci sia, ma questo pericolo è spiralizzato anche da una certa stampa che non manca l'occasione per cercare di infondere paura, terrore nell'ambito della popolazione, nell'ambito della cittadinanza. Quindi dovremmo tutti cercare di abbassare i toni, dovremmo tutti cercare di guardare con razionalità e pragmatismo quello che sta succedendo nella frontiera orientale e, ripeto, dovremmo tutti ricercare la pace, perché poi la scintilla che dà il fuoco alla polveriera può avvenire in qualsiasi momento. Grazie a Roberto Vannacci. Grazie ancora. Grazie a tutti e buona giornata. Benissimo Giulio, so che adesso c'è Silvia Sardone con te. Vediamo un attimo se dovremmo avere... Eccoci. Un momentino che stiamo per avere Silvia Sardone. Nel frattempo sta parlando Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere, lo sapete, perché è accusato di colpo di Stato in Brasile. Regia, abbiamo ancora Giulio Cainarca. Sì, Giulio, ci sei? Mi senti?
Sì, perfettamente, prego. Benissimo, allora Antonino, è con noi, come dicevi, Silvia Sardone, le passo subito la parola perché l'abbiamo sentita dal palco. Allora, vorrei chiedere a Silvia Sardone, no, questo lo tengo, non c'è problema, siamo poi in energia. Va benissimo, va benissimo. Che abbiamo appena ascoltato dal palco. Se dovessi riassumere ancora ulteriormente in una formula di 3 parole questa partita, quali userei? Identitaria, libera, coraggiosa. Bene, mi viene da chiederti 2 cose. Da lombarda, visto che è stata presentata qui una carta da parte della Lega Lombarda, una carta dell'autonomia, come si riesce, diciamo, lo domandavo prima anche al generale Vannacci, a mettere a posto i livelli di governo in questo paese nel quale non si capisce se conta di più l'Italia, se conta di più l'Europa, chi comanda e qual è il livello di comando, di esercizio del potere più efficace, più importante. Dal tuo punto di vista? Il momento più bello della nostra storia è stata l'Italia dei comuni. Quello deve essere il nostro obiettivo, nel senso che la valorizzazione delle peculiarità di ogni singolo territorio. E poi io sono lombarda, insomma, lasciateci lavorare. Siamo il motore del paese, se la Lombardia corre tutta l'Italia. E quindi, insomma, per quello che per noi è importante il lavoro sull'autonomia. Non dovrebbero esserci ostacoli, però visto che a livello centrale, insomma, si può godere ancora di un paio d'anni almeno di un governo di colore consimile. Ma infatti questo è il tema, ne parlavo anche quando citavo la questione dell'immigrazione irregolare. Governiamo nei comuni, in molte regioni, siamo a governo del paese, dobbiamo intervenire noi per le nostre storiche battaglie. Sicuramente l'autonomia è una di queste, se non ora quando i cittadini se lo aspettano. Ultima cosa, su Milano questa volta, quanto dura ancora Beppe Sala? Dura fino alla fine? Ma io se dovessi scommettere direi purtroppo sì, detto questo noi sicuramente non gli renderemo vita facile. Ecco, il nostro Vincent qua che è milanista dice lo stadio di San Siro, tu come lo vedi l'affare dello stadio di San Siro? Innanzitutto forza Inter, così, giusto per riequilibrare, anche per il significato che milanista, vorrei salutare anche insomma gli amici interisti. In questi casi io normalmente dico sempre che il papà è milanista e il figlio juventino, così diciamo li prendo un po' tutti, no? Però no, a parte tutto, la questione urbanistica in generale su Milano è una questione oggi complessa e noi comunque non aiuteremo il sindaco Sala a studio libera, non faremo da stampella. Niente salva Milano. Ma al di là del salva Milano, che diciamo noi siamo stati tassati come quelli che li volevano forse più di altri, niente aiuto alla sinistra. Ultima cosa, a proposito di urbanistica, io non parlo qui della vicenda giudiziaria che avrà il suo corso, parlo però del fatto che nel silenzio i grattacieli più moderni di Milano, moderni tra virgolette, sono a Porta Nuova, sono del Qatar. Sono in mano a qatarioti per 3 miliardi e passa di investimenti. Di questa cosa non frega niente a nessuno. Ma io non sono contraria allo sviluppo della città, sono contraria alle speculazioni sui cittadini. I grandi momenti di sviluppo della città di Milano ci sono stati con i governi di centrodestra e io sogno che Milano possa tornare a quei momenti, possa tornare a sognare, possa tornare ad essere la città in cui chiunque con un sogno potesse realizzarlo indipendentemente dalla sua provenienza. Grazie a Silvia Sardone. Va bene, riprendiamo la linea allora Giulio, se non hai altri ospiti per il momento, e torniamo sul pratone con Flavio Bolsonaro. Soprattutto voi dite Dio sopra tutti, va bene? L'Italia soprattutto, Dio sopra tutti, l'Italia soprattutto, Dio sopra tutti. Matteo, che Dio ti benedica. Che Dio benedica la Lega, che Dio benedica l'Italia. Grazie mille, hasta la prossima. Grazie Flavio!
Origine e progresso, la bandiera del Brasile, l'Italia soprattutto, Dio sopra tutti, e noi saremo a nation under God, come dicono appunto gli americani. Mike Johnson per Turning Point USA. Ascoltiamo le sue parole. Mike Johnson è speaker della Camera dei rappresentanti USA. Ascoltare il messaggio dello speaker della Camera dei rappresentanti USA, Mike Johnson. Buongiorno. This is Mike Johnson, the Speaker of the United States House of Representatives here in Washington, D.C. Allora, per chi ci segue alla radio, vorrei poter essere con voi di persona nel bellissimo Pratone di Pontida per celebrare questo anniversario speciale. Come uomo dalle profonde radici italiane, mio bisnonno è partito dalla Sicilia per raggiungere l'America. Considero un onore straordinario che il mio amico vice premier Salvini mi abbia invitato a rivolgermi a questa grande folla di patriottici sostenitori della Lega. Voi conoscete bene questa storia perché le elezioni apprese allora sono importanti oggi quanto lo erano nel 1167. Fu infatti quasi 1000 anni fa, proprio su quel terreno che avete sotto i piedi a Pontida, che si formò un'alleanza medievale in risposta agli invasori esterni. Persone comuni, gente normale che temevano l'avanzata d'un potere imperiale e decisero che avrebbero preferito morire in piedi piuttosto che vivere sotto il tallone di un'autorità lontana decisa a sottrarre loro il controllo dei governi locali. È in questo stesso spirito che voi, fedeli e patriottici sostenitori della Lega, traete le vostre fondamenta. È un sentimento che noi americani conosciamo bene. Quasi 250 anni fa, l'anno prossimo sarà l'anniversario, un gruppo di coloni americani, temendo anch'essi l'avanzata di una potenza straniera, intrapresero la grande guerra di indipendenza contro gli inglesi. Ne seguì una straordinaria affermazione della libertà che si diffuse in tutto il mondo. Eppure, mentre oggi celebriamo il 35° anniversario dello storico raduno di Pontida e al tempo stesso ci avviciniamo ai 250 dalla fondazione dell'America, è evidente che alcune di quelle libertà di cui godiamo sono sempre più sotto attacco. Proprio la scorsa settimana il mondo intero ha assistito con orrore all'uccisione del mio amico Charlie Kirk, uno dei grandi promotori del conservatorismo politico, assassinato a sangue freddo. Charlie era un campione della libertà di parola, dell'espressione, aveva fiducia nel credo dell'America, la convinzione che siamo tutti creati a immagine di Dio e che la verità evidente è che i nostri diritti vengono da Dio, non dallo Stato. Charlie credeva che questi principi valessero la pena di essere difesi, per questo è stato assassinato. Mi ha commosso profondamente apprendere che il raduno di Pontida di quest'anno onorerà la missione di Charlie Kirk. E ancora di più nel sapere che il suo lavoro ha trovato così forte risonanza presso di voi, i nostri amici, a più di 4.000 miglia di distanza dall'altro lato dell'Atlantico. Questo per noi ha un significato enorme. Dunque lasciatemi dire in chiusura, Charlie non avrebbe voluto che chi lo amava fosse sopraffatto dalla disperazione. Avrebbe voluto fosse diffuso il suo messaggio per onorare la sua memoria e ampliare l'eredità che ha lasciato. Avrebbe voluto che parlassimo ancora più forte. Non avrebbe voluto ci ritirassimo dal confronto. Ci avrebbe incoraggiati a dibattere ancora di più. Non avrebbe voluto vivessimo nella paura, ma continuassimo ad affermare quella verità meravigliosa e senza tempo che proclamava ogni giorno in qualsiasi luogo a chiunque. Ancora una volta ringrazio il vice premier Salvini per questa opportunità e vi auguro una splendida celebrazione oggi. Grazie mille, che Dio vi benedica. E adesso il presidente di Rassemblement National, Bardella, eccolo qui, sta per arrivare. È il suo esordio a Pontida, è un amico della Lega, è l'incubo di Macron. Con Marine Le Pen rappresenta il futuro della Francia. Sono il primo partito. Un forte applauso
Siamo onorati di accogliere tra di noi, prima di Salvini, il presidente del gruppo dei Patrioti, Jordan Bardella. Cari amici della Lega, caro Matteo, cari patrioti d'Italia e d'Europa, è un gran onore essere oggi con voi nel cuore dell'Italia su invito del mio amico Matteo Salvini. Grazie Matteo per il tuo coraggio. Grazie per la tua determinazione, grazie per il tuo amore sincero per l'Italia e per il tuo popolo. Sei un esempio per tutti noi, per tutta l'Europa delle nazioni. Cercherò di parlare in italiano per rendervi onore. Vi chiedo di essere indulgenti con il mio accento francese, per favore. Francia e Italia sono due nazioni sorelle. Hanno costruito insieme la storia d'Europa. Condividono le stesse radici cristiane, gli stessi valori e oggi le stesse battaglie. Perché oggi è chiaro, i patrioti si stanno risvegliando in tutta l'Europa. Alle elezioni europee, una nuova ondata popolare è attraversato il continente. Abbiamo formato il terzo gruppo più grande al Parlamento europeo, il gruppo dei Patrioti. E questo, cari amici, è solo l'inizio. Ma le minacce sono tante. Mai la nostra civiltà è stata così fragile. Mai i popoli d'Europa sono stati così attaccati nel loro modo di vivere, nel loro lavoro, nella loro identità. L'Unione Europea di Bruxelles è diventata una macchina impazzita, una macchina che soffoca i nostri agricoltori, le nostre industrie, le nostre imprese. Una macchina che uccide l'innovazione con le norme, la crescita con le tasse, la competitività con l'ideologia. Bruxelles impone, Bruxelles punisce, Bruxelles distrugge. Intanto nelle nostre città, nei nostri territori, intere famiglie soffrono. Fabbriche storiche chiudono, regioni intere si sentono abbandonate. L'Europa abbandona i suoi figli, ma noi, patrioti, li difendiamo. Difendiamo la Francia che lavora, l'Italia che produce, l'Europa che crea. Difendiamo i contadini, gli artigiani, gli imprenditori, gli operai, i commercianti, tutti quelli che chiedono solo una cosa: vivere con dignità del proprio lavoro. Cari amici,
Siamo la voce dei popoli che nessuno ascolta più. Siamo i volti quell'Europa che a Bruxelles viene ignorata. Noi vogliamo libertà, libertà di produrre, libertà di lavorare, libertà di trasmettere e soprattutto libertà di restare noi stessi. Per questo motivo, con il gruppo dei Patrioti, abbiamo presentato una mozione di sfiducia contro la Ursula. Perché questa Commissione europea non difende più i popoli, difende solo le lobby, le ideologie e gli interessi stranieri. Voglio un'altra Europa, quella delle nazioni libere, non una superstruttura burocratica, non un impero postnazionale, ma una alleanza dei popoli, un'Europa che rispetta la storia, la cultura e la sovranità di tutti. C'è poi un'altra battaglia che ci unisce, la libertà di espressione, è il cuore della nostra civiltà occidentale, è ciò che permette il confronto, la verità e la democrazia. Ma oggi questa libertà è minacciata. In Europa si può rischiare la vita per aver disegnato una vignetta o per criticato l'islamismo radicale. E mentre i patrioti difendono la libertà, la sinistra radicale sceglie la violenza, sostiene i peggiori nemici dell'Occidente, giustifica il fanatismo, demonizza chi ama la propria patria. Il 7 ottobre 2023 i terroristi di Hamas hanno massacrato civili innocenti. E cosa fa la sinistra radicale? Osa parlare di atti di resistenza, giustifica l'orrore, attacca i patrioti, riscrive la realtà. In questo clima è stato ucciso Charlie Kirk, patriota americano. È stato ucciso perché parlava, perché dibatteva, perché non voleva tacere. Ha lasciato una moglie, 2 figli e un dolore immenso. A loro oggi de Pontida inviamo le nostre più profonde condoglianze. Ma Charlie Kirk lancia anche un messaggio, quello del coraggio, il coraggio di difendere le proprie idee, il coraggio di dire la verità, il coraggio di amare la propria patria anche quando dà fastidio. E questo coraggio che ci guida oggi a Pontida in tutta Europa. Cari amici, sappiamo una cosa: la nostra causa è giusta e la faremo vincere. In Francia la situazione è grave. Per un curioso paradosso, oggi l'Italia è più stabile della Repubblica francese. Ma vi dico con chiarezza, riporteremo l'ordine, ripristineremo l'autorità dello Stato, restituiremo l'orgoglio di essere francesi. Siamo pronti
siamo dati vincenti e quando governeremo riporteremo la sicurezza, libereremo il lavoro, proteggeremo i nostri agricoltori, ripristineremo le frontiere e ridaremo la parola al popolo. Il popolo francese deciderà per sé e nessuno potrà più imporgli quello che non vuole. È la stessa battaglia che voi portate avanti con la Lega. È la stessa battaglia di Matteo Salvini al governo. E sarà una vittoria comune, una vittoria europea. Oggi a Pontida con noi l'Europa rialza la testa. Viva l'Europa delle nazioni! Viva la libertà! Viva l'Italia! Viva Matteo Salvini! Viva la Francia! E allora Bardella, presidente del Rassemblement National, parole molto chiare, siamo pronti a governare. E adesso sale sul palco per l'intervento conclusivo proprio lui, Matteo Salvini. Quindi adesso giungiamo alla fine della kermesse di Pontida. Ecco allora il vice premier e segretario della Lega nonché ministro dei trasporti Matteo Salvini. Muore tutti i giorni. Chi non ha paura muore una volta sola. Il mondo ha bisogno di donne e uomini determinati, coraggiosi e senza paura. Non fermerete, non arresterete mai le nostre idee e la nostra voglia di libertà. Neppure i medici riescono a trattenerlo. È un esempio di forza, determinazione, coraggio. Nessuno meglio di lui incarna lo spirito della Lega di Pontida. Libero, forte, senza paura. Pontida saluta il suo condottiero, il nostro ministro, il nostro vice premier, il nostro leader, il nostro capitano. Tutti insieme, voce per Matteo! 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 Grazie. Popolo di Pontida, grazie. Siete straordinari. Permettetemi però di chiedere a questa immensa, sorridente, determinata, pacifica folla di dedicare non un minuto di silenzio, ma di dedicare un pensiero, l'hanno ricordato in tanti prima di me, a colui che è stato dipinto come un bersaglio, che è stato ammazzato a fucilate, lascia una moglie e 2 bambini. The spiritual battle is coming to the West, and the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism to go after what we call the American Ecco, questa è la voce di Charlie Kirk. Per chi ci ascolta in radio, spiega lo stile della vita degli americani è semplice: sposarsi, comprare casa, avere figli, lasciarli giocare fuori fino a sera, mandarli in buone scuole, vivere in quartieri sicuri.
Ecco, nel frattempo scorrono delle immagini, sempre per chi ci segue attraverso la radio, di Charlie Kirk nei vari eventi a cui ha partecipato. Questa dovrebbe essere la convention repubblicana dell'anno scorso, ora lo vediamo nel giorno del suo matrimonio con sua moglie Erika. Eccolo mentre dibatte, qua sta parlando per il primo mandato Trump-Pence. Charlie Kirk che si raccoglie in preghiera, qua il cordoglio degli americani, la gente che prega per Charlie. Di nuovo la linea a Pontida e l'immagine chiedo di Charlie non un minuto a di pugno silenzio, chiuso. ma un minuto di applauso a Charlie Kirk che arrivi fino all'Arizona. Dico grazie innanzitutto a voi, anima, cuore, testa della Lega. Altri partiti magari avranno più soldi, avranno poteri finanziari alle spalle, avranno sindacati politicizzati a disposizione, avranno amici potenti e televisioni serventi, ma non hanno voi. Voi siete la forza della Lega e vedervi da qua è spettacolare. Tante bandiere, tante donne, tanti uomini arrivati da vicino e da lontano. Non parlerò troppo a lungo perché tanti contenuti già li avete sentiti, però segnatevi una data sul calendario durante la quale ci ritroveremo in una grande città sabato 14 febbraio. Non prendete impegni per sabato 14 febbraio. Grazie a voi ho detto che... Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sul calendario durante la quale ci ritroveremo in una grande città sabato 14 febbraio. Non prendete impegni per sabato 14 febbraio. Grazie a voi ho detto che pagando pullman, camper, treni e macchine non pagati dal sistema siete qua e siete straordinari. Grazie anche a quei giornalisti, non tutti, a quei giornalisti che ogni giorno ci attaccano, che hanno nella Lega un bersaglio in televisione, sui giornali, che ci dedicano sempre la loro quotidiana attenzione.
Grazie perché siete uno stimolo a lavorare sempre di più e meglio. E quindi se pensate di fermarci o di deprimerci avete sbagliato popolo e sbagliato indirizzo. Grazie ai giovani, ce n'erano più di 1000 ieri sera, che liberano in rete idee, energie, forza positiva e oggi sono qua sul prato o a casa, online. Grazie perché state riportando nelle scuole e nelle università realtà, energia, liberandole da chi ha occupato scuole e università e le usa per fare comizi e non per portare libertà di pensiero, saggezza e cultura. Dicevamo, da una parte, e l'abbiamo visto col sangue, buio, violenza, rabbia, paura, dall'altra luce, sorriso, determinazione, lavoro, coraggio. Kirk, come tutti voi, come tutti noi, guardava le persone negli occhi. Non c'erano bianchi e neri, eterosessuali o omosessuali, cristiani o atei. C'erano uomini e donne, ognuno diverso, ognuno unico, ognuno protagonista e artefice del proprio destino. Non numeri, non algoritmi, uomini e donne unici al mondo. Ne parlavano anche prima di me i governatori, i sindaci. Abbiamo sentito i parlamentari, i ministri, i governatori. Il mio grazie di cuore ai 500 sindaci della Lega, agli assessori comunali, ai consiglieri comunali, che domani in maggioranza e in opposizione sono in ufficio a rispondere ai loro cittadini e sono costruttori di pace. Io chiedo agli amministratori della Lega da domani di depositare in tutti i comuni italiani una mozione per fare vedere come la pensano i partiti in tutti i comuni, che ricordi che l'Italia è contro la guerra e noi non manderemo mai i nostri figli e i nostri nipoti a combattere e a morire in Ucraina. Non siamo in guerra contro nessuno. Che tutti ascoltino le parole del Santo Padre, esempio di saggezza e di lungimiranza. Che tutti sostengano gli sforzi di pace del presidente Trump. No, un chiaro no all'esercito europeo, a un debito europeo per comprare armi, missili e carri armati. Non asseconderemo le parole e la voglia di guerra di capetti e mezzi leader europei che parlano di guerra per nascondere i fallimenti a casa loro. E lo ricordiamo nella giornata internazionale della pace. Abbiamo il dovere di provare a fermare ogni guerra, compresa anche quella fra Israele e i terroristi di Hamas, salvando le vite di ogni bambino, il sangue di ogni bimbo in qualunque paese al mondo vittima di guerra è la sconfitta per ciascuno di noi. L'auspicio di arrivare in futuro a 2 popoli e 2 stati è il mio e il nostro auspicio. Non sarà possibile fino a che ci saranno i tagliagole islamici di Hamas a tenere in ostaggio i bambini palestinesi e i bambini israeliani, che dovranno poter giocare, studiare e crescere insieme in quei martoriati territori. Purtroppo, per loro e anche per noi, per qualcuno non ci sono donne e uomini con culture diverse, identità diverse e religioni diverse. Per qualcuno ci sono solo infedeli da eliminare e territori da conquistare. L'odio non vincerà mai.
L'odio vince sempre sull'invidia, l'amore vince sempre sull'odio. Silvio Berlusconi, un gigante che ha cambiato l'Italia. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Insieme a un altro uomo unico e geniale che dal nulla ha ridato forza, speranza a milioni di italiani, Umberto Bossi, alla cui casa arriva l'abbraccio di Pontida. Fatelo sentire, l'affetto, il calore, la gratitudine, la riconoscenza di un popolo in cammino che lui ha svegliato. Bossi, Maroni, oggi voi, uniti si vince. Quanta strada abbiamo fatto, quanti chilometri, quanti gazebo, quanta fatica, quanta passione. Ieri ho incontrato persone che vengono a Pontida da 30 anni, ma ieri ho incontrato persone che sono oggi a Pontida per la prima volta. Pontida, eccezionale storia di coerenza, di forza, di coraggio. Grazie fratelli, sorelle, grazie amici, grazie di essere qua. Siete la medicina migliore per guarire. Dal 90 ad oggi, e li stiamo piano piano con coraggio e determinazione portando a casa i risultati. L'autonomia che finalmente unirà l'Italia nel nome del merito, dell'energia e della liberazione, del meglio che le nostre terre e i nostri popoli possono dare da nord a sud. E il mio pensiero, il mio saluto a un grande leone, a un grande sceriffo, a un grande autonomista, Giancarlo Gentilini, che oggi sarebbe commosso dal vedere quanti leoni stanno sventolando sul prato di Pontida. La riforma della giustizia. Per quanti decenni i governi hanno promesso la separazione delle carriere? Oggi ci siamo. Ognuna delle 1000 sedi della Lega si trasformerà in una sede per il comitato al sì ai referendum per cambiare la giustizia in Italia, liberare i tribunali dalla politica e dare onore a quei magistrati come Rosario Livatino che hanno dato la vita per amministrare la giustizia. Livatino, Falcone, Borsellino, eroi italiani. A loro il nostro grazie e la nostra eterna riconoscenza. Hanno parlato del mio processo, non parlo di me. Io ho vissuto 4 anni e mezzo di processo. Non sono bastate 268 pagine di assoluzione, più di 30 udienze. Qualcuno ha deciso di ricominciare. Nelle prossime settimane sarà la Cassazione a decidere se dovrò ricominciare tutto da capo. Io non ho paura. Io ho fatto il mio dovere. Io ho rispettato l'articolo 52 della Costituzione italiana. La difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino. Per questo ci avete scelto e votato e noi saremo vecchia maniera, ma facciamo di tutto e ci mettiamo il massimo dell'impegno per mantenerle le promesse fatte. È un orgoglio che la Lega e che voi oggi abbiate sentito su questo palco colui che è stato premiato come il miglior ministro dell'economia al mondo. È un onore che Giancarlo Giorgetti, un socio ordinario militante della provincia di Varese, adesso nei contesti internazionali venga salutato e rispettato. È frutto del lavoro della Lega,
del sacrificio della Lega, della vostra fatica, del vostro impegno, e l'ha detto quando lui va a Palazzo Chigi o va in giro per il mondo: siete voi il nostro riferimento. 2 milioni di partite IVA e liberi professionisti, grazie alla Lega, pagano solo il 15% di tasse. Il nostro obiettivo è di estendere la flat tax a tutte le lavoratrici e i lavoratori italiani. Pagare di meno per pagare tutti. Pagare di meno per pagare tutti. E incentivare a lavorare di più. Aumentare nella prossima legge di bilancio fino a 1.000 euro il reddito del ceto medio fra i 28 e i 60.000 euro. Cancellare 170 milioni di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate. Liberare 20 milioni di italiani dal giogo di un fisco non sempre amico. Servono soldi? Ebbene, siccome tutti nei momenti difficili sono chiamati a fare sacrifici, sono sicuro che le banche italiane daranno il loro contributo per aiutare chi non ce la fa. Le banche italiane che l'anno scorso hanno guadagnato più di 46 miliardi e penso che chiederemo un contributo non alle piccole banche dei territori, ma a quelle grandi banche che hanno fatto più di 500 milioni, più di $500 miliardi di utili su interessi che chiedono a voi e commissioni che chiedono a voi. Io non penso che se invece di guadagnare 46 miliardi per poi distribuirsi dividendi da centinaia di milioni di euro ne guadagneranno solo 42 o 43, qualcuno in quei palazzi della finanza e del potere avrà difficoltà a fare la spesa. Chi può deve dare una mano, ad esempio aiutandomi da ministro a mettere i soldi necessari per un piano casa per permettere ai figli e ai nipoti degli italiani di comprare una casa e di costruirsi una famiglia. Questa è una delle priorità. Aiutare i deboli, fare quello che non ha mai fatto nessuno, le Olimpiadi. Le Olimpiadi in Veneto a Cortina vennero nel 1956, dopo 70 anni dopo, grazie alla Lega tornano. Le Olimpiadi in Lombardia non ci sono mai state nella storia. Grazie alla Lega, il 6 febbraio 2026 il mondo guarderà le nostre montagne. Del ponte sullo stretto di Messina si parla da 2000 anni e il primo ministro che ne parlò nel 1866 fu il lombardo, il cremonese Stefano Jacini. Dopo 150 anni gli altri l'hanno studiato e promesso, noi lo realizzeremo, facendo lavorare imprese di tutta Italia, operai di tutta Italia, giovani architetti di tutta Italia. Gli sbarchi. Negli anni dei governi di centrosinistra, Renzi e Letta avevano raggiunto quota 180.000 all'anno. Nell'anno in cui ci avete mandato al governo non ne sbarcarono 180.000, ne sbarcarono meno di 9.000. Questo è il nostro obiettivo. Tornare a blindare i confini italiani nel vostro interesse. Sempre che qualche magistrato politicizzato non si fermi. Sicurezza. Noi oggi abbiamo 440.000 donne e uomini in divisa. Non bastano. Dobbiamo assumerne altri, sì, ma non per andare a fare la guerra in Russia,
per dare la caccia a mafiosi, spacciatori, stupratori, ladri e delinquenti nelle nostre città, fuori dalle nostre scuole, sui nostri treni, nelle nostre stazioni. Gli immigrati regolarmente presenti in Italia sono meno del 10%. Gli immigrati nelle nostre galere sono più di un terzo e il 35% dei reati sono commessi da stranieri. Questo vuol dire che noi ce l'abbiamo con gli immigrati? No. Su questo prato ci sono donne e uomini arrivati da lontano che portano in Italia rispetto, educazione, fatica e cultura, e io li incontro tutti i giorni. Siete i benvenuti. Il nostro problema sono quelli che non si vogliono integrare. Noi abbiamo il dovere di rimandare a casa quelli che non si vogliono integrare. Il problema non sarà mai il colore della pelle o la vita privata di nessuno, bianchi e neri, eterosessuali, omosessuali. Io guardo il mondo negli occhi e lo divido fra persone per bene e delinquenti che vogliono campare alle spalle del prossimo. Questa è l'unica distinzione. E non tutti si vogliono integrare. Fanatismo islamico, integralismo islamico, applicazione letterale del Corano alla vita quotidiana sono compatibili con le nostre leggi, con i nostri diritti, con la libertà conquistata per le nostre figlie? Non penso. Oggi, 21 settembre 2025, in 62 paesi al mondo l'omosessualità è un reato e in alcuni casi è punito con la morte. Sono 62 paesi islamici. È una barbarie. Oggi, in molte capitali europee, in alcuni quartieri, la legge la applicano i tribunali islamici nel nome della Sharia, non delle leggi locali. Oggi, in tante classi, la maggioranza è composta da alunni i cui genitori non rispettano la nostra storia e la nostra cultura e pretendono che siamo noi a dover cambiare e cancellare le nostre radici. Difendere il presepe, il Santo Natale, la Santa Pasqua e i nostri simboli significa difendere la nostra libertà. Nessuno può più arrivare a chiederci di essere quello che non siamo. E Cicerone lo scriveva: la storia è maestra di vita e basta un minuto per un filo rosso. Carlo Martello coi Franchi a Poitiers nel 732 fermò l'avanzata araba. La Lega Santa, bandiere come quelle di oggi della Repubblica di Venezia, Repubblica di Genova, Napoli, Sicilia, Chiesa, Granducato di Toscana, bloccò l'avanzata islamica. Ne hanno scritto Arrigo Petacco con la guerra dei 1000 anni, Samuel Huntington con lo scontro delle civiltà, ne ha scritto con grande lungimiranza la grande Oriana Fallaci, di cui l'anno prossimo ricorrerà il 20° della scomparsa e che proporremo che venga celebrata in tutta Italia come giusto. Ne parlò Papa Benedetto XVI nel discorso di Ratisbona del 2006. Sì al dialogo, no al fondamentalismo islamico. L'Islam si è diffuso con la spada nel corso dei secoli. Altri uomini liberi ci hanno rimesso la vita. Qua ci sono ragazzi di 15 anni che non si ricorderanno quei due volti, ma io voglio ricordarvi due nomi prima di avviarmi alla chiusura: Pim Fortuyn e Theo van Gogh.
entrambi olandesi. Pim Fortuyn, docente universitario, commentatore, gay, cattolico, leader di partito, ucciso a colpi di pistola da un estremista, dipinto dai media e dalla sinistra come razzista, xenofobo, estremista, anti-islamico. Oggi riposa in terra italiana, riposa nel Friuli che tanto amava. Vi consiglio, se non lo conoscete, il suo libro Contro l'islamizzazione della nostra cultura, ucciso in vita e diffamato da morto perché aveva idee forti e un po' se l'è cercata. Theo van Gogh, pronipote del pittore, regista, uomo di cultura, ucciso da un estremista islamico per aver osato fare un cortometraggio intitolato Submission, che parlava di come l'Islam nega i diritti alle donne, e l'assassino al processo disse alla madre di Theo van Gogh: io non provo alcuna pietà per lei perché lei per me è un infedele. Ucciso in vita, diffamato da morto, perché aveva idee forti, perché un po' se l'è cercata. Certa subcultura politica individua il bersaglio, crea il bersaglio, qualcuno arma la mano e neanche dopo morto questi martiri della libertà trovano la pace. Noi a Pontida rispondiamo in maniera diversa. Mai rispondere a violenza con violenza. Mai. Sabato 14 febbraio sarà la festa degli innamorati. Auguri in anticipo. Dante ricordava che l'amore muove il sole e le altre stelle. Una citazione fiorentina, visti i miei affetti, ovviamente è dovuta. Noi nell'amore crediamo davvero, nell'amore per la nostra famiglia, nell'amore per le nostre radici, nell'amore per le nostre terre, terre che custodiscono i nostri ricordi, i ricordi dei nostri nonni, i ricordi dei nostri genitori, i ricordi dei nostri figli. Noi abbiamo il dovere di rinnovare, proteggere queste radici e questo legame. Sabato 14 febbraio, la vostra forza, la forza dei ragazzi che abbiamo visto riunirsi e pregare nelle università italiane, americane, a Londra, in Nuova Zelanda, in Polonia, in tutto il mondo, donne e uomini che alla violenza rispondono con la determinazione, col coraggio, con l'esempio. Sabato 14 febbraio, tutti insieme, protagonisti uno per uno della più grande manifestazione che si ricordi in difesa dei valori, dei diritti, dei confini e delle libertà della civiltà occidentale. Sabato 14 febbraio, a testa alta, con le proprie famiglie, con i propri amici, come oggi. Voi siete un esempio per tutto il mondo, quindi so che molti di voi adesso hanno 5, 10, 12 ore di pullman, di treno. Io vi dico grazie per quello che da domani farete tutti i giorni. Grazie per il sogno che avete. Grazie per come siete. Vi chiedo e impegno e in cambio vi offro
la mia vita e la mia libertà, non dovete cambiare mai. Non dovete cambiare mai. Liberi, forti e senza paura. Grazie. Viva Pontida, viva la Lega, viva l'Italia e viva le donne e gli uomini liberi. Vi voglio bene. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky. E riprendiamo la linea, un Matteo Salvini molto determinato, molto chiaro: no alla guerra in Ucraina, no alle armi per andare in guerra, no ai soldati italiani in guerra in Ucraina, e in particolare, potete togliere la condivisione per favore, in particolare abbiamo anche sentito da Matteo Salvini il piano casa, anche rivendicate le possibilità e le azioni del partito all'interno del governo, come ad esempio l'autonomia, la riforma della giustizia e così via. Ma io vedo già collegato Giulio Cainarca dal Gazebo con un ospite di riguardo che è il governatore lombardo Fontana. Buongiorno a entrambi, bentrovati. Ho qui con me, come dicevi, Giulio Fontana, che avete sentito poco fa dal palco insieme agli altri governatori. Entro subito nel dunque con il presidente Fontana. Abbiamo visto la carta che la Lombardia ha presentato, la Lega Lombarda ha presentato qui. Che spazio di realizzazione c'è nel quadro specifico del percorso per l'autonomia, che come sappiamo è stato molto faticoso, lo ha ricordato anche lei stesso, Presidente, in sede di Parlamento e di Governo? Il percorso dell'autonomia, nonostante i miracoli che sta compiendo il Ministro Calderoli, è chiaro che nella palude romana trova sempre delle opposizioni, in tutti i modi cercano di rallentare il percorso verso la libertà. Quindi noi crediamo che sia opportuno affrontare quelli che sono temi irrinviabili, un po' perché non fanno specificamente parte dell'autonomia, un po' perché non possiamo, ripeto, permetterci di continuare a combattere nel mondo con le nostre competitrici, con le altre regioni, con le altre nazioni, senza avere avuto il superamento di queste problematiche. Ecco, io credo che siano questioni di giustizia prima che di tutto. Ecco, ma realisticamente il calendario che si è prefigurato dal Presidente, a che distanza di tempi ci porta rispetto all'oggi? Ma io sono convinto che su questi argomenti non ci sia un tempo, non è necessario modificare delle leggi o portare in Parlamento qualcosa, è sufficiente riconoscere la fondatezza di queste richieste ed integrare i versamenti laddove mancano, modificare certe modalità di trasferimenti, parlo della sanità. Oggi noi riceviamo dei soldi ma non li possiamo spendere come riteniamo opportuno, ma come Roma ci dice. Basta che Roma ci tolga quel vincolo e noi abbiamo che risolto ogni tipo di problema. Quindi sono questioni che possono essere risolte nello spazio di pochissimo tempo. Ecco, nella carta, tra i vari punti, diciamo, e le varie richieste che la Lombardia fa nella sua carta, quella presentata dalla Lega Lombarda, quali sono quelle che lei evidenzierebbe, dalle quali partirebbe? I primi punti? Guarda, il primo punto, altro punto assolutamente semplice, non credo che sia giusto che la Lombardia formi il 20% degli studenti a livello universitario, ma riceva risorse per le borse di studio a livello dell'8%. Io non credo di essere contro nessuno chiedendo che si applichi da un punto di vista di giustizia sostanziale quello che si applica sugli altri territori. Io chiedo che le somme, le risorse per il trasporto pubblico locale, che per la Lombardia
sono coperte nella misura del 53% dallo Stato, vengano coperte come nelle altre regioni, dove si arriva a coperture superiori al 100%. Ecco, chiedo cose semplici, banali, ripeto, che sono oggetto di giustizia. Io credo che sia una questione di giustizia. Poi ce ne sono tante altre più complesse, per esempio non possiamo continuare ad avere una diversità, una omogeneità negli stipendi. Noi non possiamo pensare che un dipendente che guadagna 1.500 euro al mese possa vivere a Milano, mentre può vivere molto bene in altre parti del nostro paese. Allora bisogna cercare, dico sempre, il carabiniere di Milano non è ricco come il carabiniere, ripeto, di un'altra parte d'Italia dove la vita non costa come a Milano, e noi dobbiamo fare in modo che per una questione di giustizia lo stesso lavoro venga remunerato nello stesso modo in rapporto al costo della vita. Ecco, c'è un altro punto che mi ha molto colpito delle richieste che fa la Lombardia, cioè i concorsi pubblici su base regionale. Io credo che questo applicato per esempio al settore scolastico potrebbe risolvere tantissimi problemi, è quello che accade nella vicina Svizzera peraltro, no? E questo è quello che era uno dei motivi per cui chiedevamo che ci fosse il trasferimento nella competenza dell'istruzione, nell'autonomia. Vediamo che ci sono un po' di difficoltà, per dire un eufemismo, che non c'è nessuna voglia di trasferire alcuna competenza a noi, e quindi dico iniziamo a intervenire in modo tale che i nostri ragazzi possano avere la certezza di avere un insegnante che li accompagna per tutto il ciclo del loro percorso. È assurdo che si inizi l'anno scolastico con il 60% di insegnanti anche che perché sono... così buttiamo via un sacco di soldi, perché si pagano supplenti dei supplenti. Buttiamo via soldi, buttiamo via soprattutto serietà nell'insegnamento nei confronti dei nostri ragazzi, perché è chiaro che un ragazzo che inizia il percorso formativo con una persona e dopo 6 mesi si trova un'altra persona, è chiaro che è completamente sbalestrato. Quindi questa è un'altra di quelle richieste che vanno nel senso della giustizia, che vanno nel senso del buonsenso. Ecco, una domanda più di politica politicante, diciamo. Le elezioni regionali prossime sono ancora lontane, però si è già cominciato a parlare di richieste da parte di Fratelli d'Italia, di rimpasti, di far valere di più il loro peso, eccetera. Cosa c'è di vero in tutto questo e qual è lo stato di salute da questo punto di vista della solidità interna della sua maggioranza? Cosa ci sia di vero nelle domande non lo so, sono domande che eventualmente si dovrebbero presentare al segretario. Io non ho ricevuto nessuna richiesta, ovviamente, perché non ho titolo per dare risposte. Quello che è certo è che leggendo sui giornali ci sono delle richieste che sembrerebbero andare in quella direzione. La maggioranza in Lombardia funziona bene, nonostante ogni tanto ci siano ovviamente, come è normale, dei piccoli contrasti, ma sostanzialmente io vedo che le cose funzionano bene. Mi permetto di dire quello che ho sempre detto: io credo che laddove un partito e una classe dirigente ha amministrato e ha governato bene, è giusto che venga confermata. Io credo che sia giusto che in Lombardia, dopo di me, ci sia uno dei tantissimi amministratori leghisti che hanno dimostrato di essere molto più bravi di me e che quindi potranno proseguire la mia strada migliorandola molto. Faccio un passetto indietro, le rubo ancora un minuto. Il tema dell'autonomia che è declinato anche sotto il profilo fiscale. In questo momento è un tema che è lasciato un po' in ombra perché si sta definendo prima il quadro delle competenze, diciamo. Ma a suo giudizio questo è un percorso che ancora si può fare, visto che la Lombardia rimane, se i dati sono quelli che abbiamo sempre visto, la regione, non dico italiana, ma europea, che dà di più allo Stato centrale rispetto a quanto le torni indietro. C'è una sproporzione fiscale che rimane anno dopo anno enorme. Abbiamo un residuo fiscale superiore ai 56 miliardi, vuol dire che la differenza fra le tasse che la Lombardia versa a Roma e la restituzione di Roma in servizi ci lascia creditori di 56 miliardi. È chiaro che, per carità, mi rendo conto che questi soldi servono per altre funzioni,
Però io credo che di queste cose si debba tener conto. Non c'è pari in Europa. Non c'è pari in Europa, non c'è pari in Italia, non c'è pari da nessuna parte. Però dicevo, io quello che chiedevo, perché facevo queste richieste? Proprio per anche questo motivo. Noi non chiediamo che ci rimangano i 56 miliardi, ci mancherebbe anche altro, però chiediamo che si tenga conto di quelle che sono le nostre esigenze, le nostre necessità, i nostri problemi, perché se non si agevola la Lombardia a continuare in questa strada di successi, i rischi poi li pagano quelli che non avranno più 56 miliardi di residuo fiscale. Ecco, ultima cosa, lei parlava di sanità poco fa, l'assessore Bertolaso è saldo al suo posto, perché mi pare che lì gli appetiti sul suo assessorato siano già in questo momento belli vivaci, no? Si pensa che sono già gli appetiti vivaci sul mio di posto, si figuri per un semplice per un assessore che può essere sostituito senza problemi. No, gli appetiti sono tanti, ma io credo che Bertolaso mi accompagnerà fino alla fine del mio mandato. Un flash a colpo d'occhio, lo stato di salute della nostra regione, che rimane pur sempre la regione trainante dell'intera Italia, com'è dal suo punto di vista? Dovesse tirare una sintesi. Allora, è una situazione superiore a quelle che erano le aspettative da parte di tutti gli analisti, però è la situazione di una regione che ha tanti problemi. Il famoso questione settentrionale, il problema del nord è un problema che c'è e noi non possiamo continuare a consentire che la burocrazia romana, il centralismo romano continua a farci correre con le mani legate dietro alla schiena, perché i nostri imprenditori, i nostri lavoratori sono i migliori del mondo, però a un certo punto c'è il rischio che anche i peggiori ci passino davanti. Grazie ad Attilio Fontana. Grazie a voi, viva la Lega. Grazie ancora Presidente, grazie. Giulio, allora adesso ti passo il microfono a Giovanni Saluti. Saluti con me, mi ha appena raggiunto. Eccoci qua. Ben trovato. Tiriamo le somme. E allora? Non mi sentite? Perché io non vi sì, sento, perfettamente. No, io ti sento. Se mi sentite sono... No, vi sento entrambi, tutto a posto. Vi sento, ecco qua, perfetto. sento anche il nostro Antonino Danna, che ringrazio perché ha eroicamente tenuto la postazione tutte queste ore. Guarda, anche perché non vogliamo fare dei tediosi bilanci finali. Io volevo solo trasferire un'impressione. L'impressione di oggi è molto interessante, soprattutto per chi fa il nostro lavoro, secondo me, nel senso che oggi è andata in scena un ribaltamento costante del luogo comune, no? Dei luoghi comuni spacciati dai troppi luoghi comunisti nostrani, no? Che hanno, ma non da oggi, dal 90 direi, poi su questo Giulio la memoria storica, hanno svilito, no, questo Pratone, ne hanno fatto la caricatura, lo hanno insultato palesemente, adesso diciamolo e perché era, no, come dire, la parte oggi d'Italia becera, razzista, esclusiva, impresentabile. E qui è venuto oggi da Pontida mi fa un messaggio che sostanzialmente inneggia alla libertà d'espressione, alla ricchezza delle diversità che non vanno appiattite, uniformate, all'autodeterminazione dei popoli, al dialogo anche con l'avversario politico senza mai cedere alla violenza. Beh, signori, è il ribaltamento totale dei luoghi comuni che ci hanno raccontato per troppi anni, ecco. Decisamente. Molto interessante anche Salvini sotto il profilo delle proposte, al di là delle proposte in materia fiscale, molto interessante il piano casa. Vorrei ricordare che dai tempi del piano Fanfani, le famose case Fanfani degli anni 50-60, che in Italia non si fa un'edilizia con criterio di questo genere e non si torna a parlare di famiglia, di costituire un focolare, poter avere una casa tutti quanti e così via. Molto bene anche la questione della riforma della giustizia. Credo che Salvini abbia messo in chiaro anche la posizione del partito a proposito A della guerra in Ucraina, B della questione medio orientale, visto e considerato che è stato molto chiaro: 2 popoli e 2 stati mi vanno bene, ma a patto che la striscia di Gaza sia liberata prima dai tagliagole di Hamas, e nemmeno un soldo né un soldato da mandare a morire per Kiev. Mi sembra che questo avrà modo anche di avere un riverbero e un dibattito all'interno del governo nei prossimi giorni. Sì, non c'è dubbio, diciamo che la Lega, questa comunità politica, è l'unica, piaccia o no, che dice con proprio nettezza cristallina 2 cose, che hai ricordato tu, sui 2 grandi scenari di crisi contemporanea. Uno,
che non è possibile due popoli e due stati, non è possibile nessuna soluzione dell'inferno medio orientale finché esiste una cosa che si chiama Hamas, che è un movimento nazi islamico che prevede come missione la distruzione dello Stato degli ebrei. E su questo bisogna tenere il punto. Devo dire che a volte archivio tutto il mainstream di sinistra, che su questo ormai sembrano tante birrerie di Monaco degli anni 30, ma anche il centrodestra su questo tema nella sua articolazione varia, come dire, è stato un po' timido ultimamente. Qua non si è stati timidi, come non si è stati timidi sull'altra questione che io leggo così, diciamo, cioè da qui viene un appoggio chiaro al tentativo del Presidente degli Stati Uniti di trovare una quadra che porti alla pace in Europa. Mi sfugge perché degli europei in primis dovrebbero, come dire, contrastare questo piano, ecco. Sicuramente. L'altra cosa, a proposito della figura di Charlie Kirk, l'idea del dibattito, l'idea di toni molto più moderati e più chiari. Credo che Daniele Capezzone in questa kermesse si sia segnalato con un intervento diciamo molto fuori dai denti, molto chiaro, molto chiara anche la Borselli, e mi è piaciuta poi la Sardone. La Sardone ha parlato fuori dai denti in una maniera anche abbastanza chiara. C'è una parola che la accomuna a Vannacci, al generale Vannacci, è remigrazione, e più in generale si torna a parlare del tema della sfida anche culturale che viene imposta da un Islam politico che tutto è fuorché dialogante con un Occidente che alla fin fine è figlio della cultura cristiana, giudaico-cristiana e greco-romana, più l'apporto naturalmente dell'illuminismo. Mi sembra che sia stata una Pontida in realtà con molta carne al fuoco. Assolutamente, aggiungo, perché si inserisce nel filone, diciamo, un po' di orizzonte culturale che riepilogavi tu, la citazione da parte di Salvini dell'imminente ventennale della scomparsa di Oriana Fallaci, l'intenzione della Lega che venga celebrato in modo solenne e diffuso in tutta Italia, perché si inserisce nel filone che riepilogavi tu, che è un filone che alla fin fine mi sembra sia accomunato nelle sue diversità. Io immagino che se Charlie Kirk e Oriana Fallaci si fossero incontrati, per fortuna, aggiungo, non sarebbero stati d'accordo su tutto. Però qual è il trade union di tutto quello che abbiamo riepilogato? È la difesa della civiltà occidentale, la difesa della nostra civiltà, che ha delle sue specificità, che per me sono migliori di altre specificità, tra cui c'è una questione che si chiama libertà individuale della persona, d'espressione, di religione, libertà insomma in tutti i sensi in cui la puoi declinare, economica, qui sono venute parole chiare anche sulla politica fiscale e via dicendo. Ecco, allora se da qui, come mi pare, esce la difesa della trincea della libertà, la possiamo archiviare politicamente come un'ottima giornata, ecco. Una domanda per entrambi. Nel finale del suo intervento iniziale, l'onorevole Molinari ha detto, dice, noi ci rifacciamo ad Alberto da Giussano, ai nostri slogan, non abbiamo bisogno di guardare ad altre dottrine, ad altre, diciamo ad altri suggerimenti. Sono malizioso se dico che è un messaggio indirizzato a qualche generale? Vai Giulio, vai poi... No, non credo perché il generale Vannacci, l'abbiamo sentito prima, ha messo insieme tutti i livelli di governo tranquillamente, quindi ha commentato in maniera molto piana, direi, questa questione. No, direi che è nel DNA di Pontida questo, semplicemente è nel DNA ineliminabile di Pontida, che nasce come autonomia e territorio. Bene. Allora, sono assolutamente d'accordo. Aggiungo che sarebbe stata una notizia, no, se non fosse stato citato questo elemento, che come ricordava Giulio è strutturale all'identità e alla genesi stessa di qualcosa come Pontida. Devo dirti che onestamente, fatto salvo che ci sono delle differenze di voce ovviamente, però mi viene da dire che un partito che nasce sulla questione, diciamo, autonomista, federale dei territori è pluralista per definizione, quindi un pluralismo c'è, ma il raccontone per cui ci sono, come dire, due partiti o due bande contrapposte, oggi facendo cronaca, cioè limitandoci a fare i cronisti, è stato oggettivamente smentito. Molto bene. Ok, allora direi che possiamo insomma tirare i remi in barca, almeno per quanto riguarda il collegamento col Pratone. Voi che clima avete registrato, per concludere? Umido, caldo. No, non intendevo il meteo. No, comunque c'era parecchia gente, tanto popolo. Bene.
E questa credo che sia il valore aggiunto che altre, no? In altri lidi politici, latitudini politiche si è perso. Ecco, quella cosa qua oggettivamente possiamo dire che non si è persa. Un'ultima cosa, perché la chiacchiera qua ci piace, ma Bardellà che dice siamo pronti, allora succede o non succede secondo voi? Questo non te lo so dire. Confesso la mia impossibilità a fare una previsione. Non succede, ma se succede, come diceva quello, puntini sospensivi. Vabbè. Allora teniamoci i puntini sospensivi. Esatto. Va bene, grazie. Un saluto a tutti. Grazie a tutti voi, buon lavoro. Grazie, noi procediamo adesso, il telefono è aperto allo 0292947222, così raccogliamo un po' di impressioni e poi verso le 14:15, 14:20 chiuderemo questa lunga diretta che abbiamo cominciato stamattina alle 8:30 per raccontarvi questo speciale Pontida. Voglio rispondere agli ascoltatori che si sono che a un certo punto insomma qualcuno ha sottolineato, dice non dovevate togliere la linea mentre parlava Luca Zaia per far intervenire Giulio Cainarca con Riccardo Molinari. A parte il fatto che comunque si è trattato di pochi minuti, e capisco che questo può aver ferito la sensibilità di qualcuno dei nostri ascoltatori, ma credeteci, non è stata una mancanza o uno sgarbo voluto a Luca Zaia, anzi ci mancherebbe pure, che più volte peraltro è il nostro graditissimo ospite qui in radio. Semplicemente sapete che la radio è immediatezza, e specialmente in un momento come Pontida, in cui nel retropalco e al gazebo della radio si affollano ospiti che vanno e vengono tipo Porto di Mare, se ce l'hai in quel momento Molinari devi per forza averlo, non gli puoi dire ne parliamo alle 2 quando tutto è finito. Abbiamo una telefonata, quindi ci scusiamo ovviamente con chi si dovesse essere sentito insomma un po' defraudato, però ripeto, per dirvela manzonianamente, visto che è stato citato Manzoni pure dal generale Vannacci, credete che non si è fatta apposta. Alla telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Michele! Un saluto noblesse oblige, non potevo mancare. E allora sta Pontida? Questa Pontida mi ha soddisfatto, mi ha sorpreso positivamente, è stato un bel raduno, anche con una presenza gremita di pubblico, e dunque sono assolutamente fiero di quanto è successo. Ma ascolta Antonino, Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti, quando ricomincia? Domani sera. Domani sera alle 18. Alle 18:05 trattabili, sì signore. Ecco, va bene. Io ti dico, Zaia quando ha parlato che se il candidato in Veneto non è della Lega sarà un problema, mi ha fatto pensare un po' al fatto che anche lo stesso Vannacci abbia detto che la Lega non è più il partito del 1992, dell'out-out, anche dello stesso Salvini, che oggi ha dei problemi con la colica renale per il suo intervento, o si è dalla parte della Lega o si è contro o con o contro l'out-out, a riguardo anche dei forzisti che non sempre sono in linea così di continuità con il pensiero leghista. Poi oggi, ecco, la chiusura dell'evento, quest'anno in stile Kirk, l'attivista ultraconservatore ucciso per i suoi ideali, no? Bisogna dire che veramente è stato un grande intellettuale morto precocemente per mano di un pazzo che ha fatto sì che un uomo di ideali importanti come Kirk dovesse finire così trucidato.
Io ecco, volevo dire che la Meloni da parte sua ha fatto bene nella kermesse organizzata a Parigi da Marion Marescella, presidente del partito di destra francese Identité Liberté, ad inviare un videomessaggio a Europe de Trois Tisanier, in cui dice che non ci si lascerà trascinare, che le nazioni non vadano in una spirale di odio e di violenza, che bisogna essere fermi, che non ci si lascerà intimidire. Ecco, appunto, insomma, mi pare chiaro che non si deve cadere nella questione della violenza. Restiamo però concentrati su Pontida. Intanto grazie alla tua telefonata come sempre, caro Michele. E che dire di più, amiche e amici miei? Mi sembra che sia stata una giornata molto piena, molto carica di impegno e di partecipazione da parte degli intervenuti. Tra l'altro vediamo un po' che altro c'è. Vi ricordo il telefono è aperto 0292947222 se volete essere dei nostri. Molto bello anche l'intervento, l'ho molto apprezzato, quello di Valditara che sostanzialmente dice: io sono qua per far funzionare le scuole come posto dove si studia, dove si impara, dove si apprende, e soprattutto anche, vedete, le parole contano, il recupero della dimensione dell'esame di maturità, la maturità di chi si presenta davanti alla commissione. Mi ha molto colpito. Devo dirvi la verità, per certi versi commosso, quando Valditara nel suo intervento ha detto: sì, vabbè, 7-8 hanno voluto fare gli eroi protestando, contestando, non presentandosi all'orale. 500.000 ragazzi invece sono andati e hanno fatto la loro parte studiando e sostenendo l'esame, e in più io ho seguito i ragazzi che nei reparti di oncologia hanno studiato e hanno superato con ottime votazioni l'esame che ancora si chiama di Stato, ma che dall'anno prossimo tornerà a chiamarsi di maturità. Ecco, scegliete voi i vostri eroi. Se secondo voi sono degli eroi quelli che a oncologia si sono fatti un mazzo così e hanno dato l'esame scritto e orale, oppure se secondo voi gli eroi sono quelli che hanno fatto i video su YouTube e sui social per dirvi che la scuola non li capisce, la scuola, oddio, non ha fatto nulla per comprendere la loro interiorità e tutto quello che volete voi. Scegliete voi, ripeto, scegliete da che parte stare, non è assolutamente un problema. Giornata di interventi molto interessanti, bene Capezzone, bene anche la Borselli, vi dicevo, la Borselli che ha detto chiaramente come ci sia un certo giornalismo evidentemente affine a una certa mentalità e parte politica. Dice: per poter dire qualcosa di destra devi soffrire, devi esporti, devi subire la macchina del fango. Capezzone ha spiegato il funzionamento di questa macchina del fango, il fatto che poi magari a furia di dire certe cose la mano di qualche cretino viene armata e poi una volta che ci scappa il morto arriva l'intellettuale di turno in servizio permanente effettivo dalla parte giusta, ovviamente, che dice: vabbè, ma tutto sommato se l'è andata cercando, perché ci sono morti di serie A e morti di serie B. Sentite, facciamo una bella cosa, perché sono le 14, noi facciamo un breve jingle, torniamo subito, il telefono è sempre aperto allo 0292947222. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Oh, rieccoci qua alle 14 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questo speciale Pontida. Ci avviamo verso la conclusione di questa lunga diretta. Forse c'è una telefonata, regia, fatemi segno, sì o no? Sì, no, niente. Comunque 340-670-9659 se volete essere dei nostri, se volete dire la vostra e intervenire.
L'Europa è stato un altro dei temi al centro di questa Pontida. Un'Europa... Ecco, io ogni volta mi viene a pensare a Nigel Farage quando l'Inghilterra fece la Brexit e se ne andò. Perché? Perché giustamente Farage disse una cosa molto chiara: noi non odiamo l'Europa, noi non odiamo l'Unione, noi odiamo l'Unione Europea così com'è. Ecco qual è la differenza. C'è un'altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì, buondì. Buondì a lei, sono Graziella dal Piemonte. Benvenuta. Leghista del 1992. Devo dire che questa Pontida è perfetta. Mi ha fatto molto piacere che Bossi abbia firmato per la Carta della Lombardia e merito anche il suo se Salvini è diventato quello che è. Non mi dilungo perché penso che ci sia... complimenti naturalmente. Mi permetto di dire il nome, Antonino. Sì, grazie. Buona giornata. Grazie signora, un abbraccio grande. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Caro Antonino, ciao. Ehi, eccolo qua, DJ Peno da Arona, il nostro grazie, Francesco Penati. Ciao. E allora? Ciao Antonino, allora sono contento di risentirti. Ecco. Pure io. Quindi di risentire te. Poi ti sentirò poi dopo in diretta nelle prossime settimane. Sì, da domani sera, sì. Che da domani inizi, no? Riprendi alla grande. Sì. Sì, sarà una sesta stagione con delle sorprese, domani sera ve le racconteremo. E guarda che Radio Libertà deve essere orgogliosa di averti lì, perché veramente sei in gamba. Sei molto, grazie, io sono orgoglioso di essere qua. E le 200 euro sono sotto il lavandino, lo so. Grazie. Se stavolta le hai lasciate tu a me, meglio ancora. Comunque va bene così. Dimmi tutto. Se passi da Rona, te li offro volentieri anche mangiare e bere. Se vuoi. Ecco, mi sembra un ottimo accordo. Dimmi. No, niente, io non ho sentito le dirette perché dei vari anche di Salvini, così tanto poi me le sento poi domani con calma, no? Però sono contento. Sì, domani manderemo in replica la puntata di oggi in mattinata. Domani in mattinata, dopo la rassegna stampa, potrete ascoltare in replica la diretta di oggi. Vai avanti. Quindi dalle 10, giusto? Sì, appena finisce Semivarino. Ottimo, almeno così mi fa compagnia al lavoro. E comunque sono contento che Pontida ha sempre il suo effetto. Io ne ho fatti di Pontida negli anni addietro e mi piace vedere anche la partecipazione e poi i messaggi, tanto so già quali sono, che sono stati lanciati dal palco da tutti, specialmente anche da Salvini, che purtroppo ha avuto queste coliche renali che io le ho passate 25 anni fa e non sono una cosa molto simpatica, quindi essere sul palco e stare lì vuol dire tanta roba. E niente, spero che comunque i messaggi che sono stati lanciati sono cose importanti e sono cose che servono sia per l'Italia che per l'Europa e per tutto il casino che purtroppo viviamo tutti i giorni come accendiamo la televisione. Speriamo che insomma si riesca a combinare qualcosa, ecco, perché gli argomenti sono purtroppo brutti, ma sono purtroppo la nostra quotidianità con le quali dobbiamo convivere. Sono d'accordo. E la Lega, diciamo che anche se io ero un po' di una Lega un po' più autonomista, ma anche questa diciamo che ricopia più o meno quegli ideali lì, ma è l'unica voce che c'è, perché se sentiamo gli altri sappiamo, i nostri alleati, sappiamo bene da che parte e come vanno, no? Specialmente Forza Italia, che è un po' ondivaga, e anche con decreti che verranno fatti per la riforma, il decreto fiscale, così insomma sono un po' contro anche tassare le banche dopo tutti quei soldi che hanno preso, almeno visto che hanno fatto utili e tutto, sarebbe anche giusto anche loro che diano qualcosa, non sempre i soliti cittadini, pensionati, operai, partite IVA che contribuiscono sempre al fabbisogno dello Stato. Sarebbe anche ora che anche loro si mettano un po' la mano sul portafoglio e tirano fuori i soldi, visto che li hanno presi da noi e che non poi dopo ricaricano su quelli che devono dare a noi correntisti, chi c'ha un conto corrente che siamo obbligati. Vediamo un po' cosa succede. Comunque la Lega è sempre l'unica voce che riesce un attimino un po' a tenere la barra dritta, e poi visto che c'è stato
cos'era venerdì, era il compleanno anche di Umberto Bossi, sì. Era San Gennaro, quindi se adesso c'è questa Pontida qua bisogna anche sempre ringraziare il grande Umberto che si è inventato la Lega e ha inventato un po', ha svegliato le coscienze di tanta gente che prima erano un po' assopite oppure erano un po' annebbiate, quindi finché c'è Lega c'è speranza, la voglio dire così. Antonino, ti mando un abbraccio e chi è andato a Pontida un buon ritorno a tutti, una bella festa e ci sentiamo. E sempre in alto i cuori, e a Legar e Tendur, come diceva il Bossi. Sempre, mio caro, sempre mio caro, grazie a te. Allora, 14, 6 minuti e 42 secondi in questo momento, il telefono è sempre aperto, 029294 7222, se volete dire la vostra commento di questa edizione di Pontida. Tra l'altro è stato anche il grande refrain dell'autonomia, il grande refrain, l'idea della Carta della Lombardia, su cui ha parlato diffusamente prima il governatore lombardo Attilio Fontana, e ancora Luca Zaia che dice siamo il movimento della libertà, della tolleranza, della legalità, siamo il movimento della pace, diamo l'autonomia a chi la chiede, dice Zaia rivolto al governo, o la si fa oggi per scelta o domani la dovremo fare per necessità, e anche questo è un tema molto sentito, molto sensibile. Difatti, se avete visto, su molte bandiere del Veneto c'era questo bannerino aggiuntivo blu e c'era scritto autonomia subito, punto esclamativo. Abbiamo sentito le parole dei segretari, un Durigon, devo dire la verità, molto emozionato, molto commosso, che ha detto firmo anch'io la Carta della Lombardia perché è la carta del buon governo. Fugatti, che ha detto chiaramente come la gente ci rielegge semplicemente perché noi abbiamo un rapporto con il territorio, abbiamo un rapporto con le persone ci parlano e quindi la politica altro non è che rispondere alle esigenze. Volevo anche sottolineare Giorgetti che con la sua semplicità ma anche con la sua serietà, lui giustamente cosa dice? Dice noi dobbiamo avere il rispetto di ogni euro che prendiamo con le tasse, e soprattutto questo rispetto significa responsabilità. Responsabilità vuol dire essere rigorosi, vuol dire che i soldi che entrano non si possono sprecare in iniziative inutili o scambi elettorali come il reddito di cittadinanza, che peraltro è offensivo, ha detto bene Stefani nel suo intervento, è offensivo per i territori, ma non è una questione di offensivo solo per i territori del nord o della Lega o quello che volete voi, è offensivo anche per i territori del sud, lasciatevelo dire da uno di Vibo Valentia. E l'idea che gli venga proposto dammi il voto che ti do il reddito di cittadinanza, possibile che si debba vivere così, sempre barellati al welfare dello Stato? Io dico che questo non sia giusto, e dico che sia il caso invece di creare il lavoro, di dare lavoro, di crescere nel lavoro. Molto bene anche mi sembra il dibattito che c'è stato sulla fiscalità, il fatto di pagare meno ma pagare tutti quanti, come dice Matteo Salvini, dare la possibilità a chi lavora di poter spendere, perché se tu a chi lavora e guadagna levi tutti i denari perché uno Stato occhiuto arriva, ti molla la cartella, poi 170 milioni di cartelle, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Allora sono tutti evasori? O è tanta gente che lavora, si fa il mazzo e magari non arriva a pari e non riesce a pagare quanto dovuto, e allora dice sta settimana io devo fare la spesa, magari quelle 200 euro di cartella non le pago questa volta. Vedete, tante volte io sento discorsi del genere, vabbè, ora tanto gli fanno il condono perché il condono avvantaggia i ladri. Ma i ladri cosa? Che le cartelle accertano dei crediti che esistono. I ladri sono quelli che non dichiarano niente e fottono il fisco.
Anzi, per citare il professor Enrico De Mita, mio leggendario professore di diritto privato, fratello del grande Giriego, lui il primo giorno a lezione di tributario diceva chi evade le tasse è un minchione, chi le elude è un furbacchione. Questa è la realtà dei fatti. Altro che la pace fiscale favorisce i ladri, non favorisce nessun ladro. Andiamo avanti con gli amici che sono passati ovviamente sul palco, ospiti nazionali, ospiti internazionali. Insomma, è stata veramente una Pontida molto bella e molto piena. Voi non mi dite più nulla, per cui alle 14:11 io mi avvio a concludere con il giuramento di Pontida che è stato evocato dal ministro Giorgetti di Giovanni Berchet. L'han giurato. Li ho visti in Pontida convenuti dal Monte e dal Piano. L'han giurato e si strinser la mano cittadini di 20 città. Oh, spettacolo di gioia! I lombardi son concordi serrati a una lega. Lo straniero al pennon che la spiega col suo sangue la tinta darà. Più sul cener dell'arso abituro la lombarda scorata non siede. Ella è sorta. Una patria ella chiede ai fratelli, al marito guerrier. L'han giurato. Voi, donne frugali, rispettate, contente agli sposi. Voi che i figli non guardan dubbiosi, voi ne forti speraste il voler. Perché ignoti che qui non han padri, qui staran come in proprio retaggio? Una terra, un costume, un linguaggio, Dio lor anco non diede a fruir? La sua patria a ciascuno fu divisa, e tal dono che basta per lui. Maledetto chi usurpa l'altrui, chi il suo dono si lascia rapir. Su, lombardi, ogni vostro comune ha una torre, ogni torre una squilla. Suoni a stormo, chi ha un feudo, una villa, coi suoi venga al comun che i giurò. Ora il dado è gettato. Se alcuno di dubbiezze ancor parla prudente, se in cuor suo la vittoria non sente, in suo cuore a tradirvi pensò. Federigo? Egli è un uomo come voi, come vostro è di ferro il suo brando. Questi, scesi con esso predando, come voi veston carne mortal. Ma son 1000 più 1000, che monta? Forse madri qui tante non sono? Forse il braccio onde ai figli fer dono quanto il braccio di questi non val? Su, nell'irto incresciosa le manno, su, lombardi, puntate la spada. Fate vostra la vostra contrada questa bella che il ciel vi sortì. Vaghe figlie del fervido amore, chi nell'ora dei rischi è codardo, più da voi non isperi uno sguardo, senza nozze consumi i suoi dì. Presto, all'armi, chi ha un ferro l'affili, chi un sopruso patise ricordi. Via da noi questo branco d'ingordi, giù l'orgoglio del fulvo lor sir. Libertà non fallisce ai volenti, ma il sentier de perigli è l'addita. Ma promessa a chi ponvi la vita non è premio d'inerte desir. Gusti anch'ei la sventura e sospiri l'allemanno i paterni suoi fuochi, ma sia invan che il ritorno gli invochi, ma qui sconti dolor per dolor. Questa terra che ei calca insolente, questa terra ei morda caduto, a lei volga l'estremo saluto e sia il lagno dell'uomo che muore. Con questo noi direi che concludiamo la nostra trasmissione, sono le 14:14. Grazie per essere stati con noi. Domani le trasmissioni riprenderanno alle 7:30 con la rassegna stampa di Semivarin, seguirà la replica di questo speciale e se vorrete la 6ª stagione di Zoom col sottoscritto avrà inizio domani sera alle 18:05, trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con Davide Van des Fros, il figlio di Guglielmo Tell, 1999. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buona domenica.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti, imprenditori uniti, rigorosamente in diretta da via Carlo Bellerio 41 in Milano, il famosissimo bunker della Lega che a quanto pare è in ristrutturazione oppure sta crollando, non lo so perché ho visto che è tutto circondato da tubi innocenti. Chi vi parla, il vostro sparacazzone preferito Federico, a fianco a me c'è sempre lui, il presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti, Mimmo Magnetta. E te pareva pronto? Buongiorno a tutte e a tutti. Pronto come un bradipo in ferie. Rammentavo appunto che siamo in diretta oggi, che è martedì 16 settembre 2025. A Milano ci sono 22 gradi, sembra una bellissima giornata, è una bella giornata estiva, grazie a Dio, in un mondo insomma che è quello che è. 0292947222 per dire la vostra in diretta, ripeto 0292947222. Se magari Mimmo toglie la suoneria, se evitiamo di sentire WhatsApp che gli arrivano, cioè questa ormai è la norma, professionismo zero, è quello che è. Grazie a Dio abbiamo perso il canale del digitale terrestre, perché oltre a sentirci avreste addirittura dovuto vederci, sarebbe stata una tortura inimmaginabile. Tuttavia siamo contenti che la concorrenza tipo Radio 24, il canale sul digitale terrestre ce l'ha e va pure alla grande. Bene. Chissà perché e chissà come. Quando sei la radio di Confindustria ci siamo capiti, la radio del padrone, come diceva qualcuno qua, è ovvio che i soldini arrivano. Se poi il padronato è fatto di aziende pubbliche, meglio mi sento. Per la vostra opinione invece in formato testo su WhatsApp 340 670 9659. Ma bando alle ciance, mi pregio sempre quando abbiamo questo ospite, questo co-conduttore, un uomo che a differenza mia ha studiato, erudito in tutti i sensi. Mi pregio di presentarvi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, dalla profonda Insubria meridionale, niente po' di meno che Castelli, dottor Marco. Buonasera Marco, grazie per essere qua con noi. Ciao Fede, ciao Mimmo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao. Come sempre delle presentazioni che dovrei registrarmi e riascoltarmi in momenti magari di malumore, che così giustamente aumenta l'autostima. Ecco, come non so quale che succede, abbiamo una specie di attentato, forse un cecchino attentato alle linee telefoniche di Radio Libertà. Prima o poi rischiamo che ci arriviamo, non so per quale motivo sento una linea che ecco qua, ora la linea si è rialzata forse. Allora, ci siamo, forse pure Mimmo forse c'è, sì, è come se non ci fosse. Cerchiamo di dare un senso a questa trasmissione. E quindi, pensavo alla nostra vita. Quello è quello, peggio mi sento. Intanto iniziamo dalle cose base. Abbiamo qua Marco Castelli, che comunque è un attento sociologo, e quindi partiamo dall'evento che ha sconvolto un po' tutto l'Occidente. A quanto pare io sinceramente faccio fatica a capire cosa sta succedendo, quindi invito la regia a parlare con me, perché Mimmo è evidentemente distretto. Marco Castelli è in linea. Perfetto. E adesso sto richiamando. Ok, lasciamo stare, andiamo avanti con Marco Castelli. Grazie, perché basta un ospite alla volta. Scusa Marco, ma qua qualcuno vuole condire la pasta, non gli piace solo la pasta alla carbonara, ci vuole mettere il sugo alla matriciana sopra, e quindi viene fuori la pasta alla carbonara con il sugo alla matriciana, che prese singolarmente sono anche buone, ma mischiate secondo me sono poco piacevoli. Sono un po' a desiderare, sì, è vero. Ecco,
Allora Marco, c'è questo evento che ha sconvolto l'Occidente, almeno una parte dell'Occidente, che è l'uccisione del signor Kirk. Spero di averlo pronunciato regolarmente, il nome di battesimo non mi ricordo, c'è chi dice insomma che non è vero, c'è qualcosa sotto. Certo è che insomma vorrei dire che io ho fatto il militare, ho fatto il tiro da lontano, è leggermente stupefacente che un ragazzino insomma riesca a fare un tiro così preciso e perfetto da 180 metri. Su questo insomma mi sembra un po' il signor Oswald che uccise Kennedy con un fucile moschetto Carcano 91, che era quello che usò mio nonno quando c'era la guerra mondiale, ed era un fucile insomma di scarsissima qualità. Ma Marco, evitiamo le dietrologie. Cosa sta accadendo? Davvero c'è tutta questa violenza, rischio di guerra civile, o c'è qualcosa che i più non sanno sotto? Rientrerei in caso nei più, perché anch'io ovviamente non lo so se c'è qualcosa di oltre. Sicuramente, allora, da quello che si è capito di questo omicidio qua di Charlie Kirk, è che insomma sentivo ovviamente un sacco di pareri tecnici che dicevano che insomma sono stati dei buchi gravi da un punto di vista di sicurezza. Ora io su questo mi permetto, se posso, con le informazioni che abbiamo, mi permetto di dissentire, nel senso che da un punto di vista di sicurezza dipende dal dispositivo di cui uno appunto dispone. Avere un tot di persone non implica per forza purtroppo la sicurezza di avere il controllo dei palazzi, quindi il controllo aereo, e questo ovviamente va a aumentare il rischio. Di solito come si fa? Si fa una valutazione del rischio precedente all'evento, si cercano di incrociare vari e diversi indicatori di minaccia per poi stabilire quello che è il dispositivo più adeguato, che deve però per forza di cose interfacciarsi con le esigenze dell'evento. È per questo che non è un lavoro così semplice. Il fatto che a 180 metri sul tetto di un palazzo ci fosse uno appostato con un fucile, con una carabina con un'ottica, da che ho capito, e che fosse stato libero di sparare, denota sicuramente che o il dispositivo era sicuramente impreparato, insomma, ma che era o sotto organico per fronteggiare questo tipo di minaccia, o altrimenti insomma si sono fatti scappare qualcosa evidentemente di grosso. Secondo me era abbastanza sotto organico, nel senso che andare a cercare di gestire tutti i tetti è un po' complesso. Ho sentito dei paragoni secondo me un po' impropri con il tentato omicidio a Trump durante la campagna elettorale. Perché impropri? Perché la posizione di un uomo, per quanto in vista, per quanto influente, per quanto, come si è purtroppo verificato, essere sotto minaccia come Charlie Kirk, non è paragonabile al dispiegamento di forze di un ex presidente degli Stati Uniti in corsa per la Casa Bianca, che appunto ha a disposizione tutto il Secret Service della Casa Bianca e molto di più. Quindi se quell'altro era un buco che sicuramente insomma faceva riflettere, anche perché c'era un tetto su un'area abbastanza tesa, quindi una cosa grosso modo dovevi guardare di sicuro, che era quel tetto lì, e non è stato fatto, e quindi apre chiaramente tutta una serie di dietrologie che riassumo nella frase gliel'hanno fatto fare, e gli è andata male, nel senso che per quel centimetro e mezzo Trump è sopravvissuto, quel centimetro e mezzo di errore incalcolabile Trump è sopravvissuto. In questo caso Charlie Kirk non è nella stessa posizione, ha avuto un dispositivo di sicurezza probabilmente a contatto, i quali non avevano la possibilità di andare a gestire anche lo spazio aereo o i tetti. Di conseguenza questo è vero che può aprire a determinate dietrologie, però si scontra anche con una realtà di un lavoro che non è sempre così semplice o come si vede nei film. Quindi questo è quanto. Tirare da 180 metri con un'ottica, secondo me, se uno si allena abbastanza riesce a farlo, anche perché è stato completamente indisturbato. E quello che lascia sicuramente riflettere è la freddezza, non tanto del momento del tiro, anche perché il bersaglio era fermo, quanto i momenti successivi. Non è vero che era fermo, Marco.
lanciava i cappellini. Quando gli ha sparato, lui lanciava i cappellini, per cui era in movimento. No, ho visto il filmato, Sì. Era seduto fermo, non so se aveva appena lanciato un cappellino, ma aveva appena finito di rispondere a una domanda in questo format che l'ha reso famoso, molto interessante, che è appunto il prove me wrong, quindi prova che sbaglio. E quindi in questi dibattiti, dal filmato che ho visto io, lui era fermo, comunque sia in una posizione abbastanza statica. Questo è vero, facciamo anche che gli è andato il tiro della vita, quindi un colpo one shot, one kill, come si dice. Il punto è successivamente questo qua non scatena il panico ulteriore come i tiratori improvvisati, i terroristi improvvisati tendono a fare, quindi sparando un po' sulla folla per aumentare chiaramente il panico e la confusione è da sfruttare per la fuga, ma fugge in maniera abbastanza lucida e fredda. Altra cosa che fa aumentare i sospetti sono i 2 arresti immediatamente successivi allo sparo, cioè i 2 fermi che sono stati fatti, il primo di un signore che grida arrestatemi, e poi quello di un ragazzo che poi non ho ben capito, che è stato trovato in possesso di una carabina d'aria compressa. Marco, questo lo approfondiamo tra 20 minuti. Allora facciamo una cosa, ti salutiamo per una ventina di minuti, così ti lasciamo libero e tranquillo, ti richiamiamo e finiamo il ragionamento sull'affare, insomma, Kirk, come merita, va bene? Così non abusiamo della tua gentilezza e competenza soprattutto. Va bene, grazie. Mentre invece presentiamo un vecchio amico di Radio Libertà, anzi ancora di RPL, di Radio Padania Libera, perché è da illo tempore che noi ci conosciamo e ci frequentiamo, con Angelo Pavoncello. Benvenuto, bentornato fra noi, Angelo. Guarda come sei bello, un sacco di tempo che non ti vedo. Grazie, anche a voi un saluto a tutte e due, vedo anche Federico. Sì. E praticamente saluto anche le ascoltatrici e gli ascoltatori, che è tanto tempo appunto che non ci sentiamo, quindi è un piacere di trasmissione. Ascolta, dunque io ho insistito appunto affinché tu fossi presente in trasmissione con noi, perché tu c'hai un sacco di, anzi, novità d'oro da raccontarci, o sbaglio, giusto? Vero, hai detto un titolo esatto, novità d'oro. Perché negli ultimi tempi mi sono dedicato a una materia molto interessante, che poi dai tempi dei nostri nonni è stata sempre il bene rifugio per eccellenza, che quindi è l'oro, e quindi ho cominciato da imprenditore a occuparmi anche di questo bene, anche in un momento poi di crisi geopolitiche mondiali che stanno mettendo spesso a rischio i risparmi con le inflazioni, con i vari alti e bassi che vediamo che hanno le nostre finanze. L'unica cosa che continua a reggere in modo, anzi continua ad aumentare di valore, è proprio l'oro 24 gradi, l'oro puro fisico da investimento, quindi i cosiddetti lingotti d'oro, quelli puri, 99.9. Angelo, non so se tu ascoltavi quello che l'altro intervenuto abbiamo un attimino parcheggiato, di Marco Castelli. Lui parlava appunto di quello che è successo negli Stati Uniti d'America, e appunto con l'uccisione di quel giovane di 31 anni che qua in Italia ha dato vita a un sacco di commenti, di trasmissioni sul fatto se sia giusto o meno uccidere chi la pensa in una maniera differente, e che ci riporta indietro di qualche tempo. Tu ieri hai pubblicato su Facebook un post in cui appunto hai elencato tutta quella che è una serie di motivi per cui investire nell'oro, per esempio, è un colpo importante. Ecco, alla luce anche di questo ultimo attentato, alla luce di quello che potrebbe ancora accadere, perché ci parla addirittura di probabile guerra civile in Italia. Io per esempio ho sentito l'altro giorno che il funerale di questa persona uccisa, appunto di Kirk, ucciso negli Stati Uniti, saranno celebrati in uno stadio a cui parteciperà anche il presidente Trump. E se dovesse avvenire un ulteriore attentato, e stavolta appunto a Trump lo beccassero invece che prenderlo di striscio, lo beccassero e lo uccidessero, come è successo già altre volte con altri presidenti degli Stati Uniti,
la questione mondiale diventerebbe più complicata ancora, perciò l'oro invece di aumentare del 100% potrebbe aumentare del 200%, se non addirittura del 1000%, o sbaglio, o esagero? Intanto fammi fare un passaggio di ricordo di una persona che comunque sia, che mi fa vedere, quindi per me quando si è in democrazia bisognerebbe avere tutti, uno la pensa in modo differente deve essere ucciso, quindi questo già è veramente scandaloso. Poi al di là di quello che uno può pensare, dello schieramento politico che può avere, io da imprenditore, logicamente imprenditore non da schierato da una parte all'altra, ma comunque sia effettivamente è una cosa bruttissima quella che è successa. Ma detto questo, non è solo quello che incide. Come hai visto, quando ho pubblicato quel post ho fatto riferimento anche al BRICS, anche al fatto che molte banche centrali stanno ricomprando l'oro. Nei primi 5 mesi del 2025 hanno comprato 123 tonnellate d'oro, ma sono banche che praticamente non sono quelle storiche. Anche la Banca Centrale Europea ha continuato a ricomprarlo, anche quella americana, ma in particolare proprio quei paesi che sono emergenti e che vogliono creare in qualche modo, ridurre questo differenziale rispetto al dollaro, che sappiamo bene che i due pilastri del mondo sono sempre stati, dove si è appoggiato il mondo è proprio il dollaro, che è la moneta unica valuta riconosciuta in tutto il mondo, e l'oro, che è l'altro bene rifugio, che se tu vai con un lingotto d'oro in qualsiasi banca di qualsiasi posto del mondo è denaro contante di fatto. E quindi è chiaro che tutti gli avvenimenti possono contribuire a fare rialzare ancora di più l'oro, ma non è solo quello, è anche il fatto che è l'unico metallo che non è riproducibile in laboratorio, che ci sono ad oggi stimate 50.000 tonnellate di estrazione e quindi non sono nemmeno così tante, e mano a mano che questo materiale finirà diventa una risorsa sempre più scarsa, sempre più rara e quindi sempre più preziosa rispetto a quello che lo è già. Quindi questi sono i veri dati perché l'oro continua a crescere. Gli analisti mondiali prevedono che già nel 2026, già abbiamo visto che ha toccato per la prima volta la soglia storica dei 100 euro al grammo. Dicono che probabilmente arriverà addirittura nell'anno del 2006 intorno ai 106 euro al grammo, che sembrano poco di distanza. Nel 2026? Se no andiamo indietro col 2006. E quindi siamo praticamente ormai a ridosso del 2026, mancano pochi mesi. E quindi gli analisti dicono questo, ma non solo, come dici tu, dicono anche che nei prossimi 20 anni, 30 anni potrebbe toccare la soglia dei 150 euro al grammo, arrivare a 200 e continuare a salire. Quindi è un bene che è destinato a salire e non a scendere. Sì, avrà delle piccole flessioni, che magari può scendere a 99 come è successo questi giorni, ma ormai quando si comincia ad attestare su un valore oscilla di qualche decimale di centesimi, ma non di più. Cioè non è che regredisce di 2 euro, 3 euro, 5 euro, 10 euro, ma l'abbiamo visto anche nell'analisi degli ultimi 20 anni. Dal 2000 a oggi è cresciuto del 950%, l'ultimo anno è cresciuto il 32,4% come valore. Cioè un valore medio, se noi prendiamo un valore medio della crescita degli ultimi anni, è l'8-10%, che non te lo dà nessuno, non te lo danno nei bot, non te lo danno i piani assicurativi, non te lo danno i libretti postali. Oggi un rendimento dell'8-10% medio annuo non te lo dà nessuno. L'oro, da quello che dicono le statistiche che sono pubbliche, è quello che sta facendo come performance. Angelo, visto che Federico, il mio co-conduttore, si è segnato alcuni appunti, ti deve rivolgere delle domande. No, io confermo, perché mi sono sposato a febbraio di quest'anno e le fedi, insomma, d'oro erano più che raddoppiate rispetto all'anno scorso, e ora chi si è sposato poco dopo, le avevo tra l'altro fermate a settembre del 2024. E insomma ora costano molto di più, molto di più, quindi chi si deve sposare lo faccia ora o cambi metallo. No. A parte gli scherzi, figlia che si è sposata a maggio uguale, sì. Da quando l'ha data a quando l'ha acquistate la pagate molto di più. Sì, no, ma a prezzi davvero assurdi. Allora, Angelo, ti volevo chiedere, ma con quanto si comincia? Una volta c'era la nonna che ti vedevi, ti dava la 50 euro, papà pure, la mamma, capita insomma 100, 150 euro di... So che è una domanda indiscreta, qual è il taglio minimo con cui iniziare un investimento in oro?
E come lo consigliate? Mi date il gettone d'oro, il lingottino, c'è la catenella? Come funziona? No, dipende dall'azienda con cui lo fai. Io vabbè sono legato, senza fare pubblicità, a una delle aziende leader in Italia, però varia da azienda a azienda. Ci sono aziende che vendono solo i lingotti e quindi automaticamente devi comprare, e quindi magari devi avere un capitale già buono per poter. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Benvenuti al Gran Premio d'Europa! Un film di animazione per tutta la famiglia. Guiderò al posto di Ed domani con la voce di Charlotte M. 1000 chilometri di distruzione e ci sono anch'io, Carlo Manzini. Siamo un team. Grand Prix dall'11 settembre solo al cinema. Serve qualcosa? No, serve che vai fuori dei maroni, dai. Per la prima volta sul grande schermo Max Angioni e Diego Abatantuono. Io c'ho la calamita. Per sti vecchi pazzi. No! Esprimi un desiderio. Sei come una fenice che risorge dallo sterco. Sei sicuro che è così il detto? Dal 25 settembre al cinema. Volete venire a Cat Francisco con noi? Tenetevi forte! Le cinture, gatti gabbi, si va? Per un'avventura gattastica! È ora di diventare piccola! Il fenomeno TV arriva al cinema! Abbiamo il glitter Ovunque! La casa delle bambole di Gabby, il film! Dal 25 settembre al cinema. Oggi mi posso permettere di risparmiare mensilmente 150-200 euro, che sia un singolo, che sia una famiglia, che sia un privato, che sia anche un'azienda, perché l'oro dal 2000 lo possono acquistare tutti in Italia. Praticamente posso decidere di accumularmi piano piano quest'oro mese per mese. L'azienda, che è un banco metallo riconosciuto da Banca d'Italia e quindi praticamente è certificato, mi accantona i petali d'oro fino all'arrivo di quello che ho deciso. Se ho deciso di prenotarmi, porto un esempio, 500 grammi totali come obiettivo, in pezzature di lingotti da 20 grammi piuttosto che da 50 o da 100, praticamente posso, arrivato alla pezzatura, facciamo da 20, prendiamone una delle tre, una volta che è formata posso richiedere che mi venga spedito, se me lo voglio tenere fisicamente in mano, lo voglio mettere in banca, lo posso tenere presso il caveau di massima sicurezza, che praticamente oltretutto è il caveau Battistolli, che tutti conoscono, che è dove detiene anche i soldi Banca d'Italia, il caveau di massima sicurezza a livello europeo, e praticamente lì addirittura avrei il lingotto assicurato al 100% dai Lloyds di Londra, quindi il valore del lingotto, qualsiasi cosa succeda, una rapina, uno smarrimento, qualsiasi cosa, è intestata a me, perché l'oro è nominale, è personale, quindi avrei la possibilità di costruirmi i miei risparmi, le mie risorse, il mio bene rifugio mensilmente. E addirittura ho anche la possibilità che se un mese, come dici tu, arriva la nonna e mi regala magari 200 euro di più, posso fare il versamento aggiuntivo, quindi quel mese magari mi metto da parte più soldi, invece che tenerli in banca, dove spesso abbiamo visto l'inflazione e i costi di fatto ti rendono una perdita in banca invece che un guadagno. Di fatto nell'oro ti dà il guadagno, come ho detto prima, oggi dà un guadagno medio dell'8-10. Prendiamo l'anno scorso, che è vero che è esagerato il guadagno che ha avuto, ma è stato il 32,4%, per dire, quindi è l'unica forma di risparmio che oggi ti dà una garanzia, e va ragionato sempre non in forma speculativa. L'oro va ragionato come bene rifugio, quindi mediamente dai 3 anni in su prima di rivenderlo, anche se dovrebbe essere l'ultimo baluardo che vendiamo. Solitamente gli economisti dicono che un buon risparmiatore dovrebbe avere il 33% di liquidità, 33% di immobili e 33% di oro, perché l'oro è l'ultimo baluardo in caso di qualsiasi crisi, in caso di qualsiasi cosa, te lo puoi portare appresso, cosa che la casa non te la puoi mettere sulle spalle. Quindi in qualsiasi parte del mondo uno dovesse anche fuggire per motivi magari di guerra o di altre carestie, con quello in qualsiasi parte del mondo vai, è moneta sonante, quindi vai a qualsiasi sportello, posi il tuo lingotto e ti danno i soldi per poter andare avanti.
E Angelo, in effetti hai parzialmente risposto alla seconda domanda che mi chiedevo. Ok, l'oro bellissimo, ma viviamo in un paese che ha seri problemi di sicurezza. Ovunque si va arrivano galantuomini da tutta Europa, oltre ai nostri, penso alla Georgia, ai paesi dell'est, dai Balcani, che sono esperti nell'entrare negli appartamenti e fare razzia di tutto quello che si trova nelle nostre case. Che tu sia un povero operaio che vive in periferia, che tu sia una persona nota. A Roma ci sono stati dei furti in casa eclatanti ultimamente in pieno centro storico. Angelo, che è romano de Roma, Doc, ci può confermare questo, ma anche qua a Milano ci sono stati furti eclatanti in pieno centro. E quindi io mi compro quest'oro, ma poi dove lo metto e quanto mi costa depositarlo? Soprattutto non è che poi ci guadagno, però poi piano piano viene mangiato dal costo del deposito, perché immagino che una persona debba affittare il parcheggio per l'oro che acquista. Allora no, l'azienda con cui collaboro io ha pensato anche a queste eventualità. Uno, perché ha scelto dei partner primari, quindi colgo l'occasione per dirvi che i partner sono appunto Battistolli, che è praticamente il caveau di massima sicurezza, come dicevo, che è dove anche Banca d'Italia tiene i fondi nazionali, i soldi, poi è riconosciuto a livello europeo come caveau di massima sicurezza. Non a caso Lloyd's di Londra, sappiamo bene, le assicurazioni raramente garantiscono al 100% il valore di qualcosa, in questo caso proprio per questo sono garantiti al 100%. La raffineria Ergo Reus è comunque sia una raffineria di caratura mondiale, la più importante d'Europa, che addirittura applica un sistema anticontraffazione sui lingotti che è sullo stesso modello delle banconote, quindi con il sistema chimico. Questo... Mauro, Angelo, perdonami. Sì, avevamo leggermente perso, la linea. Sì, ogni tanto quando ti sposti ci va via un po' la voce. Si salta. Dicevo, quindi... Ecco, forte e chiaro. Sulla sicurezza diciamo che il caveau è Battistolli, quindi dove detiene i soldi anche Banca d'Italia. I lingotti sono assicurati 100% dai Lloyd's di Londra, quindi questo già è espressione che il caveau è di massima sicurezza, perché tutti sappiamo che nessuna assicurazione al mondo diciamo che ti copre sempre il 100% del valore dei tuoi beni. Infatti in banca, come sappiamo, sopra i 100.000 euro sai forse al 15% del valore, e quindi già quello è sintomo di sicurezza. I costi sono praticamente nel piano di accumulo, sono già previsti. Fino a che io tengo in piedi il piano, ho tutti questi costi in un servizio che praticamente addirittura, poi questo lo daremo più approfondito, chi lo compra l'unica cosa che deve pagare è una sorta di servizio apertura deposito, che però gli verrà restituito poi in oro, cioè quindi praticamente io metto X in oro, dopo il 13° mese come patto di fiducia, un po' come quando compri casa sulla carta, no? Praticamente dai la caparra, e in questo caso i servizi sono già compresi dentro a tutto questo, quindi il servizio del caveau, il servizio dell'assicurazione, l'oro nominale, l'amministrazione che ti segue negli orari di ufficio praticamente sempre e costantemente, i consulenti che ti seguono in tutta Italia, perché poi noi ci possiamo muovere in tutta Italia, e quindi tutta una serie di servizi che sono già compresi nel costo. Se io invece decido di comprarmi un lingotto one shot, quindi decido di comprarmi 100 grammi così secchi, perché magari ho 10.000 euro, invece che fare un piano d'accumulo. Mi senti? Sì, forte e chiaro, stavo gesticolando con la regia. Il piano d'accumulo, per tenerlo lì, pago l'1,5 l'anno sul valore del lingotto, che comprende sia la custodia presso il deposito di massima sicurezza e sia l'assicurazione sempre dei Lloyd's al 100% sul valore del lingotto, che l'assicurazione logicamente è intestata a me e quindi non al caveau, non all'azienda, proprio perché l'oro quando lo compri poi è di proprietà privata, quindi non può essere intestata a nessun altro se non da chi fa il bonifico per comprarlo. Quindi, anche se è portatore. In questo pazzo mondo dove purtroppo l'instabilità politica sta colpendo nazioni che insomma erano la garanzia della stabilità, pensiamo alla Francia, ecco, i nostri vicini, i nostri caro tanto odiati cugini francesi, insomma d'Oltralpe, vediamo quello che sta accadendo in Francia, nessuno l'avrebbe mai detto, chi se lo sarebbe immaginato. Anche in caso di, è brutto dirlo perché ieri uno accende la TV e sta male ogni volta che accende la TV, abbiamo sentito ieri insomma quello che sta accadendo tra NATO e Russia, insomma
anche in caso di strike, di guerra mondiale e tutto, io posso comunque cercare, cioè sto tranquillo, sono garantito qualsiasi cosa accade. È brutto da dire, però così è. Tu lo confermi, Angelo? Esatto, te lo confermo. Addirittura tra le varie opportunità che ti dà la società, tra i partner addirittura c'è Ferrari che dal 1959 trasporta e fa sicurezza le aste di gioielli alle aste dei quadri, e quindi c'è una garanzia anche nel trasporto se te lo devi far mandare a casa, ma ho anche la possibilità di prenotare, perché essendo un capot di massima sicurezza noi possiamo andare lì, ci tocca nel campanello, sono venuto a prendere i miei 100 grammi o il mio chilo d'oro o i miei 5 kg d'oro, di prenotare, di andarlo a ritirare. Posso anche andarmelo a ritirare per capot di massima sicurezza e portarmelo ovunque io voglia, perché essendo un bene rifugio, essendo tutto rilasciato dietro certificazione e dietro fattura su ogni singolo grammo che io compro, posso tranquillamente portarmelo in giro, posso andare all'aeroporto, dichiararlo che me lo sto portando appresso con tanto di fattura e tutto, nessuno mi può dire niente, perché è un bene al portatore, è un bene rifugio prevalentemente, quindi è una sicurezza che tu ti porti appresso, proprio perché in mancanza di fine di liquidità, o come è successo, portiamo l'esempio in Portogallo qualche mese fa, se vi ricordate, c'è stato il blackout di internet e quindi nessuno poteva ritirare al bancomat, nessuno poteva fare operazioni e tutti erano senza soldi in quel momento. Angelo, io avevo un lingotto, potevo andare benissimo presso lo sportello e chiedere, lasciare il lingotto e farmi dare i soldi. Angelo, ma io mi sono quasi convinto. Se volessi, non io, ma soprattutto i nostri ascoltatori, se volessero avere un riferimento per contattarti o comunque avere delle informazioni, è possibile darlo qua in diretta o ti chiediamo troppo? No, le possiamo dare in diretta e vado anche oltre, lo faccio per gli amici di Radio Libertà, lo faccio per Domenico, lo faccio per te che dopo tanti anni che ci legano. Quelli che chiameranno a nome di Radio Libertà e quindi che sono interessati, quando sarà il momento potrò applicargli un bonus, perché l'azienda mi dà a disposizione determinati bonus, posso dare in modo discrezionale, in base ai contratti, in base ai periodi, posso darli tranquillamente. Quindi in questo caso li do volentieri agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Libertà. I miei riferimenti sono: il telefono è 393 910 17 08, la mail è angelo70 numero 70 pavoncello@gmail.com. Ok, allora noi ringraziamo Angelo. Ho mandato anche su WhatsApp di Domenico il bigliettino, quindi volendo lo potete anche legare, mostrare senza problemi. E quindi questo lo faremo sicuramente, però tu ripeti ancora i tuoi riferimenti, perché queste trasmissioni devono avere una loro validità immediata, perché qua ci arrivano messaggi WhatsApp che ci chiedono di dove, allora, dove? Ripetiamo, Angelo Pavoncello, il cellulare 393 910 17 08, la mail è angelo70 a numero 70 pavoncello@gmail.com. Inoltre, come già ho detto prima, per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Libertà che quando chiamano segnalano che chiamano perché hanno visto questa intervista o perché è stato segnalato dagli amici Domenico Magnetta e Federico, avranno a disposizione dei bonus che discrezionalmente posso mettere a disposizione. Allora noi vogliamo augurare buon lavoro e ringraziare sempre Angelo perché ci ha aperto un mondo, lo vogliamo ringraziare. Poi se un giorno avrà qualche offerta particolare o delle novità importanti in questo pazzo mondo dove insomma avere una certezza, una stabilità oltre alla propria casa e la propria famiglia è importante, perché insomma il lavoro di una vita o comunque l'inizio di un lavoro di una vita è giusto che tenga sempre il suo valore, quantomeno per i nostri cari. Noi siamo qua a disposizione. Grazie ancora Angelo. Grazie Angelo. E comunque ci vediamo presto, perché io a breve scendo a Roma, perciò ci vediamo proprio di persona. Grazie ancora Angelo. Così magari fai anche tu un bel piano d'oro e metti risparmi per i figli e per i nipotini in particolare, che oggi è importante dare un futuro anche a loro, perché noi la nostra vita bene o male ce la siamo fatta e ce la stiamo facendo, ma lasciare qualcosa di concreto a loro è importante. Sì, soprattutto lasciare a loro un mondo di oro è meglio che lasciarglielo un mondo di puntini, esatto. puntini, perché condivido
Ecco. Grazie Angelo, grazie ancora. Grazie a voi, un abbraccio e un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Grazie. E alla redazione un grazie per i collegamenti. Grazie. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci in diretta con lo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, c'è il vostro sparacazzate preferito Federico, soprattutto riprendiamo il ragionamento con il nostro Marco Castelli su quello, insomma, che c'è di strano in questo attentato. Abbiamo detto la distanza, il fatto che questa persona indisturbata si sia messa su un tetto e poi soprattutto appunto le cose che hanno fatto più scalpore è questo signore abbastanza avanti con l'età che si mette ad urlare arrestatemi, sono stato io, altre persone che facevano gesti particolari come si fa per i cecchini. Insomma, Marco, so che ci sono le solite dietrologie, però è un po' particolare questo attentato, cioè molte persone tra cui me pensano, almeno io non riesco a farmi persuaso che un ragazzino un po' particolare con qualche minuto di ritardo, insomma, a vederlo abbia avuto sta botta, cioè è impressionante, ecco, da 180 metri di andare a piantare un colpo che si è andato a conficcare dietro le vertebre della nuca da davanti, insomma, cose da professionisti, una precisione millimetrica, e queste persone che si sono messe insomma a fare show. Ecco, a me quello, come dicevo prima, quello che mi ha lasciato un po' più perplesso rispetto all'aspetto tecnico, di cui comunque si saprà sempre molto poco, perché chiaramente bisogna filtrare tutte le informazioni, tutte le varie cose, sia dalle fonti ufficiali sia da quelle alternative. Diciamo, come dicevo, oltre all'abilità, che però secondo me è acquisibile, anche perché, ripeto, ha agito disturbato e il bersaglio era statico, quindi se uno si addestra per un bel po', la dotazione che aveva in mano tra l'altro non era neanche a calibri pesanti, da che sembra, è fattibile. Quello che mi ha sicuramente colto di più l'attenzione è sia il signore che ha gridato arrestami, un altro ragazzo che si è fatto trovare con una carabina d'aria compressa, come se appunto l'attentato non fosse unicamente stato partorito e realizzato dalla mente sicuramente poco geniale dell'attentatore stesso, quanto ci fosse una rete di supporto che ha favorito la fuga appunto dell'assassino. Questo insomma amplierebbe un po' di più la portata dell'evento, che già di per sé è grave. Quindi sì, quello alimenta secondo me molto di più i dubbi e i misteri rispetto, secondo me, a una piccole giornaliste crescono. No, scusa Mimmo, che purtroppo sta ancora di gestione in preda ai fiumi dell'alcol del pranzo, purtroppo questo accade. Sì, vai avanti Marco. E dicevo, questi dettagli sono quelli che insomma ampliano un po' di più lo spettro della portata dell'evento, che già di per sé è molto rilevante. Al posto di spostarsi sul dispositivo di sicurezza, che a mio avviso non poteva essere preparatissimo, ecco, per un cecchino sul tetto, ricordiamolo, l'evento si deve sviluppare in un luogo pubblico affollato e all'aperto. Già se avesse organizzato la stessa cosa nell'aula magna, per dire, dell'università di turno, già il cecchino l'avreste eliminato, però era come possibilità. Però questo esula dal format usato da Charlie Kirk.
il dispositivo appunto non so quale fosse, ma non sarà stato numeroso, e il paragone, come dicevo prima, con l'attentato a Trump non è sostenibile, perché l'attentato a Trump appunto ha un dispositivo che si sogna, credo, chiunque altro sulla faccia della terra, quindi altro che controllo aereo e via dicendo. Sì, il tiro, io non sono un tiratore assolutamente, ma può sembrare impegnativo, ma da 180 metri può essere preparato, allenato, e sicuramente il ragazzo, se è vero, ha sempre dimostrato un certo tipo di interesse verso le armi da fuoco, quindi magari sai che in America insomma le leggi sono diverse, magari sono anni che si addestra e gli piace insomma il tiro alla lunga distanza, quindi quello è fattibile. Quello che complica secondo me tanto è il coinvolgimento di terze parti che aiutano la fuga, intralciando l'azione tempestiva delle forze dell'ordine per andare a prendere il cecchino. Questo sicuramente fa riflettere, senza dubbio. Poi, se a questo aggiungiamo tutte le reazioni mediatiche di cui si è anche parlato, insomma, il quadro sicuramente sociale diventa un po' più articolato, cioè a sentire sia dalle reazioni social, che vabbè, è vero che lasciano spesso il tempo che trovano, ma ti danno comunque sia il polso di una certa reattività da parte del pubblico, quindi i tanti che hanno esultato non è una cosa nuova, però fa riflettere, ma soprattutto le reazioni da parte dell'intelligenza per bene, anche italiana, insomma, non aiuta a stemperare il clima di tensione che si è andato a creare. Faccio riferimento da quello che ha detto o scritto Alan Friedman, quello che hanno detto tanti opinionisti di sinistra, non ultimo e secondo me quello tristemente più lucido, il commento di Saviano, okay, che in buona sostanza dice che non è opportunisticamente parlando conveniente fare questi gesti, che secondo me è un commento tragico, per la portata cioè stiamo parlando dell'omicidio di un 31enne, il quale stava parlando all'università, cioè definirlo unicamente come poco utile alla causa, insomma, mi sembra un po' troppo disumanizzante. Però insomma, se mettiamo insieme le reazioni sia dei social sia dell'intelligenza per bene degli intellettuali di sinistra, il fatto che adesso non so se tante corporate o su spinta del governo o in maniera autonoma hanno scelto di licenziare in tronco quelli che hanno manifestato pubblicamente gioia per appunto questo omicidio. Insomma, si sta creando sicuramente un clima abbastanza teso. Non so se addirittura da guerra civile, per me è un po' un'esagerazione giornalistica, però sicuramente le tensioni ci sono. Ecco, infatti Marco, volevo parlarti di un sondaggio che è stato fatto negli Stati Uniti. È vero che i sondaggi alla fine, io sono uno che ci crede un po' poco, però tuttavia abbiamo fortuna di essere, insomma, che tu sei un sociologo, ecco, e quindi tu sei una delle persone più indicate almeno a percepire quello che la società rimugina, digerisce. E comunque, secondo questo sondaggio americano, la percentuale più alta da sempre, almeno degli ultimi anni, il 40% degli americani è convinto che negli Stati Uniti potrebbe essere possibile a breve una guerra civile. Ora, io so che tu la società americana non la frequenti, giustamente vieni qua in Italia, ma davvero, cioè, lo stato di tensione è così elevato negli Stati Uniti e in altre parti dell'Occidente? Mi fido, cioè nel senso, non essendoli purtroppo il sondaggio, come altri strumenti, l'intervista, per cercare di capire il polso, ovviamente hanno i loro limiti. Se non si è un po' immersi in un contesto, si fa fatica poi a discernere quello che è un po' la boutade giornalistica per aumentare l'hype della notizia rispetto invece a quello che poi è una triste realtà. Sicuramente, ecco, in questo caso mi trovo molto d'accordo con i repubblicani che indicano come fomentatori dell'odio di questi gesti estremi il linguaggio usato dalla sinistra occidentale, direi, non soltanto quella americana, perché nel dato specifico si parla dell'attentato in America, però le reazioni, come dicevo prima, sono comuni sia in America che in Europa e in Italia, quindi secondo me questo non aiuta. Poi la tensione negli Stati Uniti non è una cosa nuova, un po' come dire
le proteste in Francia non sono una cosa nuova, ok? Le tensioni sociali ci sono state e continuano a esserci. C'è una forte polarizzazione tra quelle che sono le posizioni un po' liberal, vuol dire LGBT, pro-immigrazione, insomma tutta questa nuova sinistra che si era affacciata negli ultimi 25 anni nello scenario politico, rispetto invece a un'ala conservatrice che adesso non vuole, cioè negli ultimi anni insomma non vuole più cedere neanche un centimetro alle pretese di queste posizioni progressiste. Questo sicuramente genera frizioni. Se aumentiamo il carico mettendo il disagio sociale che esiste negli Stati Uniti, ma come in Europa, come in Italia, ma insomma negli Stati Uniti è un po' più marcato, che tocca tanti aspetti della società civile americana, da quella che viene chiamata l'America profonda, quindi la crisi interna del mondo del lavoro, che come sappiamo insomma poco lavoro, difficoltà economica, aumenta ovviamente la pressione e la rabbia e via discorrendo. Se mettiamo a sistema la crisi della droga, quindi col fentanyl che sta veramente falciando generazioni intere in tante aree degli Stati Uniti e generano delle zone di nessuno, delle aree franche. Se a questo aggiungiamo ancora il problema dell'immigrazione clandestina che è collegata ai cartelli della droga del sud, del centro e del Sud America, insomma se mettiamo tutto a sistema sicuramente è una situazione abbastanza esplosiva. Secondo me l'omicidio Kirk è più però inerente a un discorso di radicalizzazione politica, nel senso che se continuiamo a far passare l'idea che io non sono d'accordo con lui, però non si doveva uccidere, cioè già questo mettere le mani avanti quasi come per cercare di non essere comunque associato neanche di fronte alla morte a una posizione magari lontana da se stessi, ecco già questo non va bene. Se continuiamo ad ammettere intellettuali o pseudotali, giornalisti che in un modo o nell'altro la fanno passare come se l'è cercata, e non è una cosa nuova di Kirk, è una cosa che è successa, stesse reazioni di delusione per il mancato attentato a Trump, ma se vogliamo risalire in toni chiaramente diversi, ma il principio è lo stesso, quando hanno lanciato il Duomo, la statuetta del Duomo a Berlusconi. No, se vi ricordate, molti un po' se la ghignavano, un po' non è successo niente vero, un po' se la ghignavano, un po' dicevano vabbè ma che cosa vuoi, alla fine te la cerchi, perché tutta un'area politica e soprattutto i suoi intellettuali da sempre si pongono come dei sacerdoti che scelgono se condannare all'inferno oppure assolvere nel proprio paradiso chi di dovere, che sia un opinionista, un attore o qualsiasi personaggio pubblico. Se questi qua cominciano a scendere dal pulpito nel quale si sono messi e cominciassero invece a trattare le persone per quelle che sono, anche combattendo in maniera aspra a livello dialettico, se no chiaramente si continuerà a ripetersi le stesse condizioni per cui poi i gesti estremi vanno fatti. Non siamo nuovi noi in Italia, gli slogan uccidere un fascista non è un reato, non è una cosa inventata o da libri di storia, è una cosa che è andata avanti a succedere fino agli anni '80. Quindi l'idea di essere impuniti, essere sempre quelli per bene e soprattutto di agire in nome della giustizia divina è un po' messianico, è vero, però è un po' l'atteggiamento che tutti questi hanno e onestamente secondo me questo è abbastanza pericoloso. Sì, allora Marco, torniamo al di qua dell'Atlantico, perché anche nel vecchio continente sono successe una marea di cose, una in particolare insomma di cui ne abbiamo discettato l'ultima volta un mesetto fa all'incirca, è quello che stava accadendo in Francia, dove insomma è accaduto l'impensabile. Nessuno si sarebbe mai immaginato che 2/3 del Parlamento francese e l'Assemblea nazionale mandasse a casa sonoramente il primo ministro Bayrou e gettasse per l'ennesima volta la Francia nel caos politico e anche con qualche problema economico di troppo. Ripetiamo sempre che la Francia è una nazione cardine per l'Europa, per l'Unione Europea, per il continente. Che succede ora in Francia, Marco? Come si fa ad andare avanti così? Questa è una bellissima domanda da fare a Macron, il quale direbbe, ma come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni, quindi corre in passo di governo e si va avanti.
come anticipavo prima, non sono nuove le proteste, non sono nuovi agli scossoni di governo. Ci ricordiamo tutti, credo, dei famosi gilet gialli che insomma per mesi avevano animato le proteste a Parigi. Anche adesso continuano a esserci queste proteste con arresti e via dicendo. Intanto il governo c'è, non si capisce. Adesso hanno messo un premier più inerente all'area di centrodestra come storico, il quale chiaramente per poter governare ha bisogno dei voti e della fiducia di buona parte del Parlamento, quindi dovrà fare come al solito un discorso di grande compromesso dal quale vediamo che cosa salterà fuori. Sì. Sicuramente non è una condizione, quella francese, auspicabile per nessuno Stato europeo, se vogliamo vedere l'Unione Europea come un'alternativa sempre occidentale, però un'alternativa a un player importante sullo scacchiere globale. Ovviamente in questo momento la Francia sta indebolendo ovviamente l'aspetto estero di tutta l'Unione Europea. Poi come si andrà avanti, secondo me appunto Macron ti direbbe andiamo avanti come abbiamo sempre fatto. Cioè, non credo che si ponga poi grosse questioni. Da qui a vedere che se ci riescono, avevo letto, se non sbaglio era il 9º governo che si andava a succedere da quando Macron è presidente. Sì, un'instabilità. Credo che sia un record. Sì, per la Francia sì, un'instabilità politica che la Francia non ha mai visto dalla Quinta Repubblica, un po' la Repubblica fondata da Charles de Gaulle, proprio per garantire una stabilità, una guida forte alla Francia. Invece Macron è riuscito a distruggere pure questo. Marco, l'ultima domanda e poi andiamo in chiusura. Insomma, abbiamo un continente europeo che è sempre più instabile. In Italia questo, grazie a Dio, a quanto sembra, insomma, non ci colpisce, se non ci colpisce, insomma, di appena di filato, però insomma in Germania pure ci sono problemi seri. Abbiamo visto le recenti elezioni nell'Under più popoloso della Germania, dove Alternative for Deutschland ha avuto un grandissimo risultato, i socialdemocratici sono... Nonostante quei curiosi 6 morti, vabbè. Sì, strano. Così un po' la dietrologia fa un po' riflettere. Però. Nel Regno Unito la destra, comunque il partito di Farage, se si andasse a votare sarebbe il primo, e insomma si vede che più l'instabilità politica dei partiti tradizionali, dei sistemi tradizionali europei aumenta, più ci sono le leadership europee che vanno a fomentare su un eventuale scontro, una guerra. Dobbiamo essere pronti. Abbiamo letto anche le dichiarazioni di Crosetto che ha detto l'Italia non è pronta a una guerra contro la Russia. Abbiamo visto che 8 droni o 20, non ho capito bene, sono caduti in Polonia. Le dichiarazioni anche da parte di Peskov che ha detto se la NATO impone una no-fly zone in Ucraina è una dichiarazione di guerra aperta. Io non so se sono il solito abbaiare o ci stiamo avvicinando a qualcosa di più serio, ma tu come la vedi? No, la vedo che le tensioni continuano a esserci. Che voglio dire, quello che vediamo tutti. Allora c'è il discorso Regno Unito brevemente. Lì sta avvenendo una frattura importante tra il sistema di governo che vede mettere da Starmer come ministro degli interni una donna islamica che giura sul Corano, comunicazioni più o meno ufficiali che indicano gli inglesi quali meno aventi diritto rispetto agli immigrati di diritti, e una popolazione inglese che ormai sta arrivando al limite di sopportazione, anche perché insomma lo storico dell'orgoglio britannico non gioca a favore di queste politiche qui. E questa è una tensione sociale che nel Regno Unito, Irlanda c'è da diverso tempo. Un'altra cosa sono le spinte belliche che continuano a esserci dagli stessi player sin dall'inizio delle tensioni con la Russia, che sono gli inglesi, perché hanno determinati interessi, e i francesi, che sono i due di cui abbiamo parlato in questo momento, insomma in questa seconda parte di trasmissione. Sì, esistono, sicuramente le tensioni ci sono e i russi non fanno nulla per stemperarle, perché la storia dei droni in Polonia, insomma, come si dice, se la potranno anche risparmiare, ok, se vogliono veramente la pace. Secondo me, nonostante insomma non abbia mai brillato per stima nei confronti di Zelensky, devo ammettere che negli ultimi anni insomma le sue dichiarazioni sono sempre più pertinenti e seguite da realtà dei fatti. Quando diceva Trump
voglio una sicurezza per essere difeso perché i russi non rispettano i patti, ogni volta che si apre un tavolo di trattative finisce che almeno da parte russa, e questi sono fatti, prima bombardano a Pasqua, se vi ricordate, le chiese dei fedeli, e mo lanciano i droni verso la Polonia. Ovviamente questo sembra far rimbalzare sulla sedia di gioia chi anche in Europa sta soffiando su dei venti bellici. Io spero sempre, quello che dico credo, in realtà è quello che spero, che non si arrivi a una recrudescenza tale da vedere l'impiego delle forze NATO verso la Russia, non per altro, perché in quel caso lì saremmo chiaramente coinvolti tutti in uno stato di guerra globale, la cui probabile riuscita sia la vittoria del blocco NATO. D'altro canto la questione da porsi è a che prezzo. È probabile, ma non si sa ovviamente finché non succede. Quello che si può sperare è che il tavolo delle diplomazie parlino, ma mi sembra in questi periodi che più parlano meno riescono a raggiungere degli obiettivi. Non so se è perché non ci sia una volontà reale o forse perché evidentemente c'è ancora bisogno di andare a determinare quali che sono le gerarchie in campo, e forse queste provocazioni continue delle diplomazie, dei droni, delle minacce degli eserciti serve un po' a stabilire un po' questo, cioè mettere un po' delle carte in tavola per poter avere degli argomenti più solidi su cui parlare, o almeno questo è quello che mi piace sperare, non so quanto purtroppo sia vero. Allora, io voglio ringraziare Marco Castelli perché è stata una trasmissione piena, soprattutto della pazienza che ha avuto, perché abbiamo avuto qualche problema con ospiti, collegamenti, in maniera decisamente signorile si è fatto concavo e convesso, e ci ha dato la sua opinione su insomma, quello che sta accadendo in questo pazzo mondo, e noi siamo qua per cercare di comprendere, capire, conoscere, non per deliberare, perché purtroppo o per fortuna non spetta a noi, ma quantomeno per essere informati e capire come agire. Ecco, io in questa pazza trasmissione di oggi ti avevo appunto coinvolto, Marco, perché volevo sentire il tuo parere sulla situazione che si sta determinando qua in Italia sui fatti che accadono all'estero. Cioè praticamente è stato ucciso quel giovane di 31 anni, politico conservatore negli Stati Uniti, ed è diventato un argomento di discussione su tutti i talk show, ed è una cosa veramente vergognosa. Qua si giocano sulla vita e sulla morte degli altri per inventarsi cagate di trasmissioni, per fare ognuno l'esperto, come cioè gli esperti poi a conoscenza di tutto e di tutti. E qua invece siamo veramente in una situazione molto particolare, perché basta un cattivo maestro che possa prendere e instradare qualche giovane scapestrato per rifar capitare quello che noi già abbiamo a lungo vissuto. Mi viene sempre in mente il Bombarolo: intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, è che profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Basta poco, ragazzi, questa era poesia, Fabrizio De André, scusate, ma io volevo parlare con te di questo, poi alla fine siamo stati travolti da tante altre cose. Mo abbiamo tutta una serie di repliche, perché sennò avremmo tranquillamente continuato. Grazie comunque della chiamata, in caso ci si può sentire sempre per questo approfondimento anche altre volte. Sì, come sicuramente, anche perché noi sicuramente qualcosa da dire l'abbiamo, sicuramente qualche esperienza in più l'abbiamo, giusto Marco? Sì. No? Sì. E penso che appunto, però ecco, forse nel caso appunto di aver parlato di altro, perché io ho avuto la partecipazione subito di Angelo Pavoncello, con cui abbiamo parlato di quello che gli investimenti d'oro, no? Un futuro d'oro. Perché noi ai nostri figli e alle nostre nipoti vorremmo lasciare un mondo d'oro. Io ho un amico che abita a Saronno che mi dice spesso e volentieri la cultura contro il caos. Ecco, dovrebbe essere questo. Lo saluto tra l'altro perché ci ascolta spesso. È Marco Castelli questo amico. Niente, vabbè, insomma, avremo modo di approfondire, perché tanto in questi giorni continueranno con sta chiacchiera sul fatto se è più può accadere, accadrà altro, Mimmo, brutto da dire, però è un mondo che ci stupisce in continuazione, quindi potrà accadere ancora qualcosa. Per sentire questi dementi che ancora oggi continuano a dire che la violenza è solamente quella fascista, mi ha fatto rivenire in mente mentre venivamo qua il giorno, fammi
fammi finire solo, Marco. Questa cosa. No, lancia. Perché bisognerebbe anche fare una bella tirata d'orecchie al centrodestra e i cosiddetti intellettuali del centrodestra, ammesso che ce ne siano, ma su questo ci si potrebbe riservare una buona trasmissione, perché se smettessero di dire e di usare lo stesso linguaggio che usano i nemici, perché in questo caso non si parla più di avversario, perché uno che dice che un ragazzo di 31 anni che parla all'università e viene ucciso in quel modo lì, se l'è andata a cercare, passa lui stesso dall'essere avversario dialettico a essere intellettualmente complice di chi ha tirato il grilletto. Ora, se si continua a usare lo stesso linguaggio, mi spiace, ma non si può andare a finire che male. Quindi smettere di dire chi sono i veri fascisti. Qui, ragazzi, c'erano sui proiettili scritta Bella Ciao, c'era scritto che questo era destinato alla testa dei fascisti, allora si può dire di tutto tranne che questo fosse fascista. Allora questo può essere quello che si vuole, che si smetta di usare quel linguaggio che è idiota e non porta mai a individuare quello che è il problema, che in questo caso specifico è dell'estremismo progressista e antifascista. E su questo punto chiudiamo, perché appunto in effetti abbiamo oltrepassato abbondantemente il tempo e ne discutiamo la prossima volta. Tanto ne ha parlato ieri. Come si chiama quella deputata, quella che era di rifondazione, quella imbarazzante, la deputata quale? Ce ne sono una marea. Chi? La Cirinà Salis? No, l'altra, la prima, la Cirinà. No, la Cirinà è quella del cane con 24.000 euro nella cuccia, no, quell'altra. Vabbè, insomma, comunque quella di ieri, appunto, la Boldrina non è di rifondazione. Vabbè, di quello che era, comunque di sinistra, dice che appunto sicuramente per lei appunto i fascisti sono i veri violenti. A me è venuto in mente, invece, venendo qua, quando fu ucciso Emilio Alessandrini, sostituto procuratore della Repubblica, fu fulminato da Prima Linea. Uno di quelli che lo uccise fu il figlio di Don Accatten, e praticamente i giornali radio e le televisioni si consumarono a forza di dire che sicuramente non erano brigatisti o non erano comunisti, ma erano fascisti rossi. Ecco, e su questo ci dobbiamo risentire, ci salutiamo e sicuramente ne riparleremo, anche perché noi abbiamo più competenza nel campo specifico, qualcosa diciamo possiamo discutere. Grazie Marco Castelli, un abbraccio a voi, grazie alla regia. Sveva è sempre mitica, e continuate ad ascoltare le trasmissioni di Radio Libertà. Facciamo dare un ultimo saluto dalla nuova giornalista in erba. Di qualcosa? Che emozionato. Niente, non ha voluto dire niente, perché noi siamo gente capace di parlare per ore in radio, ma siamo anche gente di lunghi silenzi. Grazie e statevi bene così. Avete ascoltato Spazio Più. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Nel tenebror va lo sciame di lucciole d'or, là vola e va scintillando nell'oscurità fin quando l'alba spunterà. Vieni a par, poi scompar sotto il chiaro lunar, va nella notte va come una fuga di scintille, lo sciame che sfavilla nella dolce oscurità. Quando scende la sera, ogni lucciola tra i fior disperde il suo splendore, come vaga chimera. Nella fitta oscurità danzando vola e va, sembra una scintilla, tremola, sfavilla, finché l'alba spunterà. Nel tenebror va lo sciame di lucciole d'or, là vola e va
scintillando nell'oscurità fin quando l'alba spunterà. Vieni a par, poi scompar sotto il chiaro lunar. Va nella notte, va come una fuga di scintille, lo sciame che sfavilla nella dolce oscurità. Quando scende la sera, ogni lucciola tra i fior disperde il suo splendore, come vaga chimera. Nella fitta oscurità danzando vola e va, sembra una scintilla, tremola, sfavilla, finché l'alba spunterà. Nel tenebror va lo sciame di lucciole d'or, là vola e va, scintillando nell'oscurità fin quando l'alba spunterà. Viene a par, poi scompar sotto il chiaro lunar. Va nella notte, va come una fuga di scintille, lo sciame che sfavilla nella dolce oscurità. Come una fuga di scintille, lo sciame che sfavilla nella dolce oscurità. Senza Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open your eyes, this is the world. Buongiorno a tutti voi cari amici ascoltatori di Radio Libertà. 02 92 94 72 22 per intervenire in diretta e in trasmissione. Abbiamo voluto prima di noi ricordarvi appunto Pontida, perché Pontida sarà un grande evento, un momento di libertà, un momento in cui noi tutti amanti del free speech, del dibattere, e soprattutto in tempi come questi, abbiamo parlato di Charlie Kirk, siamo stati tra i primi a parlare di Charlie Kirk e ovviamente insomma vediamo il momento sempre più problematico, insomma poi vi parleremo anche di tanti avvenimenti sicuramente non portati avanti dal pensiero unico e dal mainstream, ma che meritano di essere ricordati e di essere valutati per tutte le nostre riflessioni come sempre del giorno. In Sic et Non in tanti mi chiedono: sarai a Pontida? Sì, sarò a Pontida, mi dividerò tra diversi gazebo, ma se volete venire a salutare siete i benvenuti. Sicuramente quello di Radio Libertà, poi ovviamente quello del mio lavoro, quindi quello di Regione Lombardia, ma sarò anche con gli amici dell'associazione 29 maggio, sarò con tanti amici, con gli amici del gruppo dei Patrioti con cui ho lavorato per tanti anni fino al novembre scorso, quindi diciamo molto volentieri sarò anche presente per parlare con voi e come sempre per cercare di suscitare dibattito, dialogo e ragionamento contro il pensiero unico, che è proprio il mandato di questa trasmissione. Tanta carne al fuoco, tanti articoli che vorremmo leggere, rileggere con assolutamente con la mia personalissima scelta. Speriamo che poi venga premiata anche da voi ascoltatori. Intanto l'ultima ridotta walk è questo attacco, l'ennesimo attacco oserei dire, alla bianchezza, cioè voi vedete che
gli antirazzisti si stanno mutando in veri e propri razzisti, esattamente come poi insomma il fascismo degli antifascisti, l'aggressività dei pacifisti e quant'altro. Vi dicevo, ha fatto scalpore la vicenda di Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa, che testualmente vuole smantellare la bianchezza. L'uomo bianco eterosessuale evidentemente non era abbastanza e allora smantelliamo la bianchezza. Questa paladina dell'estrema sinistra dice che è una pratica collettiva e urgente, perché non basta più riconoscere il problema, bisogna attaccarlo, smontarlo, disarticolarlo. Premesso che non so bene di che cosa si tratti, eccetera, eccetera, però sembra che sia passata l'idea che chi la spara più grossa ha più attenzione. Io direi che chi la spara più grossa fa più ridere, però prendiamo atto. La candidata dell'estrema sinistra alla presidenza della Toscana con la lista Toscana Rossa, Antonella Bundu, intervenendo al meeting internazionale antirazzista di Cecina, il famoso meeting internazionale di Cecina, ha indicato l'obiettivo di smantellare la bianchezza come atto politico e pratica necessaria, nota a quante più persone possibili, in cui avverte che la bianchezza va fermata e non basta più riconoscere il problema, bisogna disarticolarlo. Il proclama è stato ripreso poi anche da vari, da vari giornalisti. Voglio citare Francesca Totolo, giornalista che non ha mai fatto, non ha mai negato la sua preferenza, il suo essere di destra, il suo commentare, e lei ha sottolineato che l'antirazzismo in fondo è la più potente arma della sinistra usata per sottomettere qualsiasi tipo di pensiero, per fiaccarci, per installarci nella testa falsi sensi di colpa. Il progetto, secondo la Totolo, non è quello di decostruire il razzismo, ma in realtà di mettere a tacere la nostra civiltà millenaria. Ne sono nati un acceso botta e risposta tra le due, la conseguente apertura delle porte dell'inferno dei commenti dell'una e dell'altra tifoseria, e una serie di articoli nei quali, sulla scorta di quanto denunciato da Bundu, si parla dell'ondata razzista che l'ha investita dopo il post di Totolo, sostanzialmente indicata come aizzatrice delle peggiori pulsioni della rete. Quindi vedete che prima si lancia il sasso, poi si fa la vittima, insomma. Chi è questa signora? Sierraleonese con cittadina italiana, la Bundu, madre italiana, ha fatto l'università qui e benché abbia vissuto a lungo in Sierra Leone, è tornata stabilmente a Firenze già nell'89. La questione è tutta politica, direi, come appunto sottolineano anche i giornali su questo smantellamento. Direi che a certa sinistra, insomma, non serve avere un genitore di origine africana per sostenere che la causa di tutti i mali è l'uomo bianco eterosessuale. E addirittura siamo a un passaggio ulteriore con questa signora che è capofila di tutta la sinistra in Toscana, Potere al Popolo, Rifondazione, Possibile. Siamo ad un passaggio ulteriore, tutta la cosiddetta bianchezza diventa colpevole. E questa è una degenerazione delle più acute del pensiero woke, dalla cancellazione del Columbus Day negli Stati Uniti, poi ripristinato da Trump fortunatamente, all'eliminazione dello studio dei classici da Omero a Cicerone in favore di tutt'altro, insomma, per non parlare dei programmi di certe università prestigiose. Quindi direi che quando anche la Francesca Totolo dice che in fondo al baratro di certe prese di posizione non ci sarebbe la cancellazione del razzismo ma la cancellazione di una cultura millenaria, diciamo che è così. Ma io mi chiedo, voler smantellare un mondo non è in fondo un discorso di odio? In un momento in cui sulla scorta dell'omicidio di Charlie Kirk si parla tanto di discorsi d'odio, si può far finta di non vedere quanto ne siano intrise certe affermazioni che vogliono smantellare un intero universo che per inciso ha dato al mondo tra gli altri Leonardo da Vinci, Alexander Fleming, Omero e, se volete cari amici di sinistra, persino Karl Marx,
Quanto odio bisogna provare per riversarlo su tutto ciò che ha dato forma al mondo moderno, che non è neanche lontanamente solo male? E quanto bisogna essere fuori dal mondo per non rendersi conto che a livello globale è in atto un ripensamento politico molto profondo di queste derive, nell'ambito del quale sono state registrate eclatanti marce indietro anche da parte di pensatori liberal, anche considerati radicali. Ma questo ci tocca, una sinistra estrema italiana che non perde occasione di ridimostrarsi la più retrograda che si possa immaginare, e un'ampia fetta di informazione mainstream che fatica a uscire da certi riflessi che potremmo definire pavloviani, come il cane di Pavlov appunto, non capendo o non volendo capire che ciò che ha sotto gli occhi non è una questione di colore della pelle, ma di scuole di pensiero. Da un lato quella di chi vuole smantellare ciò che non le piace e dall'altro quella di chi ritiene che questo sia inaccettabile e non ha paura di denunciarlo, pur sapendo che finirà messo all'indice dei cosiddetti impresentabili. Ne parla volentieri, anche in maniera estremamente così, potremmo dire ironica, Luigi Mascheroni su Il Giornale, legandolo anche ad altri fatti di costume molto interessanti. Ovviamente il titolo non poteva essere che Il nero va su tutto. Domande, dice Mascheroni. Quando i giornali nei titoli di cronaca nera fanno sparire i neri, omettendo l'etnia del colpevole, è una stucchevole autocensura per non apparire razzisti o una forma di rispetto per l'altro ed evitare di criminalizzare alcune popolazioni? E quando al contrario nei titoli sportivi compaiono solo i nomi delle atlete di colore, come è accaduto per le vittorie delle pallavoliste italiane, è un modo per celebrare la riuscita integrazione di una immigrata, tra virgolette, di successo, o una subdola discriminazione delle compagne di squadra bianche? E ancora, quando la candidata di colore, tra l'altro ossimoro perché candidato deriva dal latino, la persona che si presentava alle elezioni portava la toga candida, la toga bianca, quindi anche questo è un po' un ossimoro, un segno di bianchezza. Comunque, quando la candidata di colore alle regionali in Toscana invita a smantellare la bianchezza, in quanto sarebbe una struttura di potere che produce esclusioni, di fatto una pulizia etnica, siamo di fronte a una giusta richiesta di risarcimento dopo diritti negati, oppure a un atto stesso di razzismo verso le persone non di colore, quelle che magari esultano per la bianchezza italiana della nuova Miss Italia? Forse non c'entra niente, ma ce lo chiediamo mentre veniamo a sapere che Netflix sta producendo un'altra serie TV che ricolora la storia, in cui Re Gustavo III di Svezia, siamo nel Settecento, è interpretata da un ottimo attore, peccato di origini libanesi, di colore. Strano, non c'è niente che evidenzi inutilmente le diversità, quanto cercare ogni volta di rimarcare stupidamente l'uguaglianza. Ecco, questa era un po' la parola di Mascheroni. Insomma, noi ci uniamo a quest'idea. Io credo che soprattutto valga, come dire, la parità di trattamento, non certo questa idea di una giustizia riparativa. Negli Stati Uniti c'è stato anche il dibattito sui cosiddetti sussidi di riparazione che dovrebbero essere pagati da chi poi con lo schiavismo sostanzialmente non c'entra nulla, e vediamo poi anche la cancellazione della cultura classica, che non è l'unica cultura del mondo, però è la cultura che ha portato l'Occidente ad affermarsi e sostanzialmente a creare il mondo di oggi. Vogliamo allargare il campo? Benissimo allargare il campo. Ci sono culture molto antiche che sono poco studiate, certamente, penso per esempio alla cultura persiana, alla cultura indiana, però poi non mi possono ribadire, diciamo, con 4 poesiole, con 4 sciocchezzuole, che invece certe culture vanno eliminate a pie pari, perché questo è evidentemente un grandissimo errore. Tra l'altro leggevo su Twitter, è un argomento interessante, a proposito proprio di
smantellare la bianchezza e sulla decostruzione del razzismo, vorrei che ricordassimo che il razzismo, soprattutto inteso come quello che ha portato per esempio allo schiavismo, eccetera, non è sempre stato a senso unico. Vi ricordo che tra il XVI e il XIX secolo gli stati barbareschi del Maghreb nel Mediterraneo hanno catturato durante le razzie sulle coste mediterranee e reso schiavi circa, in questi secoli, 2 milioni di europei, uomini, donne e bambini. È una cosa risaputa, insomma c'erano questi harem del bey di Algeri, dei vari sultani barbareschi. Vi sono persino delle opere liriche di Mozart o di Rossini, no? Il ratto del serraglio, eccetera. Ebbene, questa tratta dei bianchi ci legittima forse a smantellare la nerezza? Io non credo, però se vi può interessare, comunque c'è un libro edito da Passaggio al Bosco su questo tema che si chiama Vite rubate, molto molto interessante. Ma insomma vorrei che ricordaste che il mercato degli schiavi europei di Algeri è terminato solo nel 1830, cioè quando sono poi sbarcati i francesi in Algeria. Oppure, se vogliamo metterla anche sullo scontro di civiltà e di religioni, vorrei ricordarvi a Otranto, voi in Puglia, potete vedere la stele dove gli 813 abitanti della città che rifiutarono di convertirsi furono decapitati e sono dichiarati martiri, i cosiddetti in odium fidei, per odio contro la loro fede, dalla Chiesa cattolica. Le loro ossa sono nella cattedrale. Il walk comunque va avanti, continua e dà spazio a tutto ciò che non è europeo. La sinistra, forse perché non ha mai attecchito veramente in Europa, e perché è complice anche di un terzomondismo che vorrebbe negare le conquiste della nostra civiltà, continua a dare spazio invece al mondo islamico, ma per esempio alla legge islamica, alla legge coranica, che non è la legge democratica dei nostri territori. Io leggo che per esempio il ministro per i tribunali del governo socialista di Starmer, Sara Sakman, ha sostenuto che le corti islamiche dovrebbero essere accettate in nome della tolleranza religiosa, anche se la Sharia non è ammessa nella legge inglese. Per chi non lo sapesse, nel Regno Unito sono attivi circa 85 tribunali della Sharia che offrono consulenza e giudicano su questioni familiari e sociali nelle comunità islamiche del paese. Potete vedere insomma quanto questa invasione vera e propria invasione, quantomeno invasione culturale, se non vogliamo parlare di invasione materiale, che pure esiste. Vedo che abbiamo un intervento, quindi lasciamo subito spazio alla telefonata. Pronto? Ciao, chi sei? Buongiorno dottor Tonini e Lisetta. Buongiorno cara, prego. A me piace la politica estera che ci devo fare, devo intervenire con lei. Allora io volevo parlare oggi delle sanzioni alla Russia. Sì. Ok, allora perché ho sentito che la Presidente della Commissione europea, sempre Ursula von der Leyen, ha proposto mi sembra la 19ª sanzione contro la Russia e la prima, dottor Tonini, mi sembra contro Israele. Sì. Allora tutti gli eurodeputati hanno applaudito, ma nessuno si chiede nemmeno la Presidente se siano davvero efficaci, secondo me. Allora le sanzioni non sono certamente uno strumento decisivo e risolutivo, secondo me sempre in grado cioè di far cambiare immediatamente il corso degli eventi o di porre fine a una guerra, per diverse ragioni, dottor Tonini. Perché il loro effetto sull'economia è sempre medio-lungo termine, perché inoltre si possono prevedere, come ha fatto per esempio la Russia, mi sembra che è stato così, riducendo prima dell'invasione dell'Ucraina le riserve valutarie detenute in Occidente. Non per questo però sono misure di nessuna efficacia. In Russia, per effetto delle sanzioni, cosa è successo? Il rublo è sceso al suo minimo storico, l'inflazione è salita a livelli record e molti beni di importazione sono ormai introvabili.
E poi aggiungo che Putin naturalmente ha continuato a perseguire i suoi obiettivi, mi sembra, senza mutare strategia, anzi nelle ultime settimane ha alzato il livello dell'offensiva. E volevo terminare, le sanzioni, dottor Tonini, sono un'arma fredda, secondo me, un mezzo di pressione e di dissuasione, direi. Sono insomma strumenti utili ma non sufficienti, soprattutto se ad essi non va affiancata un'azione diplomatica, dico io, determinata e una politica di difesa chiara e non arrendevole. Tutto qua, io lo saluto e buona giornata. Grazie, ci sono diverse cose da dire sul tema sanzioni. Siamo arrivati al pacchetto numero 19 di misure ai danni della Russia, colpi sia all'economia che a singoli personaggi poi delle istituzioni russe. Con gli anni noi abbiamo detto che sarebbe stato un errore. Poi comunque anche viste le pressioni della comunità internazionale e l'acuirsi della guerra, comunque su certe sanzioni non ci siamo tirati indietro, sto parlando come Lega, ma abbiamo sempre e comunque sottolineato il problema. Cioè il problema è che comunque se certe sanzioni non sono comminate da tutta una comunità internazionale rischiano di essere inefficaci. Perché poi, come sta facendo adesso, per esempio il greggio o il gas lo compra Pechino, perché molte delle nostre forniture, parlo come Italia, per esempio adesso la Russia le attiva dalla Turchia, da altri paesi. Quindi bisogna mettere sul piatto della bilancia anche questo. Bisogna mettere sul piatto della bilancia, per chi è amante della storia sa che le sanzioni non sempre sono servite, ma anche qualora poi le sanzioni si sono rivelate efficaci, le sanzioni hanno coalizzato i popoli intorno ai leader, alle leadership dei paesi colpiti da sanzioni. È un problema, insomma, se parliamo le famose sanzioni all'Italia del dopo 1936 hanno coagulato molti italiani intorno al regime, nonostante, ripeto, ci sia stata la Società delle Nazioni che ai tempi, vista l'invasione dell'Etiopia, aveva comminato sanzioni all'Italia. L'Italia aveva reagito con la scelta autarchica, la battaglia del grano, eccetera, eccetera, l'oro alla patria. Ci fu un'adesione superiore al regime che vedeva, come dire, un'Italia schiacciata da queste democrazie o plutocrazie occidentali. Poi, per carità, la propaganda è sempre propaganda, però vi do anche questa chiave di lettura, ecco. Diciamo che da questo punto di vista i pacchetti di sanzioni non sempre sono la risposta, specialmente con Israele io capisco la volontà di fare qualcosa, di intervenire, ma la vedo veramente un'arma spuntata, perché se è vero che l'Europa è il principale fornitore di Israele è sempre riuscita ad aggirare tutti questi meccanismi della Società delle Nazioni, e poi un Israele che si sente accerchiato, voi sapete, ancora una volta è un Israele che si coagula contro anche una leadership forte, ideologica e quant'altro, ma poi ne parliamo ancora. Vedo che siamo più o meno a metà puntata, quindi spazio alla pubblicità e poi rientriamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo in onda, Open Your Eyes, Sic et Non con Marco Tognini. Grazie per seguirci, grazie per chiamarci 02 92 94 72 22 per intervenire in diretta. Abbiamo insomma parlato un po' di questo pensiero woke, della bianchezza e quant'altro. In tanti mi hanno chiesto, vedo i messaggi, cosa ne pensi della reazione di Enzo Iacchetti? So che ne avete parlato anche in altre trasmissioni. Mettiamola così, allargo un po' il discorso. Quella di Iacchetti può essere stata anche una reazione di fronte al fatto che aveva un signore davanti un po' freddino, che insomma che ha dato anche delle risposte un po' parziali. Detto questo, lo trovo comunque inconcepibile, specialmente da chi in televisione dovrebbe avere la responsabilità, insomma, di avere comportamenti un po' più misurati, ripeto, al di là del merito della questione. Quello che trovo inconcepibile, lo dico, è che un operatore televisivo importante, praticamente l'altra parte del duopolio Mediaset, dopo aver tanto anche strombazzato il discorso dei contenuti, no? Abbiamo visto mandare via la D'Urso, eccetera, eccetera, però vediamo ancora Temptation Island e altre amenità. A una trasmissione come quella di Carta Bianca, io mi chiedo, ma lo domando a voi, a parlare di Medio Oriente cosa ci stavano a fare Enzo Iacchetti e Marisa Laurito? A parlare del ponte sullo Stretto cosa ci stava a fare Marina La Rosa? Vi ricordate la gatta morta del primo Grande Fratello? Cioè, me lo chiedo, perché se devo, diciamo, fare un programma di intrattenimento, faccio intrattenimento. Se voglio fare approfondimento, cerco di farlo con persone che mi danno un valore aggiunto. Altrimenti io scelgo di non guardare la televisione, anche quella, diciamo, non col canone, perché non mi devo sorbire la pubblicità se un programma non mi piace, evidentemente. Lo dico proprio da un media come tutti gli altri. Allora vado al bar e cerco la reazione di qualsiasi persona che al bar evidentemente può dire cosa stai dicendo, ti metto le mani addosso e quant'altro. Però se vogliamo fare un salto di qualità al dibattito, evitando anche che si dicano cose inesatte, perché poi in quella sede sono state dette anche cose inesatte, altrimenti non ne usciamo e creiamo ancora di più tensione fra la gente. Oggi è già un momento evidentemente di tensione
internazionale, magari una volta o l'altra, ma l'abbiamo fatto per esempio anche con il professor Rognoni in qualche altra trasmissione di questa emittente, parlare anche delle origini della questione palestinese, come la vede Israele, quali sono un po' i miti fondatori di Israele e quali sono anche le forti motivazioni di propaganda che Hamas, che Hezbollah usano per avere consenso qui in Occidente. Quindi cercheremo anche di essere sempre il più equilibrati possibile su questa questione, però mandarla in vacca giusto perché devi fare una trasmissione, oltretutto con la Berlinguer che potevamo lasciarla anche in Rai, caro Pier Silvio, non c'era bisogno di andarsela a prendere, però questa mia personalissima opinione, mi avete chiesto cosa ne pensavo e quindi ve l'ho detto, non c'è da parteggiare per uno o per l'altro, c'è da chiedersi se insomma si può dare uno spettacolo un po' più edificante. Proseguiamo su questa scia. Libero ci ricorda che all'università tornano i picchiatori rossi. Blitz propali in aula a Pisa, professore colpito finisce in ospedale e racconta: aggredito solo perché ho chiesto all'Ateneo di rimanere neutrale. La flottiglia intanto è sempre più comica, Greta litiga e viene cacciata dalla barca. Sì, Greta Thunberg ha probabilmente non so, o si è un po' svegliata, però la situazione è particolare. L'attivista svedese ha lasciato il comitato della flottiglia perché gli altri non prenderebbero sul serio, secondo lei, la missione a Gaza. Tutti abbiamo un ruolo, resto come organizzatrice, avrebbe concluso, però insomma diciamo che nel rispondere probabilmente al fatto che tante altre persone cercavano visibilità per questa iniziativa che di aiuto ne porterà veramente poco, ma è più un'iniziativa evidentemente di facciata, di immagine, e forse la ragazzina svedese ha visto che c'erano troppi galli nel pollaio e lei si è dimessa, non so se davvero perché ha visto troppo disimpegno oppure perché insomma volesse essere solo lei la regina un po' dell'iniziativa. Altre situazioni, prima abbiamo parlato di Genova, prima c'era la trasmissione su Genova. Genova ha tolto il taser ai vigili, il governo risponde, ovviamente raddoppiamo le armi, il Viminale parla di una criminalizzazione assolutamente inopportuna, però il comune, la sindaca Salis, blocca la sperimentazione della pistola elettrica già avviata insomma dal centrodestra e che in questi momenti ha comunque già dato effetti assolutamente interessanti. Altra notizia, il Papa, prego per Kerk e per la sua famiglia, interessante, insomma ci fa davvero piacere. Il portavoce della Santa Sede riferisce la posizione di Leone XIV comunicata al nuovo ambasciatore americano in Vaticano. La violenza politica lo preoccupa, dice il portavoce, e pensa sia necessario astenersi dalla retorica e dalle strumentalizzazioni che portano alla polarizzazione, quindi molto interessante, ecco, diciamo. Parliamo insomma di Europa, perché ancora una volta abbiamo un redivivo Draghi che ci racconta come stiamo sbagliando. Ovviamente ha sempre gestito tutto lui, ha fatto tutto quello che ha fatto dal 2011, la letterina eccetera, però oggi ci dice perché stiamo sbagliando e perché ci vorrebbe più Europa, no? E quindi queste cose veramente ci fanno riflettere. C'è un bel articolo di Marcello Veneziani sull'Unione Europea, che sarebbe un po' il vero nemico di questa Europa. Quindi Unione Europea, questo meccanismo politico, questa istituzione che non corrisponde evidentemente ai popoli d'Europa, al loro portato, al loro essere comunità in determinate situazioni, al loro essere stati indipendenti in altre, insomma, ecco. Un articolo molto interessante che
vi segnalo altra notizia molto interessante: i dirigenti di AfD sono stati ricevuti alla Casa Bianca, quindi la vice di Alice Weidel e un altro militante escluso peraltro dalle elezioni per sospetti sulla sua lealtà alla Costituzione vanno a Washington dai funzionari di Rubio e di Vance, alla faccia delle censure in Germania. Io lo trovo comunque un segnale assolutamente di libertà contro un'Europa, una Germania che invece sta dando un po' il peggio di sé in questo periodo. Abbiamo visto il governo Merz venire eletto sostanzialmente facendo grandi promesse sull'immigrazione, poi non mantenendole, anzi criminalizzando AfD. I membri di AfD non dovrebbero, vengono considerati come dei cittadini infedeli che non possono neanche partecipare alla pubblica amministrazione. Insomma, abbiamo visto tante di queste situazioni. Si parla di una AfD prona alla Russia, tutte queste situazioni, insomma, tutte da dimostrare. Peraltro AfD dove governa e dove lavora anche al Parlamento europeo sta dando un'ottima prova di sé come presenza, come interventi, come compostezza anche istituzionale, ma questo evidentemente a lor signori non piace. Germania malata, arriva l'austerità, sforbiciata alle pensioni e ai sussidi. Il cancelliere ha annunciato un autunno di riforme, lacrime e sangue, in bilico anche il cosiddetto reddito di cittadinanza, che non è un reddito di cittadinanza vero, diciamo è un sussidio per i disoccupati, ma la Corte federale boccia la manovra perché non riesce a contenere il debito. Ecco, quindi vediamo gli amici tedeschi che a loro volta cominciano a avere qualche problema su quello che poi è stato il loro mantra di tutti questi anni, il debito. Quando era il debito altrui, voi sapete, non si voleva creare un debito europeo perché poi voleva dire accogliere il debito greco piuttosto che il debito italiano, il debito portoghese, il debito dei cosiddetti paesi latini, anche chiamati vergognosamente PIGS, questo acronimo sicuramente non carino in inglese, e oggi fa il punto su quello che è la sua vera e propria crisi. Ha puntato sull'elettrico, ma poi leggiamo in questo bell'articolo per esempio di Sergio Giraldo che Volkswagen scarica la Golf elettrica, il lancio posticipato al 2030, i piani di ricostruzione bloccano gli investimenti, Berlino tira il freno anche sulle rinnovabili e saranno rivisti tutti gli aiuti statali, perché evidentemente insomma queste rinnovabili, se non sono sovvenzionate, sono tutt'altro che economiche. Quindi oltre al tema vero e proprio dell'inquinamento, che più di una volta insomma abbiamo contestato per la questione delle materie prime, della rete di diffusione e molto altro, c'è anche una questione proprio meramente economica, un progetto innovativo, una forma nuova di energia innovativa, per esserlo deve stare in piedi da sola, deve stare in piedi con le sue gambe. Noi come Lega abbiamo sempre spinto per la cosiddetta neutralità diciamo scientifica, cioè per il fatto che qualsiasi forma di energia, qualsiasi forma comunque anche di progresso deve mantenersi da sola e deve essere in libera concorrenza l'una tra le altre, senza che un governo scelga esclusivamente una di queste forme. Oggi si punta invece molto al mix energetico, perché il nucleare può avere dei problemi, ma è una scelta assolutamente da rivedere e riprendere, perché anche col fossile oggi siamo arrivati addirittura all'Euro 6, comunque il motore termico ha raggiunto una raffinatezza comunque anche nella sua concezione che rispetto addirittura a certe auto elettriche durante la sua vita inquina meno, perché l'auto elettrica è vero che non inquina in un certo raggio della sua vita, però se pensiamo a come si creano le batterie, a tutto il resto, a quanto viene utilizzato per il litio, eccetera, eccetera, allora la CO2 sballa completamente, però qualcuno non ce lo vuole
non ce lo vuole raccontare. Quindi vi consiglio questo bellissimo articolo di Sergio Giraldo, già imprenditore, consulente, giornalista. E allora cosa fa? Cosa fa la Germania? Qui leggiamo: Merz parla di difesa comune, ma su carri e navi militari gli affari li fanno solo i suoi. Ecco, questo è il secondo grande peccato originale dell'Unione Europea, il cui motto peraltro è l'unione fa la forza. Forse non lo sapete, il motto dell'Unione Europea è l'unione fa la forza. Peccato che questa unione fa la forza di qualcuno e non di qualcun altro, dico io. Perché? Perché ci sono figli e figliastri. Ancora una volta abbiamo visto tanti casi dell'industria europea, abbiamo visto per esempio molto spesso la Francia con il suo sciovinismo, ma anche con il suo giusto nazionalismo, insomma fermare certe liberalizzazioni per esempio sull'energia con EDF. Li abbiamo visti assolutamente opporsi ad una manovra pochi anni fa, ve lo ricordate, governo Gentiloni, l'acquisto da parte di Fincantieri dei cosiddetti cantieri della Loira, vi ricordate i cantieri dell'Atlantic? Perché? Perché questi italiani non devono permettersi di avere qualcosa di nostro che è strategico, va bene. Poi vorrei sapere perché le multinazionali francesi si sono comprate tutto l'alimentare o quasi italiano. Tanto per dire. Ecco, qui con la Germania è un po' la stessa cosa, una Germania che ha utilizzato spesso le regole europee per il proprio avanzo commerciale, per anche la sua agenda politica. Pensiamo al Green, che nasce in un certo momento ben preciso dopo il cosiddetto Dieselgate e quant'altro. Oggi si parla di difesa. Perché si parla di difesa? Perché la grande industria pesante che ha sempre fatto la grandezza poi dell'automotive tedesco, ebbene questa industria pesante deve essere sovvenzionata, se non più attraverso le vendite delle automobili che sono bloccate, e sono bloccate perché la gente non compra l'elettrico, anche con i sussidi. Ebbene allora ci si butta sul militare. Rheinmetall, che è il big degli veicoli da guerra, acquista la tedesca NVL e si allarga sulla marina. Se però ancora una volta Fincantieri punta ai sottomarini di ThyssenKrupp, il governo si mette di traverso, ma lo abbiamo visto per esempio anche contro la vicenda Unicredit che scala Commerzbank. Insomma, ecco, abbiamo visto queste situazioni. Tutto nasce, ripeto, lo dice ancora una volta Sergio Giraldo, che voglio citare assolutamente perché è un amico, è sempre disponibile poi anche ai dibattiti, nasce dal quel pulire la coscienza tedesca dal problema del Dieselgate. 10 anni fa scoppiò il Dieselgate, la truffa sulle emissioni scoperta poi dagli statunitensi già in guerra commerciale con Berlino. Per riprendersi l'azienda puntò sull'elettrico e ottenne il sostegno di Ursula, ma ad approfittarne sono stati i cinesi. Il piano mirava a tagliare posti e poi vendere SUV a batteria proprio a Pechino, ma il mercato ha bocciato quella tecnologia di cui il Dragone ha comunque il primato. Quindi alla fine per queste abbiamo un'Unione Europea talmente aperta a quella che è, possiamo dire, il lobbismo di grandi imprese, grandi industrie, grandi gruppi, che poi alla fine l'accogliere in maniera pedissequa certe sollecitazioni ci ha portato da soli in un angolo, con tanta prosopopea, con tanta voglia poi di porsi come i salvatori del mondo, un mondo di cui non siamo gli unici abitanti, e pensare che l'Europa può salvare i mari senza che gli altri poi facciano altrettanto è assolutamente assurdo. Che l'Europa castri se stessa dal punto di vista economico, dal punto di c'è un uomo che mi chiede chi mai si salverà. Mi dice dai la voce a chi voce non ha, per libera terra, libera, 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 libera terra, libera.
Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Thinking you could live without me. Live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Gave just running from the demons in your mind, made mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Thinking you could live without me. Live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Yeah. I'm sad inside, but I know it's for the best, right? You had to realize where you drew the line. I will cross the line 1,000 times. You got what I need, babe. I need your spotlight. Along the lines of social suicide, I refuse to die, not by your side. So I'll take what I can from you, then I'll hide. And save the lucid dreams for another time. I still hate it when you're not there. I know I should, but no, I don't care. Still hate it when you're not there. This life's not fair, took advantage of. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Ain't in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why.
Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Ti porto dove c'è musica, saremo tutti di noi. Il mondo per una volta farai girare come tu vuoi. Qualcuno ha detto la musica fratellanza. Buona speranza, allora buona speranza. Se c'è un silenzio da rompere e un muro d'ostilità, ti porto dove c'è musica, qualcosa succederà. Prendi questa libertà che ti porta dove va, via. Dove c'è musica c'è ancora prateria. Oh via, a fare correre un po' i brividi. E poi nell'anima, giù in fondo all'anima, dove c'è musica, io ci sarò. Io ci sarò. Hanno buttato giù l'Odeon e ci faranno un discount. Un altro sogno che uccidono, un'altra volgarità. Qualcuno ha detto è il segno che cambia il tempo.
qualcuno che non ci sta a cambiare dentro. Prendi questa libertà che ti porta dove vai, dove c'è musica c'è ancora fantasia. Oh, con i nostri piedi sulle nuvole e poi nell'anima, fino in fondo all'anima, dove c'è musica, io ci sarò. E poi nell'anima, dritto in fondo all'anima, dove c'è musica, io ci sarò. Ti porto dove c'è musica, io ci sarò. Saremo tutti noi, io ci sarò. Ti porto dove c'è musica, dove c'è musica, dove c'è musica, io ci sarò. No, ti porto dove c'è musica, fino in fondo all'anima, c'è musica, io ci sarò. Ti porto dove c'è musica, io ci sarò. Verso un posto che non c'è, verrà il cielo, acqua che mi bagnerà, e solo pioggia e niente più.
silenzio, ascoltando un po' di più, perché mi resta di quel tempo e poi il tempo si terrà. Il tempo prende tutti gli anni miei, me li rende vecchi, sai. In questo un attimo di vita se mi rendi un'ora insieme a te. Ho visto crescere un bambino che tenevi accanto a te, ti ha raccontato dei suoi sogni e di quando li canterà. Hey! Ho guardato tutti i giorni che ti ha visto crescere con sé. In questo un attimo di vita se mi rendi un'ora insieme a te. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? The moon, yes, I'm standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. The moon, you knew just what I was there for. You heard me saying I pray for someone I really could care for. And then there's only I beautiful me, the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please to me, and when I looked at the moon, I turned it to gold. No more. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
when there's only a beautiful me, the only one I have will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned it to blue moon. Now I am no longer alone, without a dream in my heart, without my own, without a love of my own, without a love of my own. Onward, rode the 600. 5, 4, 3, 2, 1. Down the valley on the horses they thundered. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, but was it them who really blundered? 5, 4, 3, 2, 1. It was the Manfreds. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. The Trojans waited at the gate for weeks. 5, 4, 3, 2, 1. In a wooden horse to the city they sneaked. 5, 4, 3, 2, 1. Who let them in? Who wasn't the breach? 5, 4, 3, 2, 1. It was the Manfreds. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. It was the Manfreds. 5, 4, 3, 2, 1. C'è un'ombra di fumo che danza sul muro pallido della mia stanza, confusa negli echi di fiera, al nuovo alito di primavera. E cerco dal mio letto di intuire in questo vorticare un gesto, una figura, un'allegria di attimi fuggiti, un gioco con il vento quieto che non sento, lo strano scivolare verso l'alto, agili e vivaci acrobazie per caso, arrampicare, aprire, diradare, stringere, assorbire, stendere, fuggire. C'è un'ombra di fumo che danza sul muro pallido della mia stanza, confusa negli echi di fiera, al nuovo alito di primavera. Anche noi qui si fugge dal tempo e si cerca l'ossigeno per corrergli incontro.
A caso santoni e seguaci, amati, traditi, amanti, incapaci, tormentati, quieti, muscolosi, malati, siamo letti di carta e lenzuola di raso, ritrovati o perduti, siamo ansia e sollievo e scoppio di risa, alleati, avversari e stanchi cercatori di fortuna, siamo pianto negli occhi e riflesso di luna, 20 giorni, 80 anni, schiene rotte di sera, siamo uomini, donne, bestemmia, preghiera, c'è un'ombra di fumo che danza sul muro pallido della mia stanza, confusa negli echi di fiera, al nuovo alito di primavera. C'è un'ombra di fumo che danza sul muro pallido della mia stanza, confusa negli echi di fiera, al nuovo alito di primavera. C'è un'ombra di fumo che danza sul muro pallido della mia stanza. C'è un'ombra di fumo che danza sul muro pallido della mia stanza. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Uno más. Recordando tu sonrisa, me desperté esta mañana, me hicieron falta tus besos, todo mi cuerpo se extraña.